Ehi, ehi, sa.
Buongiorno a tutti, benvenuti a questa seconda giornata di Open Dialogues for the Future. Siamo qua al Castello di Udine, bellissima direi sede per cominciare i lavori di questa seconda giornata. Un grazie ai nostri relatori di questa mattina, Presidente Prete, Federico Rampini, nostro direttore scientifico, Marco Strogio, ex Presidente della New Development Bank e l'assessore Gercella del Comune di Udine. Prima di iniziare vi porto i saluti e un messaggio del Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri, l'onorevole Antonio Tajani, che riflettendo, ieri si trovava a Bucarest in una missione istituzionale, riflettendo sui suoi 2 interventi al forum, dice l'anno scorso che questo suo intervento era stato caratterizzato da uno scenario internazionale in continua crescita di conflitti e tensioni globali, e ci diceva un anno fa nel suo videomessaggio che l'Italia voleva essere protagonista. Ecco, il Ministro ci dice oggi: lo siamo come Italia e continueremo ad esserlo. Riflettendo poi sulle sfide geopolitiche che il nostro Paese, l'Europa si appresta ad affrontare, quindi il dossier ucraino, il dossier medio orientale, le operazioni nel Mar Rosso, l'importanza dei Balcani e del piano Mattei e di tematiche più trasversali come l'intelligenza artificiale, il Ministro dice: su tutte queste sfide il Governo c'è ed è impegnato a sostenere, attraverso la strategia della diplomazia della crescita che ho avviato sin dall'inizio del mio mandato per favorire l'export, le oltre 4 milioni di piccole e medie imprese e le grandi imprese di eccellenza che fanno dell'Italia la seconda manifattura europea, ambasciatrici del miglior saper fare italiano nel mondo. Per consolidare tali obiettivi è dunque necessario l'impegno corale di istituzioni, associazioni di categoria e imprese. Un gioco di squadra che troverà in me un giocatore sempre pronto a fare la sua parte. Contate su di me, contate sul Governo. Grazie dunque al Ministro Tajani per questo messaggio introduttivo. Passerei subito la parola per istituti istituzionali da parte del Comune di Udine all'assessore Gea Arcella, assessore al patrimonio, tributi, smart city e innovazione digitale. Prego, Assessore. Grazie. Innanzitutto benvenuti a tutti e a tutte. Forse non è un caso che oggi, che è l'8 di marzo, a darvi il benvenuto in questo luogo storico per la città di Udine sia proprio una donna, e sia una donna che tra l'altro si occupa per la nostra amministrazione di innovazione digitale. Essere qui è in questo luogo simbolo per la democrazia. Questo era il Salone del Parlamento, dove si riunivano tutte le famiglie del Friuli per decidere della sua storia. Ha un collegamento con la Lectio Magistralis che sentiremo oggi e che riguarda una delle più grandi democrazie al mondo, a cui noi tutti guardiamo qualche volta con un po' di preoccupazione, proprio perché è sempre stato un modello e una guida, e in questo momento, nonostante la sua economia sia assolutamente in ripresa, sta vincendo la sfida con la Cina, eppure la vediamo un po' preoccupata di se stessa, del suo futuro, e sono particolarmente curiosa di ascoltare Federico Rampini che ci dia una chiave di lettura, no, di questa preoccupazione degli americani. Se ci pensate anche il fatto che stiamo seguendo un po' tutti le primarie e ci sono 2 figure simboliche, ma sono 2 grandi vecchi, insomma, della politica americana che si stanno contendendo la presidenza, e se pensiamo a cosa invece era successo 10 anni fa con Obama, c'è una grandissima differenza. E la lezione di oggi è particolarmente importante perché poi gli Stati Uniti svolgono un ruolo di guida anche a livello internazionale. Purtroppo tutti quanti noi viviamo questo momento in cui sentiamo, soprattutto qui in Europa, la vicinanza di 2 conflitti così pesanti. Uno che vede contrapposte la Russia e l'Ucraina proprio alle frontiere orientali della nostra Europa, e un altro che vede contrapposti israeliani e palestinesi, e in qualche modo tutte le nostre famiglie, o tantissime nostre famiglie, hanno dei collegamenti diretti o indiretti, no, con Israele, che è un paese multiculturale da questo punto di vista. E
in questi due conflitti sicuramente gli Stati Uniti svolgono un ruolo fondamentale e la politica americana non è indifferente a quello che sarà lo sviluppo di questi due conflitti. Detto questo, concludo i miei saluti, ringrazio ancora tutta l'organizzazione di queste due giornate per aver reso Udine centro della discussione diciamo, sul futuro nostro e degli altri paesi della nostra area, e cedo la parola al prossimo. Grazie Assessore Arcella. Presidente Prete, a lei. Mi alzo perché sennò dal fondo. Intanto saluto le autorità presenti e ringrazio l'amico Giovanni D'Apuzzo per l'invito che mi ha rinnovato anche quest'anno per partecipare a questa straordinaria iniziativa che guarda al futuro e agli scenari che ci aspettano. Personalmente oggi inizio con gli auguri alle signore, sono il primo interlocutore uomo di questa tavola stamattina e quindi auguri a tutte le signore presenti, anche se per me l'8 marzo deve essere tutti i giorni, non è un solo giorno all'anno. E devo dire che come sistema delle camere di commercio da sempre siamo vicini al mondo femminile, sia avendo in ogni camera di commercio un comitato dedicato all'imprenditoria femminile, ma anche con delle iniziative concrete. Purtroppo bisogna dirlo perché l'occasione è oggi giorno l'8 marzo, noi continuiamo ad avere dei numeri non positivi che riguardano le donne, nel senso che il tasso di occupazione femminile è il più basso d'Europa. Siamo al 53% contro una media europea del 66%. Abbiamo il 22% sì di imprese gestite da donne in Italia, quindi non un numero piccolo, ma sono le imprese anche un po' più fragili e sono anche quelle che hanno avuto una riduzione rispetto all'anno scorso. E in più purtroppo bisogna ancora dire che c'è una divaricazione salariale che non è corretta, non è giusta, perché non esiste che due persone che hanno lo stesso ruolo, stesso merito, abbiano stipendi differenti. Detto questo, noi come Camere di Commercio siamo molto impegnati anche con fondi del PNRR, perché siamo attuatori di alcuni progetti del PNRR che riguardano proprio per l'imprenditoria femminile, risorse che gestiamo insieme ad Invitalia, e invece per quello che riguarda le imprese supportiamo la certificazione di parità di genere che serve proprio ad avere questa, mettere tutti sullo stesso piano, e devo dire che è un programma che sta prendendo sicuramente piede. Oggi 8 marzo, lo ricordo, 4 anni fa era la giornata del lockdown, una giornata nella quale ci è cambiata la vita e diciamo che in questi ultimi 4 anni non ci siamo fatti mancare niente, perché credo che tutti gli accadimenti che sono avvenuti ci hanno sicuramente, come dire, creato problemi ma anche posto di fronte a soluzioni. E devo dire che tutto sommato l'Italia non è che se la sia cavata male, perché consideriamo che siamo stati più reattivi nella ripresa, abbiamo, quando abbiamo avuto il problema della crisi energetica, diversificato gli approvvigionamenti, però continuiamo ad avere dei punti di debolezza. Io non entro nel merito, vorrei fare solo dopo qualche considerazione sul Paese Italia, non entro nel merito del tema perché sono io stesso molto ansioso di ascoltare la lezione dell'amico Federico Rampini. Devo dire che una cosa però bisogna dirla, perché quando è scoppiato il conflitto russo-ucraino io sono sempre stato di quelli che ha detto a qualunque costo stiamo da questa parte, perché sa, c'era un sacco di sì ma. Sì, è vero, ma c'era molti in Italia avevano questo atteggiamento verso il multilateralismo, per certi versi anche giustificato. Però io credo che quando bisogna scegliere bisogna sapere esattamente da che parte si sta, perché ci sono momenti in cui devi decidere da quale parte stai. Ora, devo dire la verità, alla luce di quello che stiamo vedendo, e io non posso non ripetere quello che ha detto Rampini l'altra sera, insomma, pensare che siamo da quella parte, che è sicuramente il paese più importante al mondo, ma dobbiamo scegliere tra un deficiente e un delinquente, oggettivamente, parole del mio vicino di sedia, però mi preoccupano significativamente, quindi attendo delle risposte. Una riflessione sul nostro Paese. Allora, trascurerò i temi dell'innovazione, della transizione energetica, sulla quale pure si potrebbero dire tante cose e che ci vedono impegnati come sistema camerale
a fianco delle imprese, soprattutto le più piccole. La riflessione sul grande problema del nostro Paese oggi è quello della denatalità. Allora, diamo due numeri. Negli ultimi 20 anni sono aumentati di 3,5 milioni i lavoratori over 50. E negli stessi 20 anni si sono ridotti di 2,8 milioni i lavoratori under 35. Siamo un Paese che sta invecchiando, un Paese che in prospettiva non può che non ridurre il proprio PIL, se questa è la tendenza, e quindi bisogna trovare delle contromisure. Guardando nello scenario che io ci tengo a fare due paragoni, perché a volte noi pensiamo che tutto sia statico. Allora, mentre noi in 50 anni siamo passati da 55 milioni a 59 milioni, tra l'altro con una riduzione di 1,3 milioni negli ultimi anni, quindi avevamo superato i 60, io vorrei ricordare che 50 anni fa l'Egitto faceva 38 milioni di abitanti, oggi ne fa 105 milioni. L'Iran, quando c'è stata la rivoluzione di Khomeini, faceva 35 milioni di abitanti, oggi ne fa 85. Quindi questo non incide molto sugli scenari che oggi abbiamo davanti, perché quelli che erano paesi che consideravamo, tra virgolette, marginali, oggi, anche per il numero degli abitanti e soprattutto con un'età media molto bassa, diventano interlocutori che hanno il loro peso. Per cui ecco che gli scenari in qualche maniera li dobbiamo sicuramente affrontare. Come risolvere il problema in Italia? Io credo che in Italia una delle scelte che siamo obbligati a fare è una immigrazione regolata, immaginando anche formazione che precede l'arrivo in Italia delle persone che vogliamo accogliere, guardando non solo all'immigrazione che istintivamente possiamo pensare, quella che arrivano con i barconi dal Mediterraneo, ma ci sono tanti paesi nel mondo dove i nostri avi sono andati, abbiamo tanti italiani, o meglio, italiani almeno di seconda, terza generazione che vivono in tanti paesi, che potrebbero avere interesse a rientrare, visto che i nostri avi sono andati perché lì si stava meglio di qui, forse oggi qui si sta meglio di lì. E quindi su questo credo che si potrebbero fare delle operazioni importanti proprio per avere un rientro di nostri concittadini. Solo in Argentina ci sono 1.200.000 italiani con passaporto italiano. E questo secondo me è uno scenario che dobbiamo affrontare, perché indiscutibilmente questo tasso di denatalità, così com'è, noi non lo rimediamo in tempi brevi. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie Presidente Prete. E entriamo ora nel vivo della sessione con i nostri due ospiti. Federico Rampini, direttore scientifico di Open Dialogues for the Future. Grazie Federico per essere questa mattina con noi. Un applauso di benvenuto e incoraggiamento. E Marcos Troijo, ex presidente della New Development Bank, la banca di sviluppo dei paesi BRICS, quindi grandi rappresentanti del cosiddetto Sud globale, attualmente professore presso la Blavatnik School of Government dell'Università di Oxford e già vice ministro del commercio del Brasile. Benvenuto Marcos. Prego Presidente. Due istruzioni per l'uso per questa mattinata che sarà condotta da Federico Rampini. Avremo la Lectio Magistralis di Federico che ci guiderà nella comprensione degli Stati Uniti, la sua principale casa, e anche l'oggetto di studio delle sue analisi, direi, principalmente. Avremo degli estratti di un'intervista che abbiamo fatto al generale David Petraeus, ex direttore della CIA e comandante delle truppe americane in Iraq e Afghanistan. È stato un protagonista indiscusso delle operazioni statunitensi all'estero. Attualmente è chairman del KKR Global Institute, quindi proietteremo nei momenti di questa mattinata degli frammenti dell'intervista con lui. Sarà una Lectio Magistralis di Federico Rampini, a cui lascerò subito la parola, intermezzata da appunto estratti dell'intervista con Petraeus e da interventi del dottor Trojo. Prego Federico, a te. Grazie, intanto buon 8 marzo e mi associo subito con grande entusiasmo a quello che vi ha detto
il Presidente Prete, molto giusta la sua osservazione, tutte le sue osservazioni, ma in particolare quella sul fatto che dovrebbe essere 8 marzo tutti i giorni nel senso del progresso della condizione, dei diritti delle donne italiane, in particolare nel mondo del lavoro. Subito dopo ringrazio ancora il Presidente D'Apozzo per questa magnifica iniziativa a cui ha voluto associarmi in qualità di direttore scientifico. Siamo alla seconda edizione e sono veramente colpito dall'accoglienza della città di Udine per questa manifestazione. Non solo della città, anche di tutta la regione Friuli Venezia Giulia, ma insomma la città in particolare che ci ospita ha risposto in modo davvero ammirevole a questa iniziativa. Vengo al tema. Vorrei partire da un aneddoto che mi è accaduto proprio qui a Udine ieri sera, perché a volte nel mio mestiere non bisogna mai lasciarsi sfuggire un'occasione per capire in che mondo viviamo. Dunque, con alcuni di voi, visto che oggi siamo alla seconda giornata conclusiva, ci siamo già visti ieri sera in una cena ufficiale alla Fondazione e proprio mentre stava cominciando la cena sono stato avvicinato da alcuni di voi che si riconosceranno in questa mia descrizione, che mi hanno fatto vedere con grande preoccupazione una notizia che stava circolando su tutti i cellulari, cioè su tutti i siti di informazione. L'America ritira le sue flotte dal Mediterraneo. La mia prima reazione, potranno testimoniarlo, potranno confermarlo quelli che mi facevano vedere, tra parentesi, era ripreso da siti, tra virgolette, autorevoli, compreso quello del giornale per il quale scrivo io, Corriere della Sera, La Repubblica, tutti. La mia prima reazione, ve lo ricorderete, voi che siete in sala e che ieri sera mi consultavate, ho detto fake news. Un'ora dopo quella notizia era sparita e stamattina non ne trovate traccia sui giornali. I casi sono due, o erano veramente fake news oppure qualche mio collega un po' inesperto, e uso un eufemismo, ha frainteso delle normali notizie sugli avvicendamenti periodici delle navi militari americane, ce ne sono di continuo. E qualche giorno fa effettivamente si era stato segnalato che una delle portaerei concludeva la sua missione nel Mediterraneo e tornava in America come programmato già da mesi. Ma ecco, non bisogna mai lasciarsi sfuggire un'occasione, neanche quando è, diciamo così, uno strafalcione dei mezzi di informazione. Perché sono stato colpito, riflettendoci a posteriori, dal fatto che una notizia del genere in questo momento, può essere ritenuta credibile da persone ben informate. Mi riferisco ai miei interlocutori di ieri sera, non ai giornalisti che l'hanno messa sul sito senza fare le opportune verifiche, ma le persone che me la segnalavano erano persone invece che si occupano di questioni internazionali. Quindi, primo punto, il fatto che oggi una notizia del genere possa perfino apparire verosimile, ancorché falsa, e secondo, il panico che scatena. Questo forse è l'aspetto più interessante, cioè, vedete, in geopolitica come nella natura geofisica, il vuoto non è tollerato, il vuoto va riempito. E se l'America se ne andasse davvero dal Mediterraneo, chi riempirebbe questo vuoto? E il panico dei miei interlocutori di ieri sera, secondo me, è l'inizio di una lezione di geopolitica, perché noi sappiamo, noi in questo caso mi rimetto nei panni del cittadino italiano nato in Italia, anche se ormai ho la residenza e la cittadinanza americana, sappiamo che nel Mediterraneo quel vuoto, se dovessero andarsene gli americani, noi non siamo pronti a riempirlo. Quindi lo riempirebbe qualcun altro. Chiudo questa parentesi e vengo al cuore della mia spiegazione sull'America di oggi. Vi darò semplicemente qualche elemento di interpretazione per cercare di capire il paradosso di una economia molto sana, ce l'ha ricordato l'assessore, un'economia americana che
per la verità scoppia di salute, e una società americana malata e un sistema politico ai limiti della patologia grave. Quella battuta che il Presidente Prete ha voluto ricordare è diventata celebre da quando l'ho usata anche nella mia serie televisiva sulla 7. L'avevo già coniata qualche tempo fa, il fatto che l'America a novembre, il 5 novembre, martedì 5 novembre, se così vanno le cose, se non ci sono colpi di scena in questi 8 mesi, andrà a scegliere tra un deficiente e un delinquente. Non è tanto l'opinione di Federico Rampini, io non userei dei termini così offensivi né per l'uno né per l'altro, per varie ragioni, ma è una frase un po' pesante, un po' carica, che vi rappresenta il modo in cui le due Americhe vedono ciascuna il candidato dell'altra. E questo è grave. Come siamo caduti così in basso? Per la verità, se vogliamo trovare qualche consolazione nello studio della storia, e la storia maestra di vita, diceva Cicerone, può offrirci qualche consolazione, qualche appiglio di speranza, l'America degli anni 60, io non c'ero e soprattutto ero appena nato, quindi l'ho dovuta studiare dopo, però l'America degli anni 60 stava peggio di oggi, davvero peggio. Il livello, intanto c'era una guerra come la guerra del Vietnam che rappresentava un trauma molto peggiore di tutte le guerre successive. La violenza interna, questo è un tema che gli europei, gli italiani o non hanno mai veramente studiato o lo hanno completamente dimenticato. L'America ha avuto gli anni di piombo molto prima dell'Italia, il terrorismo domestico, Black Panthers, Weathermen, attentati, non le stragi sui treni, ma comunque tanto sangue sparso, per non parlare naturalmente di un presidente assassinato, suo fratello candidato alla nomination assassinato anche lui, Martin Luther King, capo del movimento dei diritti civili. Insomma, erano anni terribili, ma soprattutto, vedete, gli anni 60 sono al tempo stesso la prova generale e l'antefatto di tutte quelle guerre valoriali. Loro le chiamano guerre culturali, ma sono proprio guerre etiche di valori che lacerano l'America di oggi. E vi faccio subito 2 esempi che sono fondamentali per capire come siamo arrivati qua, a questa situazione, a quel paradosso che dicevo prima. Vietnam. Il Vietnam non è solo una guerra terribile, una guerra che ormai viene considerata persa dall'America, anche se sul terreno militare non l'aveva veramente persa. La guerra l'America l'ha persa politicamente e l'ha persa all'interno, presso l'opinione pubblica americana. È lì che si è consumata la sconfitta. E cos'è accaduto allora? Vedete, è accaduto qualcosa che oggi si sta replicando in forme naturalmente molto diverse. In Vietnam andavano a morire i figli della classe operaia. E tuttavia rimanevano dei patrioti. Quando tornavano in patria, dopo quelli che erano sopravvissuti, perché ne sono morti parecchi, venivano accolti con derisione, disprezzo dai loro coetanei, figli della borghesia, i quali avevano il diritto di rinviare il servizio militare, perché a quei tempi c'era una legge per cui se facevi l'università potevi rinviare la chiamata fino alla fine dei tuoi studi. E quegli studenti universitari, figli di ceti medio-alti privilegiati, erano quelli che facevano le manifestazioni pacifiste, bruciavano la bandiera a stelle e strisce e sputavano sui reduci che tornavano dal fronte. Vedete, lì si apre una frattura tra 2 Americhe che non si è mai più chiusa. Quando abbiamo la classe operaia, soprattutto bianca, ma ormai sempre più spesso anche la classe operaia di colore, black, latinos, che si sposta dal Partito Democratico al Partito Repubblicano, non è una cosa recente, non è un'invenzione, diciamo così, un miracolo politico creato da Donald Trump. Tutto ebbe inizio negli anni 60. Secondo antefatto, essenziale per capire l'America di oggi. Qui siamo negli anni 70, qui poco dopo.
Sempre le elite bianche, i ceti medio-alti, privilegiati, di fronte a quello che era stato il grande movimento guidato da Martin Luther King per i diritti civili, decidono che bisogna andare molto più avanti nel parificare la condizione degli afroamericani, innalzarli immediatamente a una parità vera e totale. E che cosa? Siccome uno degli strumenti naturalmente è la scuola, l'apprendimento, e si accorgono che è evidente il livello scolastico dei figli dei neri non è lo stesso, decidono che bisogna superare qualunque tipo di divisione nel sistema scolastico, bisogna mescolare il più possibile perché il livello di apprendimento sia identico e uguale per tutti. I risultati finali, non solo le pari opportunità, ma i risultati finali siano uguali. E comincia quel gigantesco esperimento che viene, siccome i bianchi e i neri spesso non vivono negli stessi quartieri, quel grande esperimento che fu chiamato il busing, bus, autobus, cioè letteralmente una grande operazione di trasporto su autobus scolastici per mischiare le due popolazioni. La realtà qual è? La realtà è che i figli della classe operaia bianca vengono mescolati con i figli dei neri e il livello medio della scuola pubblica scende, che è un po' quello che poi si ripete oggi con l'immigrazione. I figli del ceto medio-alto bianco continuano ad andare nelle scuole private e per loro non cambia nulla. E il loro livello di apprendimento rimane nettamente superiore. Di nuovo si scava un divario. E ancora una volta, se volete capire perché la classe operaia bianca vota a destra, mentre i laureati votano a sinistra, bisogna risalire ad allora. Non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Parentesi. Quando uso il termine classe operaia può sembrare un po' obsoleto, naturalmente oggi è molto cambiata, la classe operaia è una categoria che include ancora certamente le tute blu, i metalmeccanici, abbiamo ancora un bel po' di industria in America, ma poi ci sono tutte le nuove figure operaie che vanno dai guidatori dei camion ai portuali, in aumento tra l'altro, ma soprattutto in aumento direi soprattutto i fattorini degli stabilimenti Amazon, i fattorini delle consegne a domicilio per il commercio online, le badanti, insomma questi in realtà quando si usano termini come classe operaia e gli altri, il discrimine, se volete avere il modo più semplice per capire chi vota da una parte e chi vota dall'altra è la laurea. I laureati votano democratico, i non laureati votano repubblicano, che è un rovesciamento di quella che era stata la storia del Partito Democratico e della sinistra americana dai tempi di Franklin Roosevelt, Kennedy, Johnson. Attenzione, concludo su questo tema, perché il 60% degli americani non ha la laurea. Salto a un altro aspetto, vi do delle macchie impressionistiche per interpretare il mondo in cui siamo, cominciando dalla sua superpotenza leader, per adesso. Ecco, sono andato abbastanza di recente, ospite del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, della più grande, ospite in visita alla più grande base navale del mondo, Norfolk, Virginia. Passato lì delle giornate veramente intense di apprendimento, di incontri con i più grandi vertici, ci sono anche degli ufficiali e dei generali della NATO, ma è principalmente una base militare navale americana, non solo navale, poi ci sono anche, è base aerea, è base elicotteristica, è uno dei più grandi centri di intelligence, è un centro per lo spazio anche, ma vi racconto solo due episodi di quella visita, o tre. Uno è quando un ammiraglio americano della US Navy, per farmi capire la dimensione e naturalmente anche il costo
della proiezione globale delle forze militari statunitensi, visto che siamo in un'epoca in cui tutti ci interroghiamo, prima sono partito da quell'aneddoto sul la fake news del ritiro dal Mediterraneo, ci interroghiamo tutti se l'America vorrà davvero rimanere una potenza atlantica. Ed è un interrogativo che dura da qualche tempo, perché a parte l'isolazionismo c'è anche il tema del Pacifico, della Cina, che dovrebbe essere la loro priorità. A questo ammiraglio mi ha fatto questa illustrazione molto semplice. Io sono sempre colpito dal livello di cultura, ma anche di capacità pedagogica e di comunicazione dei vertici militari americani. Le loro accademie sono le migliori del mondo. Mi ha detto: quando noi pensiamo all'Atlantico e al Pacifico, dobbiamo avere in mente le proporzioni. La nostra, sto citando lui, l'ammiraglio americano, la nostra base navale più importante sul Pacifico è San Diego, California. Da San Diego, per arrivare alla base navale successiva, che è nelle Hawaii, Pearl Harbor, c'è un Atlantico, c'è un oceano Atlantico che separa San Diego dalle Hawaii. Dalle Hawaii, per raggiungere la nostra base navale successiva, sempre nel Pacifico, che è l'isola di Guam, c'è un secondo oceano Atlantico. E da Guam, per arrivare alla nostra base navale successiva, che è nell'isola di Okinawa, in Giappone, c'è un terzo oceano Atlantico. E questo però vi dà le dimensioni, perché se là c'è la minaccia principale per la leadership americana nel mondo, là, in fondo al Pacifico, la Cina. Questo dice anche il tipo di sforzo e di costo economico che l'America deve sostenere, se intende, e sottolineo, se intende rimanere una superpotenza globale. Secondo aneddoto, durante la mia visita alla base navale di Norfolk ho anche incontrato alcuni dirigenti della NATO, vertici militari della NATO, che lì hanno anche una postazione. E un generale tedesco, in una fase in cui la Germania è sotto pressione per riarmarsi di fronte alla minaccia della Russia, e la Germania, per la verità, dopo una partenza molto fiacca, molto debole, sta avvicinandosi a grandi passi verso quell'obiettivo del 2% di PIL dedicato alle spese militari, cosa che l'Italia non sta facendo. La Germania era partita male, ma adesso ci siamo quasi. E tuttavia il generale tedesco, di fronte alla mia ammirazione, perché il cancelliere Scholz sta mantenendo una promessa, un impegno solenne preso, la spesa militare al 2% del PIL, il generale tedesco ha raffreddato il mio entusiasmo e mi ha detto: sì, alla fine i miliardi li troveremo, i miliardi li stiamo trovando, ma chi è che mi trova le reclute? Chi è che mi trova i soldati? Non è questione di soldi. E questo è un tema su cui poi magari torno con un accenno finale, cioè nella nuova generazione servire la patria indivisa è considerata o una cosa folle o peggio una cosa fascista. Lascio a voi questa incredibile, inaudita situazione in cui ci troviamo. Non illudiamoci che questo si risolva con una guerra tutta affidata ai droni. Le guerre non saranno ancora per molto tempo totalmente robotizzate. L'elemento umano rimane decisivo. E perfino al Pentagono, qui vengo all'ultimo aneddoto molto veloce su quella visita a Norfolk, perfino al Pentagono a me ha colpito il fatto che sotto la nuova amministrazione Biden sono costretti i generali americani a infliggere a tutta la gerarchia, giù per i rami, tutta la gerarchia dei manuali letteralmente di cultura woke, in cui sapete cosa vuol dire, insomma, woke, poi posso anche
spiegarlo, ma in cui le cose più importanti, quando le nuove reclute, per fortuna gli americani ancora ne hanno, le nuove reclute entrano a fare il primo addestramento, le cose più importanti che devono imparare sono i diritti dei transgender, come usare i pronomi, lui, lei non si usano più, esso il neutrale, perché non si sa mai che l'identità sessuale sia in corso di variazione. E questo, vedete, no, sì, può far sorridere o addirittura sghignazzare, però questo rischia di allontanare il mondo delle forze armate da quel bacino tradizionale di reclutamento, che era un bacino di cultura conservatrice. C'è poco da fare, è inutile girarci molto intorno, ma quelli che di solito scelgono la carriera militare, anche negli Stati Uniti, vengono da famiglie dove spesso i padri e i nonni sono stati militari e sono famiglie con certi valori. Se gli si impone, se vengono violentati questi valori letteralmente, non è detto che il servizio militare sia ancora attrattivo. Su questo tema concludo solo con un avvertimento. Mancano 8 mesi alle elezioni americane. Non illudetevi che una eventuale rielezione di Joe Biden, oppure mettiamo pure che a Joe Biden succeda qualcosa e lui si faccia un passo indietro, finalmente ci sia un altro democratico, ma comunque non illudetevi che una sconfitta di Donald Trump abbia cancellato il rischio dell'isolazionismo americano. Noi non siamo solo di fronte a un isolazionismo di destra, che con Trump riporta in auge una tradizione molto antica negli Stati Uniti, molto antica. Gli Stati Uniti nascono alla fine del 1700, sono la più antica liberal democrazia del mondo. La Repubblica Americana nasce 2 anni prima della Rivoluzione Francese e ispira la Rivoluzione Francese. Poi la Francia, tra l'altro, nel frattempo ha avuto tanti di quei cambi di regime, di ritorni di democrazia, che siamo alla Quinta Repubblica. L'America sempre una di Repubblica, sempre la stessa. Nasce come una nazione isolazionista, i cui padri fondatori sono scappati dalle guerre di religioni in Europa, hanno voltato le spalle all'Europa dicendo e giurando mai più in quel posto infame dove ci si scanna per le religioni, mai più. È proprio nel DNA dell'America di dire facciamoci i fatti nostri, gli europei vadano in malora se vogliono continuare a scannarsi tra di loro come Putin sta facendo agli ucraini. Quindi l'isolazionismo non l'ha inventato Trump, né la destra americana non voleva entrare né nella prima né nella seconda guerra mondiale. Sono stati i democratici a farlo. Ma oggi noi abbiamo un isolazionismo di sinistra potentissimo, insomma è egemone nelle università. C'è una generazione di studenti universitari, quelli che dal 7 ottobre, letteralmente poche ore dopo la mattanza di civili israeliani, già stavano manifestando pro Hamas, non filo-palestinesi. No, molti di questi, bisogna andarsi a rileggere i documenti delle associazioni studentesche, molti di questi sono filo-Hamas. Ma voi questi ve li immaginate andare a morire in divisa per difendere Varsavia? Questa generazione? Pro-Hamas? Perché vedete, anche la questione Israele-Palestina è una questione molto complessa e io non pretendo, non ho una visione manichea e non pretendo che si facciano delle scelte di campo nette. Il tema vero è che questa generazione, quella che dovrebbe essere la futura classe dirigente americana, perché l'Università di Harvard, che è più a sinistra di tutte le altre, è quella che ha formato 8 presidenti e 50 premi Nobel. La futura classe dirigente si forma lì. Questa è una classe dirigente che, al di là del tema Palestina, antisemitismo, sono educati ad essere anti-americani, anti-occidentali.
a pensare che l'Occidente è l'impero del male. Alcuni di questi, lo so che fate fatica a credermi, vi invito a venirmi a trovare a New York e vi farò visitare il campus della Columbia University per farvi vedere, toccare con mano, dovete vedere con i vostri occhi, se no non ci credete. Alcuni di questi ragazzi che pagano $70.000 di retta annua studiano letteralmente su un manuale scritto da Tony Negri, Empire, l'ultimo libro, l'ultimo saggio di Tony Negri. Quindi la vicenda, la orribile tragedia del 7 ottobre ci ha soltanto rivelato qualcosa che già esisteva. E ripeto, Israele-Palestina, questione complicatissima sulla quale non pretendo che siamo tutti d'accordo qua dentro, ma è solo un pezzettino di un tema molto più largo, una generazione educata a pensare che l'Occidente è la causa di tutte le sofferenze umane. C'è anche in questo una dimensione religiosa negli Stati Uniti, è un fenomeno che viene dall'alto, viene dalle elite protestanti puritane che nella loro storia hanno già avuto dei fenomeni, e qui userò una parola che vi può illuminare, di Great Awakening, grandi risvegli. Sono stati dei movimenti religiosi dell'Ottocento in cui i protestanti americani, con una forte influenza del puritanesimo, hanno ritenuto di dover espiare delle colpe. Un momento di purificazione collettiva, un momento di fanatismo spesso. Awakening vuol dire risveglio. Woke, la cultura woke, è la cultura di quelli che si sono risvegliati alla luce, alla verità, alla rivelazione delle loro colpe infami. Tra le tante conseguenze di tutto questo c'è la legittimazione che dalle elite privilegiate bianche è stata data a movimenti estremisti dell'antirazzismo come Black Lives Matter, a appoggio di miliardari, letteralmente miliardari come George Soros, che hanno finanziato campagne elettorali di magistrati dell'estrema sinistra molto molto radicali, come il procuratore generale di Manhattan, che rimette in libertà qualunque delinquente se è di colore, perché è sicuramente vittima di una società ingiusta e razzista. Una delle conseguenze è arrivata con l'annuncio dell'altro ieri della governatrice dello Stato di New York che mobiliterà la Guardia Nazionale nella metropolitana di New York. Questo è ciò che sta accadendo nella superpotenza leader globale. E tuttavia, vengo all'altra parte del paradosso, un'economia che va bene, che va veramente molto bene, più 3,3% di crescita del PIL l'anno scorso, un tasso di disoccupazione che è sostanzialmente del 3% della forza lavoro, cioè siamo al pieno impiego, siamo in una situazione di piena occupazione. Certamente in questo raccolgo anche uno spunto che era venuto ieri pomeriggio dall'interessantissimo panel sulla Germania, dove è stato sottolineato il tema dei deficit pubblici, del debito pubblico. Anche in America abbiamo vissuto un esperimento keynesiano estremo. L'America durante la pandemia ha distribuito a famiglie e imprese molti più soldi dell'Europa, molti di più, 5.000 miliardi, 5 trilioni di dollari sono stati distribuiti con una gran velocità e 3/4 dei cittadini americani hanno ricevuto qualcosa. Stiamo viaggiando con un deficit PIL del 7%. Il debito pubblico americano, secondo le proiezioni, sta viaggiando verso dei livelli di tipo italiano, cosa che non era scontata. E naturalmente tutto questo in America è più facile perché, essendo ancora la potenza imperiale, si può stampare moneta, il dollaro gode letteralmente di quello che gli studiosi dell'antichità chiamavano il diritto di signoraggio di un imperatore. Tutti accettano il dollaro in tutto il mondo e quindi questo, diciamo, allenta la disciplina di bilancio. Però attenzione, perché vedere la forza dell'economia americana soltanto in termini di spesa facile, deficit pubblico, debito pubblico, ci nasconde il vero elefante nella stanza, quel pachiderma gigantesco che abbiamo lì dietro e preferiamo non parlarne. L'elefante nella stanza in questo caso si chiama capitalismo.
il sistema più efficiente che sia stato mai inventato per gestire un'economia. Ricordo che Mario Draghi, di recente incaricato da Ursula von der Leyen di fare un grande rapporto sull'economia europea, ha ripercorso gli ultimi 40 anni di storia. 40 anni fa, negli anni 80, l'economia europea e quella americana più o meno erano alla pari, come dimensioni di ricchezza nazionale. Oggi l'economia americana vale il 40% in più di quella europea. Cosa è successo? È successo che da una parte c'è un'economia di mercato che funziona, dall'altro c'è un capolavoro di burocrazia che funziona e che spesso frustra i migliori talenti, i quali vengono in America. La fuga dei cervelli non è solo un fenomeno italiano, ne vedo arrivare di tedeschi, francesi, inglesi, spagnoli, per non parlare del grande sud globale che ci alimenta di immigrazione. Un altro dato che vi cito perché ogni volta che lo dico vedo che in Italia provoca sconcerto, incredulità. Il più povero dei 50 stati USA, il più povero, che è il Mississippi, ha un reddito pro capite che è superiore a quello della Francia. Di solito in questo momento nei vostri cervelli scattano degli antidoti, non ci potete credere, dovete trovare delle vie di fuga. Allora qualcuno mi dice no, ma sicuramente perché il tasso di cambio e poi il potere d'acquisto, il costo della... No, questi sono dati misurati a parità di potere d'acquisto, quindi depurati dal livello euro-dollaro, dal livello dei prezzi, è proprio così. E allora qualcuno mi dice sì, vabbè, ma in America non avete il welfare, no, da noi invece tutto è gratuito. No, questo include anche, diciamo, l'accesso all'istruzione. E poi non è vero che in America non abbiamo il welfare, l'America, essendo uno Stato federalista, ha un welfare danese in certi stati e invece pochissimo welfare in altri. Una delle spiegazioni anche del miracolo capitalista americano che si rinnova è il tipo di selezione dei migranti. Cioè, per ragioni antiche, coloro che scelgono di emigrare negli Stati Uniti, e questa categoria include ovviamente i cervelli in fuga, credono nel capitalismo e pensano che in America si va non per farsi mantenere dallo Stato, ma per rimboccarsi le maniche, lavorare, mettere a frutto le proprie idee e il proprio talento e conquistarsi un successo. Mentre quella parte di flussi migratori che aspirano a un posto al sole del welfare, a farsi mantenere, tendono ad andare piuttosto verso l'Europa. Piccolo problema, l'amministrazione Biden ha una certa tendenza a europeizzare gli Stati Uniti. Non lo dico tanto per la politica industriale di questa amministrazione ha dei buoni effetti, stanno tornando fabbriche in America, si torna a costruire delle fabbriche in America perché l'amministrazione Biden è molto generosa di aiuti di Stato. Questo semmai è un problema per l'Europa, questo tipo di concorrenza che l'America sta facendo con... Siamo già ormai ben oltre i 300 miliardi di sussidi pubblici offerti a chi va a trasferire produzioni sul territorio degli Stati Uniti. Lo fanno anche molte multinazionali europee. Il problema nasce quando per aprire una nuova fabbrica negli Stati Uniti si è sovraccaricati di normative ambientali, vincoli sindacali, cose che suonano molto europee e un po' meno americane. In un mio recente viaggio a Taiwan, la capitale mondiale dei semiconduttori, dei microchip, di cui abbiamo bisogno per tutto ormai, perché i microchip sono nel mio cellulare, nei vostri computer, ma anche nelle vostre automobili, non c'è più nulla che non abbia dentro un semiconduttore, sono le memorie digitali, le intelligenze digitali. Taiwan sta cercando di riportare il baricentro dell'industria mondiale dei microchip verso gli Stati Uniti,
per ovvie ragioni geopolitiche, essendo esposta a un'invasione cinese, l'industria taiwanese accetta di collaborare con gli Stati Uniti e in questo momento il numero 1 mondiale dei microchip, TSMC, Taiwan Semiconductor Company, sta costruendo ben 2 fabbriche in America, 2, sono in ritardo già di 2 anni sulla loro tabella di marcia e i costi di costruzione di una fabbrica sul territorio americano sono del 40% superiori rispetto a Taiwan. E come tutto questo non bastasse, i dirigenti top manager taiwanesi mi dicevano: abbiamo un problema di etica del lavoro. I nostri dipendenti americani, ve lo dico in maniera un po' brutale come loro l'hanno detto a me, perché vedete, in Asia, almeno a Taiwan, non è ancora arrivato il politicamente corretto. E quindi usano dei termini per cui finirebbero in carcere negli Stati Uniti. I top manager taiwanesi mi diceva: rispetto ai nostri dipendenti asiatici, quelli che stiamo assumendo negli Stati Uniti ci sembrano un po' dei lazzaroni. Questa è una novità che forse non era esattamente così qualche generazione fa. Ecco, il giovanilismo che ha segnato gli ultimi decenni della storia americana ha funzionato in alcuni casi molto bene. E questo mi riporta, sono arrivato alla conclusione, mi riporta al paradosso iniziale della scelta assurda tra un deficiente e un delinquente. Ambedue praticamente ottuagenari, cioè uno già ne ha 81, l'altro 77 e mezzo, insomma siamo lì. In un paese dove invece nella Silicon Valley comandano i giovani, da sempre, da un bel po' di tempo. Guardate che Bill Gates, mio coetaneo, è del 56 come me, ma quando fondò Microsoft aveva 21 anni. Steve Jobs, pure lui mio coetaneo, anno maledetto o benedetto il 56. Non c'è più Steve Jobs, ma quando fondò la Apple in un garage della Silicon Valley aveva 21 anni anche lui. 21. E poi guardate Mark Zuckerberg, Larry Page, cioè alla creazione di questi giganti che oggi valgono tutti sopra ben più di $1 trilione di capitalizzazione di borsa. Alla creazione, alla nascita, erano tutti dei ragazzini. La Silicon Valley è il mondo creato dai ragazzini. E tuttavia i loro figli, qui entriamo più nella generazione Z, nella generazione X, hanno sicuramente perso quello che John Kennedy nel suo discorso di inaugurazione del 1963 definì con una frase memorabile il vero spirito di servizio americano. Non chiederti che cosa l'America può fare per te, chiediti che cosa tu puoi fare per questa nazione. E questo spirito di servizio è difficile ritrovarlo nell'ultimissima generazione e al tempo stesso una cosa sconcertante che vi consegno per le vostre riflessioni: le più dettagliate, sofisticate analisi psicosociologiche dicono che questa è la generazione più infelice delle ultime 3 o 4, ma lo dicono degli indicatori molto concreti, tassi di suicidio, depressione, addiction alle tossicodipendenze. Concludo ricordandovi che poche classi dirigenti sono state affascinate dalla storia dell'antica Roma quanto la classe dirigente americana. Gli americani studiano i classici, parliamo di, ho detto classe dirigente, quindi non tutti gli americani, non sto generalizzando, non sto parlando di quella entità astratta che a volte viene definita l'americano medio, che non esiste naturalmente, come non esiste un italiano medio, siete tutti molto individuali. Però la classe dirigente americana è dal 1700 che si abbevera della cultura greco-romana. La Costituzione americana è piena di allusioni. Personaggi come Benjamin Franklin saccheggiavano la Repubblica di Platone prima di scrivere i loro testi. Ma soprattutto Roma. Roma ha sempre
in un certo senso affascinato e preoccupato, perché c'è la Roma repubblicana, poi c'è la Roma imperiale, poi c'è la fine dell'impero romano. Ora, gli studi sulla fine dell'impero romano non sono mai stati così abbondanti come nelle accademie militari degli Stati Uniti. Perché un impero crolla? I militari americani su questo passano giornate, settimane, mesi di studio nelle loro accademie. Sappiamo che le risposte sono molteplici. Il crollo dell'impero romano non è stato univoco, non è stato dovuto a un singolo fattore. Ci sono stati elementi etnici legati a un certo tipo di immigrazione incontrollata che ha preso il sopravvento sulla cultura locale. C'è stato l'elemento religioso, l'abbandono di una religione a favore di un'altra. Ci sono stati elementi fiscali, economici, il cosiddetto overstretching imperiale che preoccupa quell'ammiraglio che pensa a 3 oceani atlantici dalla base di San Diego fino a Okinawa. Overstretching, iperdilatazione delle spese militari, debito pubblico eccessivo, crisi dello Stato fiscale. Nell'antica Roma c'è di tutto e di più, cambiamento climatico, pandemie, insomma è una casistica molto complessa. E al tempo stesso c'è un elemento che vi lascio come spunto finale. Noi italiani che crediamo di avere una cultura classica molto superiore a quella degli altri e qualche volta invece un po' deformata, pensiamo che l'impero romano sia caduto con la caduta di Roma. E invece la caduta di Roma è soltanto un episodio, dopodiché l'impero romano non cade, si sposta. L'impero romano d'Oriente, capitale Bisanzio, Costantinopoli, ha una durata molto più lunga e molto interessante, cioè mentre qui eravamo alle prese con dei barbari che ci misero un po' a ricostituire una sorta di civiltà, e comunque la civiltà anche perfino sotto Carlo Magno era un continente molto impoverito, molto, molto arretrato. Il baricentro imperiale, l'impero non era affatto morto, semplicemente la parte orientale era diventata dominante e molto più sana, molto più florida, molto più ricca. Era un impero opulento ed è durato parecchi secoli dopo la fine di quella parte occidentale dell'impero. Questo solo per ricordare, sono partito dal fatto che la natura e la geopolitica aborriscono il vuoto. Una ritirata americana, un ridimensionamento degli Stati Uniti, forse nel lungo periodo può essere inevitabile, ineluttabile. Dobbiamo tutti attrezzarci, l'Europa ne deve trarre le conseguenze e con una certa urgenza. E tuttavia ecco, non diamo per scontato che siamo arrivati alla fine, perché allora, alle volte quello che intitoliamo come fine è soltanto un intermezzo prima di un capitolo successivo. Grazie per l'attenzione. Grazie Federico, complimenti per questa panoramica davvero eccezionale sugli Stati Uniti. È curiosa la riflessione che facevi in riferimento a Roma, che noi qua ci riteniamo, come hai detto, custodi unici ed esclusivi della cultura classica, ma poi durante la storia effettivamente si è visto che questo vuoto Roma l'ha lasciato e ci sono paesi, nazioni che provano a riempirlo. La seconda Roma Bisanzio, la terza Roma, addirittura Mosca si era candidata al ruolo di terza Roma e gli Stati Uniti si richiamano spesso a questa eredità imperiale. Hai prima menzionato lo spirito di servizio. Ora prima di dare la parola a Marco Stroico, che sicuramente avrà dei punti di analisi molto interessanti per analizzare quello che è la grande tematica del US versus the rest, quindi gli Stati Uniti versus il resto del mondo. Un personaggio che di spirito di servizio sicuramente ce l'ha avuto è David Petraeus, ex direttore della CIA, e di cui vorrei lanciare il terzo estratto di questa intervista che pubblicheremo integralmente sul canale di App Economia su YouTube, ma in questo estratto Federico, tu ti ricordi, gli hai chiesto
quali sarebbero state, quali saranno secondo lui le conseguenze di un cambio di amministrazione o comunque di una nuova amministrazione sulla politica estera statunitense. Quindi vediamo questo estratto e poi Marcos. Well, frankly, I usually defer questions on domestic politics in the U.S. to others who know that landscape better than I do. But clearly the election would have consequences. You would have, on the one hand, if the current president is reelected, a degree of continuity. I've disagreed with some of the policies, and I should note for the audience, I'm non-political in the U.S. I don't even register to vote, much less support candidates of either party, and I give advice to members of. I did, however, disagree with the withdrawal from Afghanistan that was decided by President Biden. I fear that it would be, the outcome would be not just heartbreaking and tragic, but disastrous. And I'd submit that, sadly, that was the result. I also felt that certain decisions should have been more rapid when it came to providing capabilities to Ukraine, and that the failure to make them as rapidly as should have been the case actually did cost the Ukrainians to varying degrees, depending on the system. And now it's critical, of course, that that assistance continue, and the current administration strongly supports that. I think by and large, the current administration has done a credible job on crafting a comprehensive, integrated whole of governments approach to China, to ensuring that deterrence is solid in the Indo-Pacific region, generally in responding to Iran and so forth as well. Were President Trump to return to office, there would be, needless to say, a degree of unpredictability. We've seen his statements, but we also remember that for much of his time in office, not all of it certainly, but for much of it, the approach certainly to China was very similar to what has. There's actually more continuity from the previous administration than there has been change, and I suspect that would largely continue. The differences might be with the relationship with NATO, perhaps on support for Russia and so forth. The challenge is, again, that there is a degree of unpredictability, as we saw, for example, when our forces were pulled out of Syria on 24 hours notice and then put back in a few days later. But again, I'm happy on the domestic political front to defer to others. Let me just end by adding perhaps a bit of a note about the greater Middle East, because I did not discuss earlier the campaign in Gaza. I actually am one of those who believes that the Israeli government is correct to seek the destruction of Hamas. Now, destruction in military terms doesn't mean that you kill or capture every last member and every leader and all the rest of that. It means that you render the enemy incapable of accomplishing his mission without reconstitution. Keep your eye on without reconstitution, because you have to prevent that from happening, as we learned the hard way. Really, Iraq learned the hard way when, again, as I noted earlier, they took their eye off the Islamic State, and it was able to reconstitute and establish the first ever Islamist extremist caliphate in modern history. So I do believe they should destroy Hamas. I do believe they should dismantle the political wing. Another of the objectives, obviously, get their hostages back. But I think that the mindset, the approach to this campaign needs to be more of a counterinsurgency campaign than a conventional military campaign. And as your soldiers will recall, when they did such superb work in Western Afghanistan, this consists of clearing and then holding areas. You don't clear and go on to the next area, because the enemy will re-infiltrate, will reconstitute. And you see a bit of that in northern Gaza, which is worrisome, because that's the area in which they've done the most damage to Hamas, noting that they also did a considerable amount of damage to both military and civilian infrastructure, and of course, substantial loss of innocent civilian life. But you need to hold these areas and then get the civilians back into them and show them that life will be better
when they have been separated from, in this case, Hamas, or as we did in Ramadi, Fallujah, Baquba, Mosul, parts of Baghdad, separated the people from what at the time was Al-Qaeda in Iraq and would become the Islamic State. So clear, hold, and then build. Separate the people from the enemy. Don't allow the enemy back into those neighborhoods. You literally create gated communities, as we term them. And that would also allow the 1 million+ refugees in southern Gaza to return to their homes in northern Gaza. Noting that this is a campaign to truly destroy Hamas will take many, many additional months. We're just at the 4-month mark, and it's only in northern Gaza that has been predominantly cleared, but even there's still tough fighting going on. Central Gaza and southern Gaza require considerable additional focus, but it takes a different mindset. And then also to keep in mind that, of course, in a counterinsurgency campaign, hearts and minds matter. I don't expect the people ever to embrace the Israeli Defense Forces in the short term, but just not impeding their progress for the time being would be helpful. And then again, to show the people that life will be better. They're going to make life better for them once Hamas is out of their lives. And then, of course, they're going to have to stay in some fashion, not just in a buffer zone, but a security presence in Gaza to ensure that Hamas cannot reconstitute. These are very substantial missions. It's not entirely clear that the Israeli Defense Forces can do these, but I actually do support them seeking to destroy Hamas, albeit in a way that, again, does not create more enemies by a particular operation than it takes off the street. And you have to be very careful in how you do conduct operations therefore. In fact, we had a sign on the walls of the command centers that I was privileged to lead during my 5 combat commands as a general officer that always asked a question, staring right at me: will this operation take more bad guys off the street than it creates by its conduct? And if the answer to that is no, you've got to redo that operation so that you can get to yes, or look very, very hard at whether you conduct it. Molto sincera e molto, direi, sul punto del generale Petraeus, che raccomanda quindi alcune linee guida da tenere nelle operazioni in Palestina. Abbiamo parlato di isolazionismo, Marcos, con Federico, che ha menzionato appunto questo trend isolazionista che gli Stati Uniti hanno e non dipendono però dall'amministrazione Trump, che sia essa quella passata o quella futura, vedremo come andrà. Abbiamo parlato anche del US dollar power, quindi della predominanza che gli Stati Uniti hanno anche a livello monetario. E l'altro dossier ovviamente è anche il tema delle migrazioni, quindi i rapporti tra le popolazioni del cosiddetto Global South e gli Stati Uniti. Sul tema US versus the rest, tu che hai presieduto la Banca di Sviluppo dei Paesi BRICS, sei stato vice ministro del commercio del Brasile, quindi una grande potenza del sud globale. Qual è la tua prospettiva su questo tema? Grazie Filippo, Federico, Presidente Prete. It's wonderful to be here in this bello palazzo. If you don't mind, I'm going to speak in English. The question whether the US will remain engaged in the world and how the connections between the US, Europe, and the so-called Global South, which is, by the way, a concept that I do not like very much because it tends, one, to think that there is a unity or a commonality of purposes among the different players in the emerging world, is not something that happens in the void. It happens within a certain historical context. The great Spanish philosopher José Ortega y Gasset used to say, yo soy yo y mis circunstancias. I am myself and my circumstances. So I think it's very important for us to pay attention to the circumstances
as we try to devise how this relationship will play out. And you know, economists and historians and geopolitical pundits, sometimes they like to summarize a particular stretch of history by calling it the age of uncertainty or the age of turbulence. There's one that's been very much in vogue, and I think it also encompasses the role of the US in the world. And it was one formulated by a neighbor of Federico's in New York, the economist and historian from Columbia University, Adam Tooze. And he calls it the world that we're living in as the world of polycrisis, right? We are indeed facing the convergence of the most dramatic challenge to public health since the Spanish flu last century. I'm obviously talking about COVID. Some people has gone on to say that it's not a pandemic, but it's an omnidemic. It's only a matter of a couple of years until we find the challenge of a new virus to confront us in 2026 or 2028. So you have this health-related vector that has changed our lives so much. There's also the issue that because we needed to fight with monetary and fiscal instruments the negative economic consequences of COVID, we have come up to live in a world of stagflation 2.0. Not very high economic growth, but very high inflationary pressures and prices, and a very robust expansion of the monetary base. Alta e un'espansione della base monetaria ampia, per non parlare di come le pensioni nell'ultimo anno e mezzo a livello monetario di $6 in circolazione che ci sono oggi, 9 non ne erano in circolazione l'anno scorso. Questo vuol dire una crisi multifattoriale, diciamo. Ieri è stato detto questo. Siamo forse in una fase di recessione geopolitica che è il risultato di crisi molto sensibili in Europa. Quando la Russia ha invaso l'Ucraina, 2 mesi fa parlavo col professor Schwab, mi ha detto: penso, Marcos, che sia davvero inimmaginabile pensare che proprio 9 minuti di volo da dove siamo ci sono battaglie condotte con i carri armati e poi il conflitto Gaza quindi davvero la guerra 2.0 sarebbe poi il confronto tra Cina e Stati Uniti, che ha delle somiglianze con la guerra fredda tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, ma bisogna in qualche modo capire che ci sono molte interdipendenze mondiali che la causano. Quindi è questo il mondo in cui viviamo, un mondo che è policritico? Questa è la questione. Gli Stati Uniti rimarranno coinvolti nelle guerre o prevarrà l'approccio isolazionistico? Io ho l'idea che queste crisi sono visibili per noi, sono davanti a noi, come una nebbia davanti a noi che ci impedisce di vedere altri cambiamenti strutturali che succedono nel mondo oggi. Federico, penso che adesso parlerò di qualcosa che avrà delle conseguenze ancora più grandi delle relazioni US-Cina. Prima cosa, Federico, viviamo in un paese di 8 miliardi di persone, ma quando ci siamo incontrati 25 anni fa,
dagli 8 miliardi ai 10 miliardi. No, scusate, in futuro, tra 25 anni, ci saranno 2 miliardi in più sul pianeta, riferimento al futuro. Quindi, per darvi un'idea di questo, un economista dell'OCSE, Angus Madison, una persona molto ambiziosa, che a stabilire quale era il PIL mondiale nel momento in cui è nato Gesù Cristo e la popolazione all'epoca di Gesù Cristo. La popolazione mondiale, secondo Angus Madison, quando è nato Gesù Cristo 2000 anni fa, era 105.000 persone. 150.000 persone. Sapete, per passare, no scusate, 150 milioni di persone, da 150 milioni di persone ai miliardi attuali, sapete quanti anni ci sono voluti? Circa 2000 per avere questo risultato. Quindi nei prossimi 25 anni vedremo un'espansione demografica nel mondo che negli ultimi 2000 anni porta a un confronto interessante. Independence Day, il film molto famoso degli Stati Uniti qualche anno fa, quindi c'era un attacco dal pianeta Terra, 2 miliardi di persone in 25 anni, vuol dire che molto velocemente avremo una di queste navicelle aeree spaziali che porteranno una Russia sulla Terra e poi arriverà un'altra navicella spaziale con un'altra Europa sulla Terra e poi una grande nave spaziale che arriverà e porterà una Cina, una nuova Cina sulla Terra con 1,4 miliardi di persone, e questo succederà nei prossimi 25 anni. E quando Federico passeggia a New York nella First Avenue, la strada 4748, e guarda la sede delle Nazioni Unite e vede tutti gli appartamenti, centinaia, perché ci sono tutte le Nazioni Unite rappresentate. Scusate, le bandiere delle Nazioni Unite, perché così tante persone sono rappresentate? Beh, bisogna pensare tutte le persone, questa espansione, che l'espansione della popolazione che non sarà lineare in tutti i paesi. In alcuni ci sarà un'espansione massima. L'India, che è il paese più popoloso, addirittura sopra la Cina, poi il Pakistan, Indonesia, gli Stati Uniti e poi gli altri 5 paesi dell'area subsahariana, Repubblica Democratica del Congo, Nigeria, Uganda, Etiopia e penso Tanzania. Qua ci sarà un'espansione demografica notevole, quindi teniamo in mente questa non linearità. E questo in 25 anni. Teniamo a mente questo, molto importante. E questo dipenderà anche l'impegno degli Stati Uniti nel mondo. Altro fattore. Se consideriamo il G7, le economie tradizionalmente più forti del mondo che hanno creato un gruppo nella seconda metà degli anni 70, quindi gli Stati Uniti, Giappone, Germania, Italia, Canada. Se il reddito lordo interno di tutti questi paesi era 50 trilioni di dollari, quindi G7 visto dal prodotto interno lordo 53 trilioni di dollari. Ma se mi chiedete, E7, composto dalle 7 paesi emergenti, India, Brasile, Indonesia, Arabia Saudita, Turchia, questi paesi nel 2023 60 trilioni di dollari, questo è il loro prodotto interno lordo.
is E 20% quindi gli bigger. E7 oggi risulta coi numeri il than the 20% più By grande the del way, people here were G7. talking about the International Monetary Fund, Persone the parlavano, World sentite del Bank, Fondo the World Monetario of the US. Internazionale, When la these Banca institutions were Mondiale, gli oratori ne created, parlavano, ma quando sono state create queste the US GDP was istituzioni, 55% il PIL of the degli Stati global Uniti economy. Today, contava the per US GDP is il about 50% 21% del mondo, adesso conta per il of the global 21% nel economy. mondo But a not only livello in di economia terms of globale, the relative non size solo of in the E7 termini or the della G7, dimensione but poi if you look at relativa different tra crystal G7 e balls, G7, you ma look se at the crystal ball of guardiamo the IMF, you look at the crystal ball of Goldman quello Sachs, you look at the crystal ball di of the World Goldman Economic Forum, Sachs the e del core World of Economic global Forum. economic expansion for Vediamo che il 2024, cuore dell'espansione 2025, economica even if you globale per il stretch further 24-25, into cycles of 10, anche 15, se 20, 25 si years, I'm va sorry to a say, un is not ciclo going to come più from the ampio, G7. e It's la going to come from the E7. crescita maggiore non Right? arriverà dal By G7, the way, I dai mean, look at G7, ma dagli E7. what happened in China over the Guardiamo past cosa è successo few in years. Cina negli ultimi Were we having anni, this conversation in dove 2002? China's GDP was the size of avevamo Italy. nel 2002 la Today's PIL China's della GDP is Cina aveva la 8.4 dimensione dell'Italia, adesso 8.5 è times di bigger than that of 8,5 Italy. di dimensioni, più It's very grande interesting how this dell'Italia come plays out because dimensioni. now there's a È lot of talk about China's interessante, economic growth adesso si receding, and it parla is true. della It's going crescita to grow economica less della Cina. percentage-wise than it did Sì, 20 adesso years la ago. crescita rallenterà rispetto a But 20 anni scale fa, matters. ma le China today is a dimensioni, la GDP, scala nominal GDP conta. of $18 trillion. So even if Il growth in 80 trilioni China di dollari is al GDP stationed at nominale in around Cina. 4% a year, every year, Quindi, for the next anche 10 se years, c'è una it means crescita that the piccola nei annual prossimi anni, marginal 10 contribution anni, of China vuol dire to che the il setup of margine global contributivo demand della is Cina 4% annuale over per la domanda 18 globale del trillion. 4% superiore That's a $720 billion 18 trilioni. of additional income every year, which Quindi drives us to a very interesting questo ci fa capire possibility. In the che c'è next una 10 years, the possibilità number one economy nei of the world will prossimi be 10 either the US or anni China. In the next 10 years, the number two economy of economie the world will be either the US or China. numero third 1, biggest numero economy 2 of the saranno world Stati Uniti e Cina, will be ma the result of a China that does not exist, but will be represented by the accumulated marginal growth of China over the next 10 Ma years. Because if you grow at le 750% prossime economie, marginal quelle every year, seguenti, times 5 or dipenderanno 6, dal margine di you have the crescita della combined GDP Cina. of what is the world's number 3 economy today, Germany, Quindi at ci around sarà 4.5 anche, trillion. va anche a contare il margine di Now, what's accumulo di particularly crescita dei relevant about paesi. this trend is that if it is true Cosa noto è che se è vero that the most robust economic growth che in the world is going to come from the emerging markets, che la crescita maggiore ci sarà dai paesi emergenti, questo ci darà un'enorme pressione a livello di forniture alimentari, energie e di grandi transizioni. Vediamo cosa sta succedendo in India. L'India sta crescendo il 7% all'anno ogni anno, è un'economia in piena crescita. Guardiamo le previsioni, 7,5% di crescita ogni you anno. want to determine how long it takes for a country to double its income per capita E based upon its annual rate of per growth. capire come Look at aumenta il India. reddito pro capite 70 si usano anche delle formule, ma divided by guardiamo 7 is l'India. 10. 10 is the Quindi number of 70 years that it's diviso going to per take 7 è India 10, to 10 double anni its ci income per vorranno per capita. So l'India in per the raddoppiare il next suo reddito 10 pro years, capite. as Nei a prossimi result of 10 India's anni, incremental growth, come if the risultato della projections are crescita correct, incrementale there's dell'India, going se to le be previsioni another sono Japan corrette, sulla base in di Asia, questa which is the formula avremo un accumulated nuovo growth of India. Giappone in And India what is tra 10 particularly anni. remarkable about this, Quello che è and once notevole again, the in pressure of tutto energy, ciò, food, and the transition to green e is vediamo la if you're a country like pressione India and sulla you're growing at 7% a energia, year, but your income per capita is $3,000, and therefore it's going to be $6,000 in 10 years. Do you know what history and literature tells us happens to the c'è additional una income when you grow so fast relazione, out of such a low income per capita basis? una relazione dove il eat reddito pro capite, quando c'è una crescita del reddito pro capite di quella che abbiamo parlato come in India, cosa succederà? E anche in Cina, in Indonesia ci sarà, secondo le previsioni, la gente mangerà di più, avrà bisogno di più cibo.
Potrei citare anche l'Egitto, il Vietnam, il Bangladesh. Il Bangladesh è uno dei maggiori paesi in crescita nel mondo, quindi ci sarà una pressione legata poi alla produzione alimentare, la produzione di energia. Il terzo trend che avrà un impatto e che da cui dipenderà il coinvolgimento degli Stati Uniti nel mondo e che avrà un impatto anche sull'industria alimentare, è la metamorfosi dei vantaggi comparativi che stanno cambiando natura. Una delle conseguenze più visibili di questa dinamica è lo spostamento della catena dei valori globali. Si parla a volte della catena di fornitura, del cambiamento, ma questo è un fenomeno molto più ampio della catena di fornitura. Riguarda la domanda. Per esempio, un esempio del mio paese, il Brasile. Avevamo 1 miliardo di euro di scambi. Nel 2002 Cina e il Brasile avevano un mercato di 1 miliardo di euro. Adesso in Brasile è 1 miliardo di euro ogni 60 ore. C'è un risorgimento del Medio Oriente. La nuova Firenze della finanza del mondo è l'asse degli Emirati Arabi e Arabia Saudita. E ci sono fondi sovrani molto importanti che sono lì negli Emirati Arabi. Quindi quando vedi che il mondo emergente sta cercando della strutturazione finanziaria, anziché andare a Londra o a New York, vanno sempre di più a Riyadh e Abu Dhabi. Lo stesso vale anche al mondo dell'innovazione, per esempio l'organizzazione della proprietà intellettuale in Cina. La Cina è diventata il primo paese al mondo per il deposito di brevetti. Quindi questo è un mondo chiamato di poli opportunità che derivano da questi cambiamenti molto importanti, che sono praticamente placche tettoniche. Cioè, dato questa situazione, la domanda più importante, sia per gli Stati Uniti che per l'Europa, è questo sistema manterrà gli Stati Uniti nel mondo oppure ci sarà un ritiro? Perché chiaramente, e credo che alle volte, quando c'è un cambio di passo, viene prodotto un manifesto intellettuale nello stesso modo in cui, per esempio, negli anni 40 George Frost Cannon ha scritto un testo che ha influenzato in maniera importante l'intervento degli Stati Uniti come con gli alleati nella Seconda Guerra Mondiale. Ed è un manifesto intellettuale di quello che gli Stati Uniti potrebbero essere in futuro. E l'anno scorso, a novembre, è stato pubblicato un testo che, appunto, quando uno va a leggere la pace intellettuale, credo che la conclusione numero 1 non importa se Trump verrà eletto a novembre o se Biden sarà eletto per un secondo mandato. Gli Stati Uniti sono comunque cambiati per sempre. Non sono sicuro che gli Stati Uniti sarà il baluardo del mercato libero in futuro. Non so se lo sarà la stessa cosa per i nuovi investimenti. Non so se sarà sempre il paese onnipresente in futuro, perché c'è un cambiamento nelle strutture del potere e sembra che la tentazione oggi
sia quella che il mondo occidentale si stia ritirando dal mondo. Ed è quindi molto importante contribuire alle nuove geometrie di interazione. Ero il negoziatore principale per il Brasile con l'Europa e io credo che assolutamente dobbiamo procedere in questa direzione, perché è necessario appunto un riequilibrio di ricchezza tra il primo mondo e il mondo emergente. Avremo una nuova definizione, perché nearshoring non sarà riguardo la prossimità territoriale, ma sarà se si gioca con le stesse regole in termini di valori. E appunto il reshoring sarà molto dipendente sul reinvestimento e sul commercio. Ecco perché dobbiamo lavorare e sperare insieme, perché la globalizzazione è stato il primo contributore alla prosperità internazionale. Quindi grazie mille. Grazie mille Marcos. Forse c'è tempo per una replica di Federico e magari prendiamo, siccome ha tirato dei temi interessanti, degli statement particolarmente forti sugli Stati Uniti, e poi prendiamo una domanda dal pubblico prima del break. Forse la domanda è, non è se siamo pronti ad accettare o ad accogliere la discesa degli Stati Uniti da prima potenza mondiale in termini economici, geopolitici, come siamo stati abituati a definirla negli ultimi decenni. Forse la domanda è: what about the UN? What about the WTO? Quindi qual è l'ordine globale nuovo a cui ci dovremmo abituare e su cui dovremmo lavorare? Qual è il nuovo multilateralismo? Quali sono le nuove geometrie, come dicevi tu Marcos? Quali sono i nuovi formati, le nuove piattaforme di cooperazione e collaborazione per far sì che il mondo, l'Europa, l'Italia possano giocare il ruolo da protagonisti, ma in magari formati più regionali, più pragmatici, più chiusi? Cosa ne pensi? Intanto ho seguito con molto interesse la sua relazione, veramente appassionante. Colgo allora tantissimi spunti, uno che sicuramente piace a noi appassionati di storia, e quando ha parlato di un nuovo risorgimento, o forse un nuovo rinascimento in atto in questo momento nell'area tra il Golfo Persico e il Mar Rosso, noi la stiamo osservando soprattutto come una zona dove piovono missili sulle navi, razzi sulle navi. Invece io sono stato di recente in Arabia Saudita e confermo questa atmosfera da nuovo rinascimento, e vi consegno in aggiunta a quello che ha detto questa immagine che viene usata da studiosi di geopolitica, secondo cui gli Emirati Arabi Uniti, lo dico per voi udinesi, gli Emirati Arabi Uniti stanno cercando di essere la nuova Serenissima, perché la storia della Repubblica Serenissima di Venezia si fondò su due punti di... Era molto piccola dal punto di vista territoriale, geografico, la Serenissima, aveva due punti di forza che erano la logistica, navi, e la finanza. Esattamente gli Emirati Arabi Uniti di oggi, e poi dietro c'è l'Arabia Saudita. Da lì partirei per dare una risposta alla tua domanda. Ci sono delle nuove architetture della governance globale che si stanno progettando in altre parti del mondo, che nascono come alternative a quelle grandi istituzioni che vennero create sotto l'egemonia americana a partire dal 1944, perché per esempio Bretton Woods, quindi il Fondo Monetario Internazionale, nasce per iniziativa americana quando gli americani non erano neanche sicuri di vincere la Seconda Guerra Mondiale. La nuova architettura ha sicuramente la sua cabina di regia a Pechino, non c'è dubbio. E per esempio tutto l'allargamento dei BRICS che la Cina ha fortemente voluto. I BRICS, la prima lettera dei BRICS è la B di Brasile, loro ci sono in pieno in questo nuovo disegno di sostituire una vecchia architettura della governance globale
con una nuova che ha chiaramente in un futuro, non è una cosa che può avvenire nell'immediato, ma in un futuro avrebbe il suo centro in quel mondo degli emergenti. L'allargamento dei BRICS, tra l'altro, la cosa forse che oggi ci sembra più sorprendente dovrebbe includere sia l'Arabia Saudita sia l'Iran. Anche in Medio Oriente, zona che appunto noi tendiamo un po' troppo a schiacciare sulla dimensione della guerra in questo momento, il gioco dei rapporti, delle istituzioni multilaterali e perfino del dialogo e delle alleanze è più duttile, è più flessibile. Per esempio, come il mistero del come la strage di Hamas del 7 ottobre 2023 e tutto quello che è venuto dopo non abbia interrotto il dialogo tra Arabia Saudita e Iran, patrocinato dalla Cina, è una delle cose più interessanti che stanno avvenendo in quella parte del mondo. Concludo solo con un'altra osservazione invece che riguarda il grande scenario che hai appena tratteggiato, anche quello veramente affascinante. Voglio solo ricordare che se il passaggio, la ricostruzione che ha fatto Angus Madison, anche uno dei miei autori favoriti, dell'aumento della popolazione umana, che è stato lentissimo, quasi immobile, quasi stagnante per 2000 anni e poi improvvisamente partito nella stratosfera. Se tutto questo è stato possibile, arrivando a 8 miliardi di abitanti, senza che si siano mai avverate le profezie apocalittiche del maltusianesimo, le ecatombi, morti per fame perché l'agricoltura non ci poteva sostenere, eccetera, eccetera, lo dobbiamo all'Occidente. Facciamo una pausa di autocompiacimento? Siamo 8 miliardi e riusciamo a sopravvivere sulla Terra perché dall'Occidente si sono diffuse nel mondo intero alcune innovazioni anche molto banali, non sto parlando di cose sofisticatissime, ma dal trattamento dell'acqua potabile delle fognature alla penicillina, dai fertilizzanti chimici per l'agricoltura, che fanno sì che l'India che ha superato per popolazione la Cina, quando io ero bambino, un po' di tempo fa, ma insomma neanche tantissimo, facevamo le collette a scuola. Io sono cresciuto a Bruxelles, non so da voi, ma a Bruxelles facevamo le collette a scuola perché i bambini indiani non morissero di fame. Oggi è una superpotenza esportatrice di derrate agroalimentari. L'India, uno dei più grandi esportatori mondiali di cereali e farine, grazie a noi. È tutto quello che fa sì che che la Terra si può perfettamente permettere di sostenere 8 miliardi e non stiamo morendo di fame, è tutto nato in Occidente. Quello che il nostro problema è che il resto del mondo pensa che noi siamo soprattutto degli oppressori, degli sfruttatori. So che non è particolarmente gradito il termine grande sud globale, però se c'è una cosa che unisce il Brasile di Lula, il Sudafrica che trascina Israele davanti alla corte dell'Aia per genocidio, la Cina, la Russia, gran parte dei paesi africani, perfino l'Arabia Saudita, paese che vive sotto l'ombrello della protezione militare americana, ma sono stato di recente invitato a tenere una conferenza come questa da un think tank saudita e il dibattito con i miei interlocutori sauditi è stato abbastanza vivace. Tutto questo mondo che erroneamente definiamo grande sud globale, lo ammetto, però se c'è una cosa che li unisce tutti è il pensiero che l'Occidente ha avuto un ruolo di oppressione, sfruttamento, saccheggio e forse dovremmo cominciare noi stessi a scrivere una storia del mondo un pochino diversa, perché se siamo 8 milioni sulla Terra e potremo diventare anche miliardi, no?
e potremo anche diventare 10 miliardi e mantenerli tutti quanti senza che muoiano di fame, lo dobbiamo a una concatenazione di progressi scientifici, tecnici e una diffusione di questi progressi attraverso le regole dell'economia di mercato di cui l'umanità intera oggi è beneficiaria. Grazie Federico e Marcos per queste due relazioni davvero molto interessanti. Dovremmo andare in pausa, ma siccome i temi sollevati sono tanti, prenderei il massimo domande telegrafiche, 2 domande. Abbiamo 10 minuti e chiudiamo, andiamo in pausa caffè. Vedo già 3 mani alzate, quindi uno di voi purtroppo dovrà ritirarsi. Magari stimolare i nostri relatori su, non so, un input di speranza per l'Europa, perché mi sa che è venuto fuori che l'Europa in un caso o nell'altro rimane il continente perdente. Non è acceso, sì. Buongiorno, volevo fare una domanda a Federico sull'ultima frase che ha detto. Hai parlato del pensiero woke, questo innamoramento del pensiero, dell'idea che è tutto colpo dell'Occidente. Federico, secondo te chi ha più responsabilità tra queste 3 categorie che è responsabile per la formazione del pensiero, non solo in America, anche in Italia, quando tu frequenti le piattaforme per spiegare delle cose, vedi studiosi, professori, colleghi, giornalisti. Chi è secondo te, se si può dire, peggio di queste categorie? I neonati che non se ne rendono conto come stanno le cose? E opportunisti che sanno benissimo come stanno le cose, però per rendiconto personale, per opportunismo non dicono e coltivano un terreno per fare, come si può dire, social climbing, o quelli che manipolano la realtà perché sono interessati o perché fanno interesse di qualcun altro. Grazie. Prenderei anche l'altra domanda e poi facciamo il giro di risposte. Grazie, mi chiamo Andrea Bulfone. Anzitutto grazie a tutti gli organizzatori e ai relatori per gli spunti, sono molto interessanti. Mi associo anche agli auguri a tutte le donne per la festa dell'8 marzo e proprio da una donna volevo partire riguardo a un tema che è stato sollevato, quello della guerra a Gaza tra israeliani e Hamas. Un mese fa è stata eletta a Premier del Nord Irlanda Michelle O'Neill, che è una donna per la prima volta ed è anche cattolica. Un qualcosa di impensabile se pensiamo che 40 anni fa c'erano le bombe dell'Ira. Nella sua prima intervista ha detto che il processo di cambiamento che ha portato al risultato della sua elezione è cominciato nel momento in cui il governo inglese ha smesso di trattare l'Ira come un gruppo terrorista, ma è sceso forzatamente a patti per creare delle basi che hanno poi portato a uno sviluppo democratico. E quindi se non sia anche questa, che per gli israeliani sarà comunque un rospo molto duro da ingoiare, un buon esempio di porre comunque una legittimità, un riconoscimento per Hamas. Io sono ovviamente inorridito da quello che ha fatto Hamas il 7 ottobre, però quella lì è una pentola insomma, a pressione che regolarmente scoppia. Ho lavorato anche 4 anni a Gerusalemme e quindi so di cosa parlo. E quindi se non sia questa anche uno spunto da prendere per la soluzione politica di questa guerra, perché come dice il generale David Petraeus ci sono certamente degli accorgimenti tattici da prendere, ma non si vede uno sbocco politico di questa guerra, e secondo me anche il presidente Biden e l'amministrazione americana insomma, ha dei problemi, perché ci si gioca proprio anche la presidenza su questa guerra qua. Tutti i voti uncommitted. Togliamoci la domanda per favore, grazie. Prego, grazie. Allora direi Federico sulla prima domanda perché eri coinvolto direttamente e una cenno sulla seconda, e poi a sentire anche Marcos magari sulla seconda domanda, sulla questione, vedi tu. Prima domanda, tra l'altro siccome viene da una collega, mi sentite? Funziona, sì.
La prima domanda viene da una collega giornalista turca che stimo molto, se l'ho riconosciuta bene, a meno che i miei occhiali mi abbiano tradito, credo che fosse lei, sì. È anche l'occasione per ricordare, dicevo, di tutto il bene dell'Occidente. È talmente impopolare parlare bene dell'Occidente che mi intestardisco a farlo. Proprio nella giornata dell'8 marzo, una delle cose che dovremmo sempre ricordare al resto del mondo è che l'Occidente è il modello più avanzato per i diritti della donna. E questo non è una cosa che un uomo occidentale debba dire con autocompiacimento, perché sono le donne occidentali che se le sono conquistate queste vittorie. Cioè non gli abbiamo regalato nulla. Va ricordato però, cioè più della metà dell'umanità occidentale, cioè le donne occidentali, dovrebbero, come dire, affrontare il resto del mondo a testa alta, perché hanno ottenuto delle conquiste che altrove vengono guardate come le aspirazioni più avanzate per le donne delle altre parti. Il progresso che è stato fatto in Arabia Saudita negli ultimi 7 anni, in cui la condizione della donna per fortuna è migliorata molto, molto. L'ho visto con i miei occhi, cos'è cambiato dal 2017 a oggi in Arabia Saudita per le donne, ma è perché hanno guardato a voi. Hanno guardato alle vostre battaglie, alle vostre conquiste di voi donne occidentali. Ricordiamocelo, quando facciamo questi bilanci tra Occidente e il resto del mondo. Da dove partire per smontare una narrazione quasi egemonica in certi momenti e in certe zone che è anti-occidentale? Dalla scuola. Io credo che dobbiamo cominciare a ricostruire la nostra scuola, i programmi scolastici, perché è da lì che parte tutto. Il resto verrà dopo, cioè dobbiamo cambiare il modo in cui viene indottrinata una generazione. Questa è la mia risposta molto, molto secca su questo tema. Sulla questione invece l'esempio dell'Irlanda del Nord è molto molto interessante. Vi segnalo solo quello che sta accadendo con la decisione di Biden di creare un porto a Gaza, un porto americano per portarvi l'aiuto umanitario a prescindere dal governo, da quello che fa il governo di Israele. È interessante perché veramente si sta aprendo una divaricazione tra l'America e Israele, quale forse non accadeva dalla guerra dei 6 giorni del 1967. Nel 1967 la guerra dei 6 giorni con Lyndon Johnson alla Casa Bianca è il momento in cui praticamente America e Israele diventano quasi una cosa sola per il modo in cui viene gestita la politica estera americana in Medio Oriente. E adesso, anche per effetto degli errori terribili e in certi casi anche delle illegalità commesse da Netanyahu, l'America sta veramente pensando di intraprendere una rotta diversa. Grazie Federico. Marcos? I just wanted to build on something that Federico mentioned earlier on. Volevo semplicemente commentare qualcosa che ha detto Federico prima. Io cerco di fare il mio meglio per non usare concetti, categorie che sono troppo vaste e generalistiche. Forse sarebbe più utile classificare il mondo oggi, un mondo in cui c'è molto individualismo da parte degli stati-nazioni, invece di categorizzare l'Occidente contro il resto del mondo. Guardiamo le relazioni tra l'Occidente e la Cina. L'altro giorno parlavo a Buda Chan, l'ex governatore della Banca Centrale dell'India, e mi diceva che aveva fatto alcuni studi sugli scambi durante la guerra fredda tra Russia e Stati Uniti, un periodo in cui quei paesi avevano hanno avuto il più grande scambio commerciale nel 71, un anno prima delle Olimpiadi di Mosca, e portato al giorno di oggi
lo scambio commerciale tra Stati Uniti e Russia era di $1 miliardo di dollari. E adesso abbiamo tra Stati Uniti e Cina, abbiamo 2 miliardi di dollari al giorno. Si può pensare all'India, come si può caratterizzare l'Occidente con una formula matematica? Forse abbiamo in Occidente, possiamo dire, economia più Stato di diritto più democrazia multipartitica. Ci sono definizioni in India che sono più vicine agli Stati Uniti, che ci sono caratteristiche individuali più differenziate. Forse il mondo a cui stiamo tornando è un mondo in cui stiamo vedendo un maggiore individualismo da parte degli Stati e Nazioni che non un regionalismo o un movimento più internazionale. Presidente Prete, siamo pronti quindi per Grazie a il tutti. coffee break. Si terrà al piano terra presso la barchetta esterna, quindi mi hanno raccomandato di portarvi la giacca perché non farà caldissimo. Ci rivediamo alle 12 meno di 5 per iniziare la prossima sessione. Grazie.
Bene, buongiorno a tutti, ben ritrovati in questa seconda sessione della mattinata di venerdì 8 marzo di Open Dialogues for the Future, seconda edizione. Abbiamo parlato questa mattina con Federico Rampini e Marcos Troijo delle relazioni tra il resto del mondo e gli Stati Uniti. Abbiamo fatto uno spaccato, una panoramica direi molto completa da parte di Federico della politica interna e della politica estera americana, di come si stanno muovendo gli Stati Uniti in questo scenario globale molto, molto frammentato, e in questo panel invece andremo un po' più nello specifico per capire quali sono poi le relazioni tra questa regione e gli Stati Uniti, e soprattutto grazie alla visione di relatore di altissimo calibro. Li presento dalla mia destra David Graham, CEO di Diplomatic Rebels. Benvenuto David. Robert Allegrini, presidente della National Italian American Foundation. Welcome. Grazie. Luigino Pozzo alla mia sinistra, presidente di PMP Industries. Benvenuto dottor Pozzo. E Lidia Alessio Verni, direttrice generale dell'Agenzia del Lavoro e Sviluppo Impresa della Regione Friuli Venezia Giulia. Benvenuta dottoressa Alessio Verni. Partiremo con un intervento da parte del dottor Graham che ci illustrerà, perché chiaramente in queste ultime sessioni abbiamo il leitmotiv, il fil rouge è chiaramente l'importanza degli shock geopolitici e geoeconomici sulle aziende, no? Quindi bisogna capire come le aziende possono innovare i propri processi produttivi, le proprie strategie, la propria importanza, il proprio peso all'estero, abbracciando e non rifiutando l'innovazione. E David Graham, essendo stato anche per anni alla testa della Lego come Chief Innovation Officer, naturalmente chi meglio di lui, come già l'anno scorso fece, può indicarci qual è la via per le aziende per abbracciare l'innovazione. Quindi David, anche delle slide, lascerei a te e poi passiamo agli altri interventi. Grazie mille. Non sento, no. Ah, ok, perfetto. Buongiorno, grazie. Sono felice di condividere una mia visione che ho raccolto, creato negli ultimi anni. Come azienda si può rispondere ai cambiamenti radicali. Questa mattina abbiamo parlato dei cambiamenti nel mondo, tanti cambiamenti. Si rischia di essere intrappolati dai titoli dei giornali e non sapere come rispondere, ma come organizzazione o come azienda, come individui, come possiamo rispondere a questi cambiamenti? Adesso parlerò di come si può creare una cultura dell'imprenditoria, un modo per affrontare i cambiamenti. Abbiamo già sentito cosa sta cambiando. Oltre alle sfide geopolitiche, ci sono anche sfide nell'innovazione, rapidi cambiamenti, l'intelligenza artificiale. E questa è solo la punta dell'iceberg di quello che la digitalizzazione e le tecnologie digitali porteranno come cambiamenti nel modo in cui le aziende svolgono le loro operazioni e come svolgono anche le loro attività giornalieri. Vedremo che le nuove generazioni non vogliono lavorare come lavoravamo nelle aziende un tempo. Quindi vedremo un mondo del lavoro radicalmente diverso da quello che è stato strutturato fino adesso in futuro. E potreste dire, beh, il mondo cambia da sempre, cosa c'è di nuovo? È la velocità in realtà del cambiamento che è aumentata, e questa è la tempesta perfetta per le aziende, è un momento di tempesta perfetta. Quando lavoravo alla Lego, abbiamo iniziato a dire, beh, il cambiamento radicale è la nuova norma, dobbiamo adattarci, abituarci. Come dipendente in un'azienda, organizzazione, bisogna semplicemente abituarsi al modo che il modo in cui si opera cambierà continuamente e forse si può dire in peggio. Quindi bisogna iniziare ad avere un atteggiamento mentale, questo da parte di tutti i dipendenti, per avere un atteggiamento prono al cambiamento. Il modo in cui lavori
dovrà cambiare nel futuro. Bisogna iniziare a pensare così, ma forse la domanda giusta non è chiedere sì, cosa cambierà e quando. È difficile prevederlo in realtà ed è facile fare la scommessa sbagliata, sulla tecnologia sbagliata al momento sbagliato. Ci sono molti esempi nella storia dove le innovazioni con buone intenzioni ha portato alla fine della vita dell'organizzazione. Quindi forse la domanda giusta da porsi è come possiamo metterci in prima linea di fronte a questo cambiamento e come possiamo dare al mondo, come possiamo fare leva su queste tecnologie, su questi cambiamenti politici per evolvere come azienda. Che benefici possiamo avere? Quale strategia, quale focus dobbiamo avere? Su cosa ci dobbiamo concentrare? Quindi se partiamo dall'essere reattivi di fronte al cambiamento all'essere più proattivi, qua è questo ciò che dobbiamo fare. Proattivi è che vediamo e come ci impegniamo per affrontare. Esplorare, sperimentare. Perché una strategia anche ben dettagliata non riuscirà a prevedere tutti i cambiamenti dell'intelligenza artificiale con certezza, ma si può creare una capacità per provare continuamente, fare esperimenti continuamente, avere l'atteggiamento di uno scienziato. Lo scienziato, quello che nella storia ha sempre fatto bene, è cercare di mettere insieme nuove cose. Beh, se mettiamo questo componente insieme a questo e poi, boom, qualcosa non funziona. E sappiamo che le più grandi invenzioni del mondo che sono state nel passato derivano proprio dagli errori degli scienziati. Quindi, come si può iniziare a sperimentare nell'intelligenza artificiale? Come questi cambiamenti nel mondo possono andare a vantaggio tuo o della tua azienda nel futuro? E non è sufficiente sperimentare, bisogna anche poi lanciare. Le aziende devono essere più veloci a mettere sul mercato, dare risposte, lanciare mercati più velocemente. Non ci sono mesi, non ci sono anni e non c'è l'aspettare per essere perfettamente allineati. No, bisogna muoversi molto velocemente e questo può portare a essere una posizione scomoda. Magari non sei pronto esattamente a lanciare un prodotto, ma lo devi fare, devi iniziare, devi metterti nel mercato per capire come va, come si posiziona. Ma è una grande sfida, no? Potreste chiedervi qual è il problema? Soprattutto per le aziende più vecchie e più grandi, hanno difficoltà a volte a sperimentare. A volte le start-up più piccole, con poche risorse, poche persone senza esperienza, hanno un atteggiamento più tendente a una risposta veloce al cambiamento, all'innovazione. La sfida è, mentre cresciamo come esseri umani, ma anche come organizzazione, tendiamo naturalmente a smettere di sperimentare. Non siamo più, iniziamo a essere a nostro agio, nel nostro comfort zone, con le cose che conosciamo e non ci vogliamo esporre, fare errori di fronte agli altri. È vero, è così. Lo conosciamo tutti il sentimento, ci troviamo bene, lo facciamo bene e ci atteniamo a questo. Ci succede come individui e organizzazioni. Diventiamo sempre più buoni, sempre più bravi con i modelli che conosciamo e piano piano diventa sempre più difficile fare qualcosa di interamente nuovo perché ciò richiede un approccio e capacità completamente nuovi. Ed è la paura di sbagliare che è in noi, di esporci di fronte agli altri, fare qualcosa di nuovo, non abbiamo mai fatto, ma dobbiamo adottare queste abilità, dobbiamo diventare bravi a fare qualcosa che non abbiamo mai fatto prima. È l'unico modo in cui un'organizzazione potrà sopravvivere, può sopravvivere nel futuro, fare qualcosa che non ha mai fatto prima, iniziare a sperimentare in tal senso. Da bambini facciamo sperimentazioni continuamente. È l'unico modo in cui si può imparare a camminare, a fare qualsiasi cosa. E si fanno migliaia di sbagli quando si è piccoli. Quando ci si prova a reggersi in piedi la prima volta. E non è che noi andiamo da un bambino e gli diciamo sei caduto, hai sbagliato. Se il genitore va da lui, beh, no,
si incentivano i bambini a camminare ancora, non si incentiva al cambiamento, non si incentiva allo sbaglio, all'errore. Quindi facciamo lo stesso con i nostri dipendenti. Sì, sbaglieranno come i bambini all'inizio, ma dobbiamo dargli una sicurezza psicologica come un genitore a un bambino. Non li vogliamo ferire, vogliamo dargli quel sentimento psicologicamente positivo che va bene sbagliare, non sarai licenziato, non perderai la rotta della tua carriera perché non hai fatto una cosa giusta la prima volta. Va bene sbagliare. Se dimentichiamo questo, diventeremo rigidi e nelle nostre vite personali e nelle organizzazioni ci sarà un problema. Vediamo queste grandissime aziende, leader nei loro settori, che a volte possono anche sparire dal giorno alla notte. Quindi abbiamo bisogno di una cultura imprenditoriale. Le start-up sono bravissime a provare le cose nuove, i giovani si cimentano in qualcosa di nuovissimo, con coraggio. Questo è lo spirito che dobbiamo avere nelle nostre vecchie aziende che esistono già da anni, lo stesso atteggiamento. E l'innovazione è qualcosa che ogni dipendente dell'organizzazione dovrà fare ogni giorno. L'innovazione non è solo immettere sul mercato nuovi prodotti e servizi, ma si tratta di nuovi processi, nuovi strumenti, formati, modelli, catena di valore. Tutti questi elementi devono essere cambiati per adattarsi ai grandi cambiamenti radicali che abbiamo davanti. Perché quindi l'azienda diventa ambidestra nel futuro, riesca a usare le due mani come due mani destre, cosa difficilissima per le persone. Cosa deve fare? Da un lato deve gestire il business attuale bene, molto bene, ma dall'altro lato deve essere brava a esplorare anche il business futuro, le attività future. Quindi in parallelo devono cogliere i frutti di quello che stanno facendo, allo stesso tempo sperimentare per il futuro. Come cambierà la mia azienda nel futuro? Cosa posso fare nel futuro? Quindi gestire queste due cose così ci porta a trovare 3 livelli di innovazione. Quindi a valutare i rischi futuri vivendo il cambiamento presente. Core business è il business in cui ci troviamo molto bene, che stiamo facendo molto bene. Nel core business ci possono essere molte innovazioni. Il secondo livello è core exploration, esplorazione core. Quindi in questa fase si iniziano a esplorare nuovi territori. Ci si inizia a espandere, adottare nuove tecnologie nell'attività presente. Terzo livello, un'esplorazione radicale. In questa fase si guarda qualcosa che non si è mai fatto, molto ben fuori dalla comfort zone. Non abbiamo in questa fase abbastanza capacità nuove per gestire questa fase, ma si sa che bisogna iniziare a sviluppare gli strumenti in questa fase e a seconda del livello in cui ci si trova servono strumenti diversi. Non si può trattare ogni fase, ciascuna fase nello stesso modo. Gli indicatori di performance vanno aggiustati in base alla fase in cui ci si trova, i vari indicatori economici. Se non si fa, si ferma l'innovazione perché si percepisce l'errore come un blocco, non si riesce più ad andare avanti. Quindi il primo passo che si può fare è esplorare, pensare in maniera in grande, ma fare passi piccoli, con poche risorse di denaro, poco tempo, ma pensare come possiamo esplorare questo territorio nuovo. I mezzi sono pochi, ma lo facciamo. Dobbiamo capire cosa cambia nel mondo. Bisogna sviluppare un grado di empatia. Qual è la corrente che sta sotto questi cambiamenti? Non è stare su una poltrona in ufficio, stare seduti e non stare con gli altri, scollegati dal cambiamento. No, bisogna entrare nel mondo, esporsi in prima persona ai cambiamenti, farsi vedere.
E per questo il leone è nell'immagine, perché alla Lego diciamo sempre, se vuoi capire come il leone caccia, non devi andare in savana, nell'habitat naturale, dove non si può studiare nello zoo, in un laboratorio il cambiamento. No, non va andare a trovare il leone nello zoo, vai a trovarlo nella savana. Quindi si deve andare a vivere nelle famiglie per capire la situazione cinese. Come vivono le famiglie lì? Come vive la società? E dopo si può iniziare a capire come possiamo adattare prodotti e servizi per aggiustarci in base a questi cambiamenti. E poi bisogna sperimentare più velocemente possibile con meno risorse possibile. Si creano innanzitutto delle idee prototipo, le idee pretotipo, circa come un prototipo. Ma se si chiede all'ingegnere di fare un prototipo, pensano di fare qualcosa che già deve funzionare e può volerci anni, possono volerci mesi, ma il prototipo è un'altra cosa. Vediamo l'esempio nell'immagine di IDEO, un'azienda californiana. Creano un'app per i bambini e invece di iniziare a fare coding nella app hanno stampato questa immagine quindi c'è una registrazione, una risposta automatica allo schermo che lei sta toccando e poi tutte queste registrazioni vengono riviste di modo da vedere delle risposte dell'immagine real life, di vita reale, agli input che vengono dati, che vengono registrati. Quindi questo è lo spirito della sperimentazione. Non passate i vostri mesi a pensare a un'idea prima di esporvi alla prova di questa idea, prima di metterla alla prova. La seconda prova di andare in una fase, quindi definire un periodo come una settimana o due e in questo periodo dirsi cosa possiamo raggiungere e iniziare. Alla Lego lavoravamo con cicli di 2 settimane, quindi le squadre pianificavano attività per 2 settimane. Quindi prototipo, test la seconda settimana e poi valutazione del risultato. Così veniva fatta l'attività. Eventualmente veniva modificata. In questo modo veramente si riesce a mettere al centro il cliente. Poi, quando la tua procedura migliora, vuoi riuscire a lanciare il prodotto sul mercato e quindi bisogna iniziare a capire quali sono le caratteristiche a cui si vuole puntare sul mercato. Su quale mercato? Su quali clienti vogliamo puntare? Si possono anche risistemare le cose in questa fase prima di lanciare. Ad esempio, nella Lego, quando c'erano i giochi legati allo spazio digitale, ci occupavamo proprio di capire qual era il nostro target con attenzione. Ci saranno molte capacità da creare che non avete già, ci potrebbero essere anni per incorporarle nell'azienda. Quindi chiudete questi gap grazie ad aziende esterne. Lego l'ha fatto con i Lego Movie, c'è stata una grande partnership con Warner Brothers. E 2 decenni di collaborazione, si sono conosciuti e poi è stato un successo questo lancio comune. Lego ha avuto un successo incredibile, soprattutto grazie alle collaborazioni con le aziende del Nord America. E il modo in cui Lego è riuscito a conquistare gli Stati Uniti, il mercato statunitense, è stata la collaborazione.
Star Wars, la collaborazione con i Warner Brothers, tantissime aziende con cui ho cooperato per combinare giochi con altre capacità americane, e adesso in Cina sta collaborando con la Cina, aziende molto importanti in Asia. Quando si è creato l'ecosistema di aziende che collaborano, e questo vi rende più agili perché si acquisiscono tante capacità con i partner e questo permette di rispondere più velocemente. Concluderò parlando di come si può affrontare la resistenza al cambiamento, perché come individui che portano il cambiamento e lo guidano nell'attività, è possibile che serva assistenza per farlo, e a volte come imprenditore ci si sente contrastato dal sistema immunitario della stessa organizzazione, come qualcosa che deve essere eliminato, come un virus innovativo. E spesso due cose succedono agli imprenditori in quel caso: o rinunciano e fanno quello che si dice, o vanno in esaurimento nervoso e poi se ne vanno. E nelle nuove generazioni vedo che tanti neanche iniziano a entrare in questo tipo di aziende perché non vogliono rimanere bloccati all'interno dell'organizzazione. E quindi cosa fanno? Iniziano la loro attività, diventano freelance perché vogliono una libertà d'azione. Per 20 anni ho cercato di capire come creare questa cultura imprenditoriale nelle aziende. Sono arrivato alle 5 abitudini degli imprenditori ad alto impatto. Me ne parlerò. La prima è accettare che ci sarà resistenza. Se non si accetta questo e se non si prevede, mette in conto, c'è un alto rischio di esaurimento. Certo, è una tendenza quella della resistenza a non aggradire il cambiamento, a non accettare ciò che è diverso da quello che era. Allora bisogna, il secondo punto è, non accettare le regole, non rispettare le regole, magari per forza di un'organizzazione, deviare dalle operazioni dell'azienda. Magari nell'azienda ci sono degli impedimenti legali o delle regole di approvvigionamento. Allora io devo pensare come posso investire in tutte queste regole, ma cercare di portare dalla mia parte chi si occupa di redigere queste regole per cambiarle. E poi il terzo punto, come riusciamo a includere, a coinvolgere le persone nel cambiamento e non averle contro di noi? Come possiamo invitarle in questa impresa e con apertura dirgli: questo è un posto in cui tutti potremmo fare la nostra parte. E poi quarto punto, scrivete lettere d'amore. Letteralmente dovete essere umili e rispettosi verso il business attuale. Magari l'azienda ha 60 anni di età, forse 100. Rispettiamo il passato in cui viviamo, le loro acquisizioni, le lezioni che hanno imparato, mentre guardiamo al futuro. Quindi siamo rispettosi e cerchiamo in maniera proattiva le persone in questa organizzazione in cui dovranno vincere le resistenze. E poi, quinto punto è: fai sorridere, risplendere le persone che entrano in questa cultura. Diamo una ricompensa a ognuno delle parti della squadra. E anche quello che aveva una resistenza iniziale, siate sicuri che la prossima volta sarà dalla vostra parte. Troviamo questo l'equilibrio del ribelle tra lo spirito ribelle e le capacità diplomatiche. Impariamo a rispondere alle domande scomode da diplomatico, a essere empatici, capire perché le cose non stanno andando bene. Bisogna diventare un ribelle diplomatico. Grazie.
Grazie, portato e David. rivisto la prospettiva di positività che avevi portato già l'anno scorso, declinandola nell'urgenza di innovazione che è diventata, direi, a un anno di distanza dal tuo ultimo intervento ancora più urgente. Hai parlato di cultura imprenditoriale, partnership, volontà di esplorare, sono tutte caratteristiche che tessuti produttivi come quello del Friuli Venezia Giulia, come quello italiano, dell'industria italiana, hanno sempre avuto, sono caratteristiche che hanno sempre guidato le imprese ad esplorare nuovi mercati, no? E uno di questi mercati, se non il principale, è chiaramente gli Stati Uniti d'America, con cui l'Italia intrattiene delle relazioni strategiche di straordinaria importanza, di cui ci racconterà a breve Robert Allegrini, presidente della National Italian American Foundation, di cui peraltro la regione Friuli Venezia Giulia è quest'anno regione d'onore. Quindi Robert, guidaci tu nell'esplorazione delle relazioni strategiche Italy-US. Grazie Filippo. Prima di tutto voglio approfittare di questa opportunità di dare un ringraziamento sincero al mio caro amico, il dottore D'Apozzo, per la splendida accoglienza che ho ricevuto qui a Friuli. E devo confessare che sento molto a casa qui in Friuli, perché ho avuto il buon senso e il buon gusto di sposare un'italo-americana di origine friulana. Infatti il suo padre, mio suocero, viene da Pordenone. Allora non potete immaginare quante partite dell'Udinese ho dovuto vedere in 20 anni della mia vita. Seconda confessione è che ieri sera non ho dormito un minuto, ma non solo per il fuso orario, ma anche perché i nostri amici qui dell'Ambrosetti mi hanno dato solo 7 minuti per rispondere a una domanda che ci vuole 7 ore. Allora ho messo un po' di miei pensieri su di carta e vorrei anche cambiare a parlare in inglese oramai per essere più veloce e più caro. Allora, comincerò dicendovi che tutto quello che sto per dire lo dirò con amore profondo per l'Italia. Sono una persona che si è adattato alla cittadinanza, doppia cittadinanza italiana, americana, volentieri, e sono diventato il presidente della Fondazione Italia-America. E in inglese noi diciamo abbiamo un amore anche difficile con l'Italia, perché alcune cose che dirò riguardano alcuni cambiamenti che l'Italia deve fare. Le relazioni bilaterali tra Italia e America sono molto importanti, ma io credo che sia una relazione che è completamente sottovalutata e sottostimata negli Stati Uniti. Considera, se volete, alcuni degli importanti fatti che spiegano l'importanza dell'Italia come alleato chiave. Per esempio, Fincantieri sta costruendo al momento una importante fetta della flotta americana. Leonardo ha fornito un importante numero di prodotti militari agli Stati Uniti, 13.000 persone americane che lavorano in Italia. Parlo della base di Aviano in particolare. Aviano è molto importante, naturalmente. Abbiamo anche la base di Napoli, abbiamo militari americani in tutto il paese. Oltre a ciò, l'Italia è letteralmente il ponte che consente agli Stati Uniti di proiettare la loro forza sugli Balcani, Medio Oriente e Nord Africa. L'Italia è il fornitore numero 1 di personale di peacekeeping, di operazioni di pace in tutta Europa. Il personale appunto dell'Italia va in tutto il mondo nelle operazioni di mantenimento della pace, e questa è una delle... Lavoriamo anche con Ambrosetti per sviluppare questa partnership. 2 anni fa abbiamo pubblicato questo libro bianco sull'importanza delle relazioni italo-americane. Perché? Perché l'immagine dell'Italia è un riflesso
sugli italo-americani, per cui l'immagine è molto importante dell'Italia. Come italo-americano ero stufo di sentire giornalisti americani, e Federico può confermare, che quando parlano di alleati americani in Europa, parlano di Gran Bretagna, Francia e Germania, come se l'Italia non esistesse e non contasse nulla. Questo libro bianco è stato uno sforzo, un'operazione per mostrare che in molti modi l'Italia è un alleato molto più importante e affidabile di altri. E io volevo spiegare perché l'Italia è sottostimata negli Stati Uniti come alleato, e le ragioni sono molto affascinanti. La prima è che l'Italia è vittima del successo in altri campi. Cosa intendo? Uno dei giornali americani più importanti, assieme a una della scuola di economia più importante, ha condotto uno studio completo delle culture nazionali e hanno chiesto a 17.000 persone in 72 diversi paesi quale cultura nazionale è la più influente nel mondo. E sapete qual è stato il risultato di questo sondaggio? E credo che dovrebbe rendervi tutti molto orgogliosi, perché la prima cultura nazionale più influente citata al mondo era la cultura italiana. E questo fatto è estremamente importante nel riconoscere nei rapporti tra Italia e America. L'Italia è una superpotenza culturale. Pensate alla moda, al cibo, il design. Non si pensa in termini di robotica, di produzione, di farmaceutici, e certamente non in termini di forte alleato geopolitico. Tutto si basa su vecchi stereotipi, la instabilità dei governi, tutto quello che è successo dopo la Seconda Guerra Mondiale in termini di capacità militari, e l'economia che può avere una percezione errata nel resto del mondo, ma noi sappiamo che tutto ciò in realtà non è così semplificabile. In termini di relazioni pubbliche con gli Stati Uniti, gli italiani dovrebbero fare ancora di meglio. Per esempio, la Presidente Meloni è stata nella Casa Bianca, ma se cercate su Google sulla visita di Meloni negli Stati Uniti, non troverete nulla su Fox News, la CNN o altri canali di notizie, di news, perché l'Italia non viene percepita come partner geopolitico chiave negli Stati Uniti. Ed ecco perché io dico che l'Italia deve fare un lavoro ancora migliore nella promozione di se stessa strategicamente negli Stati Uniti attraverso l'uso di relazioni pubbliche. Ci sono in America agenzie di relazioni pubbliche che lavorano tutti i giorni, tutto il giorno, e ci sono degli inviati che lavorano con gli ambasciatori, ci sono esperti dei media americani, ed ecco perché io dico che gli italiani dovrebbero lavorare meglio, di più con i media americani, in maniera che le visite per esempio della Premier siano pubblicizzate, siano coperte dai media, anche negli Stati Uniti ricevono il dovuto livello di attenzione. E quindi credo che si possa fare di più, e io sono disponibile a lavorare su ulteriori libri bianchi con Ambrosetti per far sì che ciò accada. E dunque la percezione sull'Italia negli Stati Uniti, abbiamo detto, non è
quella di un partner strategico chiave, ma c'è da dire anche che il carattere italiano stesso non aiuta magari. E perché dico questo? Io parlo come italiano perché appunto ho la doppia cittadinanza, ma gli italiani sono i più grandi autocritici nel mondo, purtroppo, e si criticano sempre gli italiani. E sono anche persone appunto che si accontentano di giocare un ruolo minore sullo scenario mondiale e appunto questo causa una percezione magari non positiva a livello di establishment americano. Ho già parlato al Senato italiano e ho parlato chiaramente di questo problema e ho condiviso un paio di idee che adesso condividerò anche con voi. L'Italia ha così tante ragioni di essere orgogliosa di se stessa e celebrare tutto quello che dà al mondo. L'Italia ha dato molto di più in termini di civiltà di qualsiasi altro paese, deve essere profondamente orgogliosa di ciò. Noi gli americani vediamo l'Italia con grande senso di patriottismo. In realtà l'impressione è che l'Italia sia poco patriottici e molto autocritici. E quando si vedono come europei, però non si identificano come italiani. E l'impressione è che ognuno degli italiani, dei nostri partner italiano, sia i migliori lavoratori del paese, ma il resto della popolazione, dei concittadini, sono visti con un certo sospetto. E credo che si debba lavorare sulla ripetizione italiana e europea nel mondo, perché sembra che non siano dei partner affidabili. È difficile fidarsi di un popolo che ha poco rispetto per i propri concittadini. E per esempio, se guardiamo il modo in cui gli americani guardano i francesi e gli italiani, si vede questa differenza. Gli americani rispettano i francesi come paese più di quanto fanno con l'Italia. Questo si deve al fatto che i francesi sono molto orgogliosi del loro paese, hanno questa grandeur, mentre gli italiani vedono sempre i difetti, i problemi. Gli americani sono delle persone patriottiche e la visione che hanno di se stessi si trasferisce sulla Francia come paese affidabile, mentre ha un problema con l'Italia, perché l'Italia si vede come destinazione turistica molto, molto bella, molto carina, ma non come alleato chiave. Questo si può capire un po' col passato fascista dell'Italia, ma per quanto tempo dobbiamo lasciare leggiare il fantasma del fascismo su questo paese? Come dicevo prima, vestire un uniforme ti può alle volte dare l'impressione di essere fascista. Sì, è vero, però l'Italia non diventerà mai uno paese strategico sullo scenario mondiale finché non risolverà questi problemi. Io credo che l'Italia sia in grado di svolgere un ruolo maggiore nel mondo e l'America è pronta ad accogliere l'Italia come grande giocatore sullo scenario mondiale. Siamo pronti? Più di 7 minuti, scusa. Grazie Robert, no, scusami se ti ho fatto tenere in pensiero per questi 7 minuti, non volevo tagliarti in modo draconiano, anzi hai evidenziato dei punti molto interessanti che magari poi possiamo anche approfondire in termini del valore aggiunto, no? Che è la diaspora italiana negli Stati Uniti. Magari puoi dircelo ora? Cosa ne pensi? Perché sicuramente c'è un problema di posizionamento dell'Italia, no? Negli Stati Uniti, l'hai detto, c'è un grandissimo tema di come gli italiani si fanno percepire negli Stati Uniti, tant'è che tu evidenzi il fatto che paesi come la Francia, che noi amiamo tantissimo,
sono rispettati più dell'Italia negli Stati Uniti. Però la diaspora italiana, abbiamo anche evidenziato nel paper, ha un valore aggiunto enorme dal punto di vista imprenditoriale, creativo, innovativo. Devo fare un po' di promozione per il nostro secondo white paper che abbiamo fatto con Ambrosetti, che è Harnessing the Power of the Global Italian Diaspora, che è un diaspora molto importante, è un diaspora di quasi 20 milioni di persone, allora un terzo dell'Italia, fa parte di un Global Italian Diaspora di 80 milioni di persone. Cominciando a parlare della diaspora sull'8 marzo, dobbiamo ricordare che il primo santo americano era un italo-americana, e parlo di la sorella Francesca Cabrini. Mother Cabrini, who was the first American saint, was of course a woman who really showed before her time how powerful Italian women could be, because in an era when there were very few women CEOs, Santa Cabrini ha dimostrato veramente il potere delle donne, ha mostrato come fosse possibile svilupparsi, fiorire in America. E la sua società immobiliare è diventata la più grande negli Stati Uniti e gestiva scuole, chiese e ha dimostrato come è possibile appunto fiorire. Parlando della diaspora dei 20 milioni di italiani che sono arrivati in America, sono i più grandi sostenitori e sono la ragione per cui l'Italia ha questa grande reputazione negli Stati Uniti. E spesso si parla della fuga di cervelli, e sicuramente è un problema, ma d'altro canto di questo problema della fuga di cervelli ha aiutato a promuovere l'immagine dell'Italia. Perché appunto gli americani vedono come gli italiani vivono negli Stati Uniti e vogliono vivere anche loro così. Gli italiani anche di terza, quarta generazione, sono magari un quarto italiani, mezzi italiani, ma tutti si identificano come italiani. Perché è importante, la cultura italiana è così forte, così bella e vi dovrebbe rendere tutti molto orgogliosi. Come dicevo, come si diceva stamattina, l'Italia ha sicuramente una crisi demografica e per risolverla forse si può guardare a questa diaspora italiana. Perché forse gli americani italiani sono forse più patriottici degli italiani stessi e loro riescono a vedere quello che l'Italia ha dato al mondo. E io direi appunto che i ministeri italiani dovrebbero lavorare molto di più, il Ministero degli Affari Esteri dovrebbe fare in modo che molti italo-americani vogliano tornare in Italia, ma in questo momento devo dire che è molto difficile avere la doppia cittadinanza, ci vogliono anni per ottenerla, ma vi posso garantire che gli italo-americani sono una grande risorsa che andrebbe sfruttata. Grazie Robert Allegrini per questa panoramica eccellente sulle relazioni bilaterali. Luigino Pozzo, la vostra esperienza negli Stati Uniti com'è a livello PMP? Intanto, buongiorno a tutti, grazie al Presidente D'Appozzo per l'invito a questa bellissima iniziativa, molto autorevole, sempre nel segno del dialogo, no? E quindi abbiamo già avuto modo di confrontarsi e fargli i complimenti per il brand del ponte che ha messo sul suo logo, no? E quindi il ponte è segno di dialogo e quindi anche questa iniziativa è sempre nel segno del dialogo. Il dialogo rappresenta il futuro e quindi è chiaro che avere questa iniziativa, la possibilità di confrontarsi è molto importante e quindi con questi autorevoli diciamo, interventi possiamo avere la possibilità di capire come il mondo sta andando e come dobbiamo comportarci. Ecco, io dovrei dire perché gli Stati Uniti sono molto importanti per noi, quindi cercherò un attimo di creare, attraverso la nostra storia, di far capire perché effettivamente gli Stati Uniti sono molto importanti per diciamo, il Friuli, ma anche naturalmente per la nostra azienda. Noi abbiamo sentito in questi giorni parlare
di una situazione politica, geopolitica, che magari 10 anni fa o anni fa nessuno poteva immaginare. Quindi come possiamo noi imprenditori basare la nostra attività su delle situazioni che non sono per noi immaginabili? Noi dobbiamo assolutamente creare delle condizioni e un'organizzazione tale per fare in modo che tutti questi eventi che nascono nel mondo possano essere da noi gestibili, perché non ci sono altre soluzioni. Cosa potrà nascere dopo le elezioni di novembre? A novembre avremo elezioni in America, abbiamo elezioni in Europa. Come possiamo pensare che sarà il 2025? Possiamo immaginarlo, ma non siamo sicuri di quello che può succedere. E quindi per noi è fondamentale creare delle basi, un'organizzazione aziendale che sia in grado di gestire tutti questi eventi internazionali politici, perché noi comunque al di là di tutto, noi imprenditori, noi imprese, dobbiamo vivere la quotidianità, dobbiamo vivere la realtà, dobbiamo vivere, diciamo, l'attività e diciamo, fare lavorare le nostre aziende tutti i giorni e creare sviluppo tutti i giorni e creare, diciamo, innovazione tutti i giorni. Quindi dobbiamo comunque porre le basi per un piano di sviluppo. Di conseguenza io voglio partire da questo, da un ragionamento fondamentale. Noi definiamo l'Occidente, l'America, un mercato qualificato, mentre l'Asia lo definiamo ancora un mercato tradizionale. Quindi dobbiamo avere davanti agli occhi questi due grandi aspetti. Perché l'America è un mercato qualificato e anche l'Europa è un mercato qualificato, l'Occidente sono mercati qualificati? Perché al di là di tutto basano diciamo, tutti gli sviluppi futuri su degli sviluppi tecnologici. Quindi l'innovazione è veramente importante. Tutto quello che noi aziende investiamo nell'innovazione nel prossimo futuro, diciamo lavorando su questi mercati, viene riconosciuto. Quindi sono questi mercati che apprezzano le nuove tecnologie e apprezzano avere dei piani di sviluppi tecnologici. I mercati asiatici, dove noi altrettanto siamo presenti, sono ancora mercati, fra virgolette, tradizionalisti, basati principalmente su una, diciamo, lotta dei costi, una competizione basata sulla riduzione dei prezzi e sulla riduzione, diciamo, dei costi all'interno della filiera produttiva. E quindi sono, diciamo, due mercati che sono veramente molto diversi. Nella nostra esperienza, diciamo, noi abbiamo basato su queste basi, abbiamo basato la nostra azienda su due importanti punti fondamentali. Uno, essere un'azienda internazionale, perché abbiamo detto che l'azienda deve essere pronta ad accogliere tutte le opportunità che possono nascere nel mondo. Due, dobbiamo essere un'azienda specialistica e tecnologica. Quindi dobbiamo essere un'azienda che è in grado di andare sul mercato con prodotti innovativi e tecnologici per poter essere attrattiva a questi mercati qualificati. Perché possiamo dire che gli Stati Uniti sono per noi un'opportunità. Sì, sono un'opportunità, però se noi non abbiamo i prodotti qualificati o tecnologicamente avanzati da poter proporre negli Stati Uniti, questa opportunità decade. Quindi questo dipende assolutamente molto da noi, dalla capacità di innovare, dalla capacità di proporre sul mercato prodotti attrattivi per questi mercati. E quindi io, spiegandomi un po' l'esperienza che noi abbiamo avuto come azienda, è chiaro che vi sto facendo tutto un ragionamento che porta a capire perché questi mercati per noi sono importanti. Quindi noi abbiamo iniziato questo percorso di internazionalizzazione nel 2006 e l'abbiamo completato nel 2012, quindi in 6 anni
abbiamo diciamo, internazionalizzato la nostra azienda andando a valutare quelli che erano diciamo, i paesi più importanti per poter fare questa operazione. Abbiamo di conseguenza posto le basi negli Stati Uniti, nell'Ohio, perché il mercato degli Stati Uniti negli ultimi 20 anni è cresciuto del 100%, quindi è il mercato che nel mondo è cresciuto di più, quindi è cresciuto diciamo di 12-13 mila miliardi negli ultimi 10 anni, neanche la Cina ha fatto così bene. Abbiamo posto le basi in Cina perché comunque nella fase di globalizzazione era il mercato più aggredibile in quel periodo, dove la Cina è cresciuta appunto del 120%, ma non è arrivata, è cresciuta di 10.000 miliardi. Abbiamo posto le basi in India, dove è un mercato che comunque sta crescendo e sta anche ultimamente cresciuto del 110%, ma sta crescendo anche in questo periodo molto velocemente, e anche questo paese ha le stesse opportunità degli europei nei confronti dell'America. Abbiamo posto le basi nel sud-est asiatico, in Malesia, perché tutto il sud-est asiatico sta crescendo negli ultimi 20 anni del 155%. Diciamo che non in linea con queste crescite è il mercato europeo. Il mercato europeo è cresciuto solo del 35%, se guardiamo l'Italia è cresciuto solo del 16%. Perché è cresciuto solo del 16%? E perché l'Europa sta crescendo così poco? Perché manca, diciamo, dal mio punto di vista, una forte volontà di andare sul mercato con dei prodotti innovativi. La famosa Silicon Valley, che prima Rampini ha spiegato veramente molto bene, tutte queste iniziative, tutti questi nuovi progetti nascono da una grande innovazione. Quindi noi dobbiamo anche pensare come cambiare le nostre formule per poter valutare le nostre aziende, nel senso che se noi ragioniamo in modo tradizionale, come siamo abituati a tradizionare noi italiani e europei, diciamo noi, una grande azienda per noi è una grande aggregazione, mettiamo vicino tante aziende e quindi ne acquistiamo parecchie, però il PIL della nostra Italia rimane sempre lo stesso, perché non creiamo attrazione verso i mercati importanti. Di conseguenza dobbiamo cambiare formula, dobbiamo cambiare algoritmo per le nostre aziende, dobbiamo cominciare a pensare che le aziende che valgono di più sono quelle innovative, sono quelle che sono in grado di creare una crescita del nostro prodotto interno lordo nei prossimi anni e quindi di poter, diciamo, seguire quello che è il trend dei più importanti paesi al mondo, come è stato naturalmente l'America e come lo stato la Cina e i paesi asiatici, quindi portare nel mondo diciamo, innovazione per poter essere attrattivi e creare veramente il vero sviluppo delle nostre aziende. E quindi su questo dobbiamo porci. Noi come azienda negli ultimi 10 anni abbiamo lavorato molto sull'innovazione, cioè, oltre a essere un'azienda internazionale abbiamo assolutamente voluto portare sul mercato solo innovazione e quindi abbiamo investito molto su questo. Noi non siamo un'azienda che, ho sentito in questi giorni, che dipendiamo dalla Germania. I nostri concorrenti sono in Germania, quindi noi dobbiamo competere nel mondo e di conseguenza dobbiamo fare in modo che i nostri prodotti possano essere, diciamo, attrattivi per questi mercati che sono molto sensibili. Quindi noi siamo produttori, per chi non ci conosce, PMP è un'azienda produttrice di trasmissioni meccaniche e noi delle trasmissioni meccaniche negli ultimi 10 anni abbiamo evoluto le nostre tecnologie a trasmissioni integrate con trazione elettrica e trazione idraulica, ma per fare in modo che le nostre trazioni, le nostre trasmissioni diventino trasmissioni intelligenti, digitali.
Quindi siamo andati in quella direzione di una trasmissione, la trasmissione del futuro. E negli ultimi 10 anni abbiamo investito parecchi milioni di euro che fortunatamente abbiamo colto la globalizzazione, diciamo, in tutti questi 20 anni dove la Cina stava veramente andando e ha trainato l'Europa, perché la Cina negli ultimi, crescendo appunto di 10.000 miliardi, ha trainato, diciamo, anche l'Europa, compresa la Germania, dove se l'Europa è cresciuta, diciamo, del 35% negli ultimi 20 anni, è grazie a una crescita della Germania che è cresciuta del 90%. La Germania che si è, diciamo, allineata su quella che era la crescita della Cina e quindi esportando diciamo, circa 800 miliardi diciamo, verso la Cina, e quindi ha goduto in pieno di quello che è stata la globalizzazione, di quello che è stato lo sviluppo del mercato cinese. Chiaro che la Germania, con la situazione attuale della Cina, dovrà switchare la sua strategia e incominciare anche loro a rivolgersi a mercati che siano più praticamente attuali, come il mercato degli Stati Uniti, e più sicuri, perché comunque se vogliono mantenere un trend di crescita o comunque mantenere, diciamo, una condizione, diciamo, non di regressione, devono sicuramente rivolgersi a un mercato degli Stati Uniti. Comunque abbiamo vissuto appunto negli ultimi 20 anni la globalizzazione, che ci ha sicuramente portato benefici importanti, ma abbiamo dal 2018-2019, quando Trump ha messo i dazi del 25% nel nostro settore alla Cina, il mondo è cambiato. Io dico che il mondo è cambiato da quel momento lì. C'era il professor Miani qua davanti a noi, ma mi dispiace che è andato via, perché io nel 2019 all'Università di Udine abbiamo fatto una lezione sulla post-globalizzazione. Quindi nel 2019, prima del Covid, abbiamo incominciato a parlare, guardate che il mondo si sta dividendo in due, e quindi questa è stata un po', diciamo, la svolta, che quindi adesso stiamo parlando di reshoring, stiamo parlando di ritornare indietro e creare due macro aree, però diciamo tutto è partito nel 2019 con, diciamo, i dazi che quindi per una politica protettiva, perché il deficit nei confronti della Cina era molto importante, quindi con Trump ha, diciamo, pensato di proteggere il mercato aumentando questi dazi e quindi naturalmente mettendo in difficoltà quelli che erano i rapporti anche, no? con la Cina. Quindi lì, diciamo, sono cominciati questi difficili rapporti con la Cina, e lì è iniziato dal mio punto di vista tutta questa nuova era che io chiamo della post-globalizzazione, che ci ha portato appunto naturalmente in questo periodo. Questo periodo che ci ha fatto da ponte il Covid, cioè abbiamo avuto anni di Covid, che questi sono stati praticamente anni che ci hanno fatto appunto passare da un'era ad un'altra, ecco, però dal Covid siamo passati alla guerra, one era to another era, and then the wars, the conflicts, international conflicts emerged. Russia, the Russian invasion of Ukraine, so wars, abbiamo parlato di questi di Israele, quindi tutti questi problemi Israel, che naturalmente noi Palestinian war, imprenditori all hanno of these pesato problems, ulteriormente. and these affected us as entrepreneurs. We lost 10% of the turnover in Russia. Però, diciamo, grazie So that was an impact, but thanks to our strategy of a global presence, we were able to recover thanks to the presence of the US. So the new market for us over the next year, what market we're looking at is the US market. A collapse of China is
something we must take into account. So la Cina sta portando, che il governo cinese sta portando avanti, the policies carried out by the Chinese government are a rebalance in the Chinese society. So the Chinese society is not a capital society. Di quella americana, e di conseguenza stanno praticamente controllando quelli che sono gli sviluppi di questo mercato e quindi prevediamo che la situazione in Cina rimanga per un lungo o discreto periodo, ecco, in questa situazione veramente di recessione. Quindi il nostro mercato di sbocco sicuramente è il mercato degli Stati Uniti, e quindi noi con la nostra presenza nell'Ohio, e quindi stiamo guardando anche a società produttrici nel Sud Carolina, nella Georgia, in queste aree che i governi locali stanno spingendo molto, perché comunque sono aree dove loro vogliono sviluppare. Già l'automotive è cresciuto molto in queste aree, quindi BMW e Mercedes, tutti questi marchi tedeschi si sono già mossi in quest'area per creare appunto sviluppo e quindi mantenere un trend di crescita del PIL della Germania. E di conseguenza stiamo guardando, anche noi abbiamo uno stabilimento in Ohio, ma stiamo guardando anche noi di insediarsi in quest'area, perché sono aree sicuramente agevolate. Quali sono i rischi nei confronti di queste, per noi europei, nei confronti dell'America? Quindi è chiaro che se noi produciamo in Europa abbiamo sicuramente fondamentalmente un grande rischio cambio. Quindi è chiaro che abbiamo visto che il dollaro ha fluttuazioni anche del 20% e di conseguenza dobbiamo in qualche modo cercare di gestire una situazione di questo tipo. E quindi gestire una situazione di questo tipo vuol dire che all'interno delle nostre aziende dobbiamo avere delle transazioni, io dico, equilibrate, quindi dobbiamo cercare di acquistare in dollari e vendere in dollari. E dobbiamo pensare di poter assicurare i nostri crediti, però comunque conosciamo quali sono i problemi dei derivati. Di conseguenza viene facile pensare che implementare le produzioni anche negli Stati Uniti sia una cosa che per noi europei sia una cosa che ci sta portando in quella direzione, una cosa importante che sicuramente dovremmo andare in questa direzione. Sicuramente i governi degli Stati Uniti sono molto attenti a questo, perché comunque al di là di tutto l'economia secondaria, quindi l'industria, è calata dal 25 al 18% negli Stati Uniti, quindi è chiaro che loro devono in qualche modo ritornare a far crescere questa percentuale, cioè un'economia che vive gran parte di servizi è un'economia che avrà delle difficoltà, e di conseguenza noi stessi europei, che siamo ancora al 25% come servizi come economia secondaria, quindi imprese, dobbiamo stare attenti di non retrocedere, ma sicuramente l'America vorrà aumentare questa percentuale importante, quindi riportare l'industria negli Stati Uniti, riportare a rilanciare il manifatturiero, e di conseguenza per noi può rappresentare sicuramente una grossa opportunità. Dobbiamo sicuramente nei prossimi, e noi lo faremo, nei prossimi 10 anni rivolgerci sicuramente a questo territorio veramente molto importante per noi. Grazie. Grazie dottor Pozzo. Tema importantissimo quello della mancanza di volontà in Europa di creare prodotti crescentemente innovativi, quindi di posizionare sul mercato prodotti che possano, essere disruptive dal punto di vista della vendita, della produzione, dell'innovazione, del design anche, no? Quindi il concetto che forse introduceva, anzi sicuramente introduceva David, della distruzione creatrice, creative destruction, però diplomatica, quindi non così rough come di solito la pensiamo. Ultimo intervento, dottoressa Alessio Verni. In questo contesto in cui le aziende friulane, italiane più in generale, devono sapere innovare, soprattutto per competere in mercati altamente capitalizzati e competitivi come sono gli Stati Uniti, dove la crescita
è molto sostenuta. Quali sono le ricette della Regione per sostenere e promuovere questo tipo di azione di crescita? Grazie, gentilissimo. Buongiorno a tutti e a tutte e innanzitutto grazie al Presidente Giovanni per questo invito e grazie anche all'assessore Bini e al Presidente Fedriga per avermi indicato per questo panel così prestigioso e così anche nutriente dal punto di vista degli stimoli proprio per la nostra attività. E vi porto naturalmente anche il loro saluto a questa sessione che riguarda più in particolare le attività del Friuli Venezia Giulia e che cadeva così appropriatamente, no, sulla tematica degli Stati Uniti. La prima cosa che voglio condividere con voi come direttrice generale di Agenzia Lavoro Sviluppo Impresa è che questa agenzia è un progetto unico che Regione Friuli Venezia Giulia ha voluto realizzare, è un unicum a livello italiano di avere un'intera organizzazione che si occupa, tra le altre cose, di sostenere le imprese locali nell'utilizzo delle opportunità regionali e di attrarre investimenti con una struttura autonoma e diciamo più operativa. E noi abbiamo fatto, rispetto a un'azienda che affronta il mercato estero, esattamente lo stesso ragionamento. Cioè abbiamo pensato di costruire le attività che il Friuli Venezia Giulia voleva fare per attrarre nuovi investimenti su un'analisi di quali erano i mercati più dinamici e promettenti. Esiste un mercato degli investimenti esteri che ha un suo stock e ha delle sue evoluzioni ed esiste una profittabilità importante e distintiva del mercato degli Stati Uniti. Per darvi un esempio, rispetto agli IDE, cioè gli investimenti diretti esteri provenienti dall'area OCSE, questi sono aumentati del 74% rispetto ai livelli pre-pandemia e sono a livello più alto dal 2015. Su questi flussi gli Stati Uniti sono una delle più grandi fonti e quindi comunque rappresentano un mercato da attenzionare. Quindi al di là di quello che è un rapporto privilegiato che è costruito anche su un importante indirizzo di strategia politica locale ma anche internazionale e nazionale, tenuto conto che il nostro Presidente Fedriga è anche Presidente della Conferenza delle Regioni e sta dando grande attenzione a questa tematica dell'attrazione investimenti insieme a tutte le altre regioni e noi costituiamo una task force che si coordina tra tutte le regioni in questa direzione. Quindi una idea che hanno ben espresso gli interventi che mi hanno preceduto di strategicità comunque di una relazione fra questi due territori si salda anche con una convenienza dal punto di vista tecnico rispetto a quella che è l'entità di potenziali investimenti diretti esteri che vengono da questo mondo. E quindi nel 2021, per farvi un esempio, gli Stati Uniti sono stati la principale fonte di investimenti diretti esteri verso tutto il resto del mondo, pari a 434 miliardi di dollari ed è nell'area OCSE abbastanza incomparabile, cioè nel senso che le altre misure staccano di molto. Quindi da un lato abbiamo un mercato interessante e apro una parentesi perché noi non ci occupiamo direttamente di internazionalizzazione delle aziende, ma siccome le aiutiamo nei loro processi di crescita ad utilizzare tutte le opportunità della regione Friuli Venezia Giulia, questa strategicità vale anche dal punto di vista dei flussi economici, guardando in particolare alla nostra regione. La nostra è una regione, come posso dire, che è una record regione dal punto di vista dell'export. Noi facciamo il 2% del PIL nazionale, ma sicuramente a livello di export, anche al netto del contributo che sappiamo importante di Fincantieri, abbiamo un humus di aziende piccole, medie e grandi che esportano, che ci mette anche dal punto di vista delle relazioni economiche tra aziende molto molto avanti e questo ha il suo peso anche nelle strategie di attrazione investimenti, perché è chiaro che è diverso andare per un investitore esterno, andare in un territorio che non ha consuetudine con l'internazionalità rispetto invece a guardare un territorio dove questa è pratica quotidiana e diffusa
anche grazie al nostro sistema infrastrutturale. Ricordiamo che abbiamo 3 porti, che comunque abbiamo una situazione di confine importante, che nel raggio di 600 chilometri da qui incontriamo 11 stati e 9 capitali europee, cioè una cosa che altrove in Italia non troviamo. E quindi diciamo che forse Friuli Venezia Giulia può anche staccare più facilmente quella sorta di visione del nostro paese, che sappiamo bene non corrispondere alla realtà, che un po' ci ha riportato il Presidente del NAIAF nel suo intervento. Cioè, quindi ecco, questo è per darvi diciamo uno scenario. Quindi da un lato investimenti diretti esteri, relazioni economiche, gli Stati Uniti sono assolutamente rilevanti, importanti. Alle aziende non dico niente di nuovo, ma lo dico anche alla platea di operatori, di cittadini che devono, secondo me, essere i nostri ambasciatori in ogni attività e sapere perché la Regione fa determinate attività molto, molto forti su quei territori, anche in un'ottica di attrazione investimenti. Dall'altro lato, noi facciamo parte dell'Europa occidentale e l'Europa occidentale è l'area che attrae il maggior numero di investimenti diretti esteri. In questo caso non parlo in termini monetari, parlo in termini di progetti. E quindi per esempio nel 2022 sono più di 5.500 gli investimenti, il numero di progetti che sono stati attratti da quest'area del mondo, e anche in questo senso stacca moltissimo dalle seconde e le terze destinazioni. Quindi è un'area che a livello di progetti, poi chiaramente la grandezza di questi progetti la sconta anche il tipo di territorio che noi abbiamo, il consumo di territorio che abbiamo già, e il fatto che comunque non partiamo da una situazione vergine, ma abbiamo già uno sviluppo importante industriale ed economico. Quindi da questo punto di vista stiamo in un'area che di per sé complessivamente è attrattiva. Quindi il tema anche per le strategie che noi portiamo avanti è come all'interno di questa situazione strategica e interessante, che già viene attenzionata dagli investimenti diretti esteri, far capire che esiste il prodotto Friuli Venezia Giulia, che su questo fronte iniziamo sempre di più a proporre e a strutturare come appunto una destinazione privilegiata, rafforzando tutte quelle che sono le attività, in particolare con quel mercato. Ricordiamo anche che complessivamente gli Stati Uniti sono il secondo paese dal 2019 per investimenti diretti esteri in Italia. Il primo è la Francia e subito dopo gli Stati Uniti. Interessante però che gli Stati Uniti hanno una crescita molto significativa rispetto alla Francia, che più o meno, insomma, in maniera altalenante sta dal 2019 su cifre simili, mentre gli Stati Uniti passano dal 2019 con 37 miliardi al 2022 con 46 miliardi di investimenti in dollari. E quindi questo è un elemento molto, molto significativo anche dal punto di vista di posizionarci all'interno di una situazione che comunque è in movimento ed è in cambiamento perché stanno cambiando, e come è normale che sia nell'economia e nel mondo, cambiano continuamente un po' i parametri e le scelte, ed è sicuramente un momento in cui anche il nostro stesso tessuto produttivo, con cui lavoriamo tanto, e le associazioni di categoria con cui lavoriamo tanto, ci riporta che questa è un'attività che abbiamo interesse a sviluppare. Questo non era così scontato alcuni anni fa, cioè quando noi parlavamo di attrarre investimenti la prima reazione era però occupatevi di noi che siamo qui. Invece oggi c'è molto di più la consapevolezza che in un contesto che ti cambia le regole o che ti cambia, pensiamo cosa significa oggi la crisi del canale di Suez, cosa significano gli eventi bellici, ma è sempre stato così, ma è sempre più influente sulle scelte anche a breve, contingenti, ce l'ha mostrato anche l'intervento iniziale. Quindi sono le stesse aziende che ci portano dei possibili investimenti esteri, i loro clienti, i loro fornitori, le loro relazioni, averle diciamo anche più vicine in alcune situazioni di collaborazione sono viste con maggiore favore. E nei numeri che noi andiamo a conteggiare per il Friuli Venezia Giulia vediamo che anche investimenti che sono di entrata diciamo, nel capitale di alcune aziende regionali
li possiamo assolutamente considerare come un investimento che sta producendo nuova occupazione e che sta producendo espansione di quell'azienda. Quindi non è solo una questione finanziaria che noi non conteggiamo a livello di investimenti diretti creati. Noi conteggiamo tutti i cosiddetti greenfield e i brownfield, quindi proprio nuovi stabilimenti o recupero di uno stabilimento esistente, ma andiamo a conteggiare anche gli investimenti finanziari che portano però uno sviluppo dell'azienda a livello locale come occupazione e ampliamento. E in questo caso i segnali sul Friuli Venezia Giulia dagli Stati Uniti sono significativi e molto chiari anche in quelle che sono le rilevazioni nostre come agenzia di attrazione investimenti. E quindi per darvi anche di questo un esempio, ne abbiamo censiti negli ultimi 3 anni circa 37 milioni di euro di investimenti con la creazione di circa 470 nuovi posti di lavoro legati appunto a greenfield, brownfield e a ampliamenti. Concludo dicendo che abbiamo anche noi la necessità di condividere e portare una narrativa sul Friuli Venezia Giulia che è una narrativa dedicata all'attrazione investimenti e quindi molte volte la caratteristica di questo, chiamiamolo prodotto, che noi portiamo all'attenzione dell'investimento estero può non essere la stessa, coincidere solo in parte con altre importanti promozioni che noi facciamo come regione ed è qui una grande parte dell'attività, quindi promuovere il Friuli Venezia Giulia come una destinazione turistica avrà dei punti di contatto nella qualità della vita rispetto a promuovere il Friuli Venezia Giulia per nuovi investimenti, ma è chiaro che non è la stessa cosa e questo è molto importante condividerlo con tutta la nostra comunità e anche come facciamo quotidianamente con le nostre associazioni di categoria, proprio perché siamo tutti ambasciatori di questa cosa ed è molto importante il fatto che stiamo collaborando con il NAIAF a una collaborazione più ampia che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha abbracciato, perché si tratta veramente di essere tutti consapevoli del valore che può avere per un investimento. I nostri figlie e nipoti ormai studiano e lavorano ovunque e sono a loro volta in contatto con organizzazioni che fanno operazioni a livello globale. Pensiamo quanto ognuno di noi ormai si alimenta di una cultura globale. Guardiamo le piattaforme di film che sono globali, che non sono più la nostra TV locale. Compriamo su piattaforme globali, studiamo su piattaforme globali. Quindi alla fine questo contesto deve condividere anche una consapevolezza del valore del Friuli Venezia Giulia e tanti progetti e soprattutto il progetto con il NAIAF ci aiutano molto. Vi ho già detto di quella che è la straordinaria forza della nostra posizione. Molte aziende statunitensi in questo momento hanno ricominciato, diciamo, complessivamente è un paese che ha ricominciato a decidere di produrre e quindi con le sue forze ma anche attraendo nuovi investimenti e questo apre tutto un tema rispetto agli strumenti, agli aiuti di Stato, ma quelle imprese dopo aver iniziato a produrre e anche molte volte sono piccole e medie imprese che ci ricordano tanto il nostro tessuto produttivo, iniziano a pensare ad esportare, quindi guardano al Friuli Venezia Giulia come un punto di ingresso per l'Europa e per una parte dell'Europa e questo noi lo dobbiamo saper agganciare e i progetti con gli Stati Uniti ci aiutano in questa direzione e dall'altro lato nel momento in cui inizia a esportare su un paese, esattamente come è successo alle nostre aziende, inizi anche a guardare, a capire quale parte, quale segmento della tua produzione può anche essere interessante condividerlo con quel territorio di destinazione. Noi non facciamo mai una logica di spoliazione, cioè noi accompagniamo sempre investimenti che ampliano il ragionamento sul nostro territorio e quindi in questa ottica stiamo vedendo che anche piccole e medie aziende dagli Stati Uniti, grazie alle collaborazioni che abbiamo avviato, stanno guardando al nostro territorio come punto di ingresso per il mercato, ma anche come collaborazione per la produzione. E qui trovano una regione che non ha mai smesso di essere una regione produttiva, una regione manifatturiera, una regione industriale, oltre a una regione di terziario avanzato, una regione turistica, una regione che ha diversificato ma ha mantenuto la capacità di produrre e questo dai numeri ci viene riconosciuto. Quindi noi
Negli anni abbiamo cresciuto la capacità di attrarre, siamo passati dal 2 al 6% del totale nazionale e ricordo che siamo comunque la regione che produce il 2% del PIL e su questa attrazione di investimenti la parte produttiva manifatturiera è più alta rispetto alla media italiana, quindi noi in realtà su questa eccellenza comunque veniamo identificati come territorio che è in sintonia con un'azienda che abbia bisogno, diciamo, di una produzione. Quindi assolutamente la collaborazione con gli Stati Uniti, la Regione la sta spingendo molto attraverso insieme alla nostra agenzia, noi siamo ovviamente ente strumentale, l'iniziativa del NIAF è molto importante perché essere Regione d'onore ci darà l'occasione di avere nuovi contatti, nuove relazioni e nuova visibilità. Dall'altro lato abbiamo la presenza costante al Bio USA perché anche il settore medicale e tecnologico, il Friuli Venezia Giulia ha qualcosa da dire e si vede poi nei numeri e nelle relazioni che allacciamo insieme al cluster di settore. Altre iniziative che sono state sviluppate sono con l'MIT di Boston e ci sono poi una serie di progetti di cui avete sentito che stiamo sviluppando con la Virginia in particolare e che riguardano veramente delle collaborazioni win-win con agenzie omologhe che abbiamo trovato negli Stati Uniti che un po' fanno quello che facciamo noi, cioè aiutano le imprese a svilupparsi e a crescere e in maniera molto aperta e molto positiva stanno guardando in maniera significativa al nostro territorio. Questi sono alcuni dei principali esempi, sicuramente l'indirizzo che ha dato il Presidente Fedriga alle attività di attrazione investimenti e in particolare allo sviluppo di rafforzamento di questa asse di collaborazione, anche al nostro lavoro tecnico hanno dato una accelerazione, una spinta assolutamente significativa che nelle prossime settimane e mesi vedremo ancora di più sviluppare in collaborazione con tutte le associazioni di categoria e le aziende regionali. Quindi ancora davvero grazie per averci dato l'occasione di condividerlo in maniera proprio approfondita a questo panel così prestigioso. Grazie a lei, dottoressa Alessio Verni. Quindi logiche di sistema sono fondamentali anche in questo caso, quindi integrazione tra pubblico e privato. Vedo già qualcuno che sta sbirciando fuori dalla finestra temendo di non arrivare asciutto al pranzo, come è successo ieri, causa diluvio. Ci ritroviamo ora appunto in Sala Bravo alla Camera di Commercio per un rinfresco, dopodiché oggi pomeriggio parleremo di giovani, innovazione, imprese, futuro alle 14:45 alla Chiesa di San Francesco. Grazie a tutti, grazie ai relatori.
E
sa. Prova. Sì. Allora, meno 10. Sì. Ok. Prova, sa. Sì. Prova. Sì. Ti faccio una passeggiata sul palco. Eccomi. Come? Simo? Dimmi se apro o stringo. Dimmi se sto aprendo o stringendo. Se no, come facciamo? Così è aperto. Tipo qua. Lì è un buco. Sì. Vabbè. Ah, ok.
Buon pomeriggio a tutti, bentornati e ben arrivati, anzi, a questa sessione conclusiva della seconda edizione di Open Dialogues for the Future. Abbiamo avuto 2 giorni intensissima di contenuti in cui abbiamo parlato di geopolitica, geoeconomia. Stamattina abbiamo parlato degli Stati Uniti, dei rapporti strategici tra Italia e Stati Uniti. Sono emersi tantissimi spunti che sicuramente avrete e vi porterete a casa per analizzarli, per pensarci e per riflettere su un mondo che sta cambiando in modo davvero repentino e davvero imprevedibile, purtroppo, considerata la realtà frammentata in cui ci troviamo. Tuttavia oggi siamo qua per stemperare un po' della negatività che è uscita negli scenari geoeconomici e geopolitici, per parlare di giovani, futuro, iniziative imprenditoriali, e quindi forse anche sfatare un po' il mito della negatività con cui le giovani generazioni vedono questo mondo, perché se è vero che c'è del pessimismo facilmente diffondibile a causa di tutti questi scenari, è anche vero che ci sono tanti giovani, e qua avete 2 grandissimi esempi di questo trend, che invece vedono l'Italia, l'Europa, il mondo come un'arena di opportunità da cavalcare, da sfruttare. Invito innanzitutto, per aprire questa sessione, il vice sindaco di Udine, dottor Venanzi, al podio per aprire la sessione, dopo partiremo con gli interventi. Prego, vice sindaco. Bene, grazie, buon pomeriggio a tutte e a tutti, bentrovati. Per me è una straordinaria occasione essere qui, incontrarvi, un momento importantissimo per la città. Ringrazio chiaramente l'amico presidente Giovanni D'Appozzo, Federico Rampini, per il lavoro che ha fatto, ma penso anche alla Regione Friuli Venezia Giulia, con l'assessore Bini, Giuseppe Morandini, Fondazione Friuli, che hanno, come dire, creduto subito in questa iniziativa che dà l'opportunità alla città di Udine di essere al centro di un dibattito, di riuscire a avere una bussola su quelle che sono i cambiamenti, le opportunità che stanno attorno al nostro territorio, in un momento particolarmente difficile, in un momento dove è straordinariamente importante interpretare i cambiamenti. E devo dire che la nostra città, il nostro Friuli, su questo nella storia ha fatto molto. Penso al tema dell'innovazione, che fa rima con apertura, dialogo e futuro, no? L'innovazione per la città di Udine è stato da sempre un tema importante. Ricordo sempre, mi piace sempre ricordare che la città di Udine nel suo piccolo ha dimostrato molto su questo tema, essendo per esempio la 3ª città in Europa illuminata dall'energia elettrica con Arturo Malignani, la 4ª città al mondo. Quindi su questi temi noi ci siamo sempre dati da fare, ma questo l'abbiamo fatto anche perché a interpretare i cambiamenti è stata una classe dirigente che lo ha fatto negli anni, e questo lo dico perché siamo risultati dalle ultime graduatorie nazionali del Sole 24 Ore il territorio, la città quindi di conseguenza dove si vive meglio, e questo è stato possibile grazie al lavoro sinergico di istituzioni, di aziende, di imprenditori, il mondo del sociale, il mondo culturale, che ha lavorato all'unisono per far sì che un territorio rispondesse al meglio all'esigenza del cambiamento, che è quello che noi stiamo cercando di fare oggi qui tutti assieme, interpretare il cambiamento per essere forti tutti assieme un domani. Quindi grazie davvero per l'opportunità che insomma tutti voi e tutti noi abbiamo regalato a questa città, e speriamo insomma che in futuro questa iniziativa possa crescere. Grazie, buon lavoro. Grazie vice sindaco. Vi chiederei un altro applauso sostenuto per iniziare questa sessione di positività, quindi un applauso a tutti i relatori, perché abbiamo molto bisogno di parlare in modo positivo del futuro, no? Perché, come dicevo all'inizio, tanta negatività purtroppo, perché abbiamo 2 conflitti maggiori, uno dei quali in Europa in corso, degli scenari geoeconomici molto incerti, ma abbiamo bisogno di risposte dai giovani che ci facciano credere in un futuro sempre migliore. Prima di lanciarvi su questa tematica, Alessandro e Virginia, lancerei un videomessaggio anzi, che ci ha dedicato la commissaria europea per l'innovazione e la gioventù, Iliana Ivanova, che se la regia può mandare, perché lei ci ha proprio introdotto un tema a livello comunitario, quindi non solo l'importanza di credere nell'innovazione, eccetera, di insomma
credere in nuove imprese, nell'imprenditorialità dei giovani, ma anche e soprattutto guardare al futuro con più positività senza considerare in modo troppo negativo queste dinamiche geoeconomiche che purtroppo spesso, anche magari a causa della informazione, ci buttano un po' giù, diciamo. Prego il video. Dear participants, I couldn't miss the chance to send a message of support to this dynamic forum on youth leadership and innovation. Young people in Europe have shown time and time again that they are engaged, informed, and ready to put their creativity and skills to work for a better future. It was precisely in acknowledgement of this fact and of your commitment and sacrifice during the pandemic that the EU dedicated 2022 to celebrating and investing in youth. The European Year of Youth focused on supporting civic engagement, active citizenship, and democratic participation, all while providing opportunities for empowerment, a flag that has also been carried forward during the European Year of Skills, because young people must have a stronger voice and must have the tools to create a better future for themselves. At EU level, we have made it a priority to focus on empowering young people. Programs like Erasmus Plus or the European Solidarity Corps provide opportunities for young people to experience cross-border mobility and cooperation. These are life-changing experiences, building skills and a truly European attitude based on openness and mutual respect. And they develop the competences Europe needs to innovate and maintain its competitive edge. Initiatives like the Digital Education Action Plan help member states to make sure that each young citizen has the skills to confidently use digital technologies as they tackle new challenges. For example, we have expanded the digital opportunity traineeships under Erasmus+, allowing more young people to get first-hand experience in innovative companies in the digital space. These opportunities build the entrepreneurial capacity of our young people. They are an investment in your ability to create solutions to the challenges our communities face, to be confident self-starters and capable problem solvers. However, to make sure this investment yields a great return, we cannot simply sow seeds and not tend the field. And that is precisely where the European Institute of Innovation and Technology comes in. The EIT brings together knowledge and innovation communities on topics like digital, climate, food, or manufacturing, tackling the most important challenges of our time. These innovation ecosystems are the perfect place for the talent of young people to germinate. From the degrees offered in partnership with the Institute to the support it provides startups and innovators, there is no better place to grow into a capable entrepreneur. For example, the EIT community is deeply engaged in the Deep Tech Talent Initiative. We know this is an area where Europe has substantial skills gaps. And we need people to be trained in deep tech fields. That is why so many of the companies involved in these knowledge and innovation communities have pledged to train 1 million talents by 2025. By the end of last year, they had already reached 770,000 learners. All these projects, initiatives, and tools serve to empower young people, equipping them with the tools to generate real change. We are committed to continuing investing in our youth, and I am proud to see we're not the only ones. I wish you a very fruitful forum. Grazie, grazie alla commissaria Ivanova. E ora passiamo nel vivo del nostro panel. Alla mia sinistra Virginia Tosti, cofondatrice di Start to Impact University. Benvenuta Virginia, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi per avermi invitato. E Alessandro Tommasi, fondatore di Will Media, che hai di recente appunto lasciato per fondare una piattaforma di dialogo e di interazione con i giovani, NOS. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio. Questa vuole essere una sessione molto dinamica e molto fluida, quindi sarà una chiacchierata in cui coinvolgeremo anche la professoressa Serenella Sferza, che credo sia già collegata da Boston. Lei è co-direttrice del programma MIT Italy, quindi del Massachusetts Institute of Technology.
Professoressa Sferza, se ci sente, benvenuta e buongiorno. Grazie, E Nicolò buongiorno. Calandri, buongiorno, e Nicolò Calandri, il CEO di 3B, una startup, un'azienda che è stata creata appunto in seguito alla partecipazione di Nicolò a un programma diretto dalla professoressa Sferza. Buon pomeriggio Nicolò. Buon pomeriggio a tutti. Dunque, io partirei con lo stimolo che ho anticipato prima, partendo magari dall'esperienza di Alessandro, con Will, con Nos, e quindi magari anche non solo la verticalità su queste due realtà che hai creato fin dall'inizio, ma magari riprendendo un po' la tua esperienza professionale. È così vero che delle nuove generazioni, che noi rappresentiamo fino a un certo punto, no? Perché chiaramente ce ne sono di più giovani che stanno entrando nel mercato del lavoro, che stanno studiando in questo momento, è così vero che le nuove generazioni o i giovani in generale percepiscono la realtà in modo negativo? C'è davvero questo spirito di negatività? Tu lo hai notato tramite le tue esperienze oppure no? Partiamo così per non dire dipende, che è la risposta che è sempre giusta. Dico ni per una serie di motivi. Il primo è che le generazioni più giovani, da quali io non faccio più parte perché ho 38 anni, quindi sono fuori da ogni possibilità di essere categorizzato come giovane, però sono un millennial e come millennial ho vissuto almeno 3 momenti in cui mi è stato detto che quelli che io vivevo erano unprecedented times, cioè io ho iniziato a lavorare nel 2007-2008 e c'è stata la crisi finanziaria e mi ha detto mai una cosa del genere. Nel 2020 mi sono messo in proprio, ho creato Will, la mia azienda, e c'è stata una pandemia globale, unprecedented times, quindi al netto del fatto che devo star fermo perché sennò faccio dei guai e porto sfiga evidentemente, c'è un velocissimo cambiamento, la velocità del cambiamento di cui si parlava questa mattina e delle sfide globali che ci entrano in casa. Questo poi ovviamente dopo il Covid, le difficoltà economiche, lo shock energetico, 2 guerre, eccetera, eccetera, eccetera. Questo crea che cosa? Incertezza sul futuro. È difficile pensare di programmare a lungo termine e offusca un po' il pensiero rispetto a una cosa che invece bisogna tenere a mente, e cioè che le nostre generazioni, tutte quelle oggi come dire, sul pianeta, chi ne ha accesso naturalmente, questo però è un altro tema, hanno la possibilità di accedere appunto a quantità di informazione, di viaggiare, di avere a disposizione tecnologie che mai erano state messe a disposizione, e il cambiamento è rapidissimo e questa cosa è fantastica e ci deve dare ottimismo e voglia di guardare con fiducia al futuro che arriva. E i giovani non sono quelli che sono spesso descritti come attaccati al telefonino che dormono. Will, che è l'azienda che io ho creato 4 anni fa, abbondanti oramai, l'ho venduta, adesso mi occupo di altro, però va avanti di per sé, parla a 1,5 milioni di follower solo su Instagram, 2 milioni di persone di community, decine di milioni di persone ogni mese, principalmente tra 18 e 35 anni, e gli parla di attualità internazionale, di cambiamento climatico, di cambiamento demografico, di cambiamento tecnologico. E quando mi viene detto, ma i giovani non leggono, ma non leggeranno vecchi supporti, ma si informano, si attivano in maniera straordinaria. E ultimo dato che mi fa essere particolarmente ottimista è che le generazioni più giovani, diciamo anche la mia, in un pezzo, hanno creato le tecnologie, gli strumenti, le abitudini di consumo, le abitudini di informazione che stanno cambiando le agende politiche. Perché con Will qualche anno fa abbiamo organizzato un tour in giro per l'Italia e quando chiedevamo a dei ragazzi qual è il tema più difficile da mettere sul tavolo la domenica a pranzo con i tuoi genitori, la risposta era, in quel caso, il DDL Zan, cioè un disegno di legge, in quel caso contro l'omo-bi-lesbo-transfobia. È straordinario. Io 10 anni fa, 15 anni fa, 20 anni fa, quando vivevo con la mia mamma e mio papà, non parlavo di quelle cose a tavola, ed è bellissimo che questo cambiamento stia avvenendo. Così come la sostenibilità. Abbiamo il rischio di greenwashing, perché le generazioni impongono alle aziende il cambiamento e le aziende resistono, ma questo cambiamento arriverà. Questo cambiamento nelle agende è la cosa più bella, più potente, e che la mia mamma si sia fatta Instagram è il risultato che le abitudini di consumo, anche dell'informazione, stanno cambiando, e questo cambiamento arriva dal basso. Quindi secondo me c'è un enorme ottimismo che noi dobbiamo avere, che dobbiamo tenere, al netto di questa incertezza sul futuro che
è dettata da un aspetto, cioè tutte le tecnologie di cui ho parlato bene fino adesso, oggi ci entrano sul nostro telefonino, nella nostra agenda personale, dei problemi che prima non c'entravano. Le inondazioni di qua, il cambiamento climatico dall'altra parte del mondo. Questo prima era fuori dalla mia agenda, oggi diventa anche un mio problema e le sfide globali mi schiacciano se io non sono in grado di interpretarle. E allora nel podcast che facevo quando ero ancora in Will dicevo che il cambiamento arriva piano piano e poi tutto d'un tratto sembra sommergerci. Ecco, se noi piano piano lo spacchettiamo con della consapevolezza, la consapevolezza credo che sia la base per creare dell'ottimismo e anche poi gli antidoti per gestire questo cambiamento. Quindi tu dici saper leggere il cambiamento con mezzi diversi sostanzialmente, no? Quindi queste nuove tecnologie, nuovi canali, Will ovviamente è un canale emblematico, no? Tutti qua conosciamo Will, la realtà, quasi tutti magari. Non facciamo l'alzata di mano, rimaniamo col sogno. Di mano. Però insomma io ho seguito Will fin dall'inizio, fin dalla formazione, l'ho trovato sempre un canale di informazione molto 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 interessante, con un approccio, devo dire, molto immediato. Questa immediatezza dell'informazione è un valore aggiunto, secondo me, fenomenale per la conoscenza di problematiche. Però ci si potrebbe anche dire, ma ovviamente questi mezzi hanno anche dei rischi, no? Perché l'informazione così, diciamo così, magari non troppo approfondita, molto estemporanea, non permette a volte di approfondire adeguatamente alcune tematiche, no? Quali sono i rischi in questo caso? Questo è molto vero, però c'è anche ovviamente l'argomentazione contraria e un giorno mi sono trovato a parlare con il responsabile dell'informazione di una principale emittente televisiva, quindi ce ne sono 2 o 3, fate voi qual era, e mi raccontava l'ampio panorama dell'informazione, mi diceva sai perché il nostro servizio medio al telegiornale dura 1 minuto, i video di Will durano 3 minuti. Allora perché è Will quello veloce, rapido, brevissimo, la pillola e invece il telegiornale dovrebbe essere l'approfondimento? È una percezione e abbiamo questa percezione nel cambiamento e ovviamente, come dire, la fiducia bisogna costruirla. È ovvio che i social sono una cosa, come dire, potenzialmente anche un po' infernale, pericolosa, perché è la polverizzazione dei centri di informazione. Questo però che cosa porta? Porta alle generazioni più giovani ad avere bisogno di una skill più di tutte, di un talento, e cioè quella di saper discernere, di capire qual è un'informazione positiva da quale no, ed essere un po' più attenti a quello che succede. E troppo spesso noi pensiamo ai giovani come soggetti a rischio, ma in realtà le categorie a rischio sono tanto i più giovani così come le generazioni invece precedenti, perché ogni tanto la mia mamma mi mandava il link del Corsaro della Sera pensando che fosse il Corriere della Sera e non lo è, e lo faceva con tutto, come dire, il cuore e dirmi hai visto questa cosa, cos'è successo? Non è successa perché non ha le competenze per stare, per navigare in maniera competente in quel mondo. Speriamo la mia mamma non stia seguendo, se no si arrabbia, però diciamo la mia mamma generica. Quindi l'antidoto è creare delle consapevolezze, perché così qualcuno si può orientare. 2, sommergere di contenuti positivi i contenuti negativi. Questa è la cosa, diciamo, sulla quale possiamo fare, e la creazione di community aiuta lo scambio, facilita la voglia di partecipazione e questo riduce i rischi. Pensiero critico quindi come elemento fondamentale del discernere, del processare l'informazione. Lo diceva ieri nel panel Italia-Germania Marcus Kerr, diceva l'Europa ha bisogno di buoni cervelli, di cervelli attivi, sì, tra le altre cose. Permettimi solo di aggiungere una cosa, non voglio fare l'avvocato infinito dei social media, ma i social media sono stati la cosa più bella quando Obama ha iniziato ad usarli nelle campagne elettorali. Era quello che abilitava il cambiamento, il community organizing, l'utilizzo dei dati, eccetera, eccetera, eccetera. E poi è arrivato Trump, la Brexit, che ha usato però che cosa? Lo strumento, come facevano tutti, con dei contenuti palesemente falsi. Allora il problema non è lo strumento, ma il contenuto che viene diffuso, cioè informazioni palesemente finte su un'ampia scala. E qua c'è come dire, il rischio, perché le fake news esistono da sempre, da Costantino all'editto del telegramma di Ems, in poi un sacco di fake news. Ovviamente la velocità con le quali possono correre sui social media è maggiore rispetto a prima, quindi il rischio è maggiore, ma non è lo strumento, è quello che ci si butta dentro. Grazie Alessandro. Torneremo magari su questo tema più tardi. Virginia, come formiamo il pensiero critico a Startup Impact University?
Allora, noi la cosa che cerchiamo di fare è di dire come prima cosa ai nostri studenti: oggi non è l'era delle conoscenze, è l'era delle competenze, ma non perché le conoscenze non siano importanti, capiamoci bene, perché questa è l'era in cui le conoscenze sono assolutamente disponibili a tutti, senza nessuna barriera all'ingresso. Cioè, io ho studiato ingegneria energetica e molto spesso quando non capivo le cose le andavo a cercare su Google e voglio dire, non era già ai tempi, perché neanche io sono più considerabile giovane, già ai tempi non era una cosa strana, quindi questa è la cosa che comunque cerchiamo di trasmettere: cercate le vostre fonti, cioè noi vi tracciamo una strada di quali sono le cose su cui formarvi, quali sono i temi più importanti, ovviamente fare anche esercizi per acquisire competenze e va bene, però cioè veramente la cosa, diciamo, diversa forse dalle altre entità che fanno formazione è proprio quella che noi diciamo: non ti vogliamo dare la pappa già pronta, vogliamo insegnarti a capire quali sono le fonti da cui prendere le informazioni, questo non soltanto sulle notizie ma anche proprio sulle per le competenze da acquisire. Quindi questo, diciamo, è la prima cosa base, cioè veramente entri in Start Impact e la prima cosa che leggi è impara ad imparare, e lì dentro c'è questo tema, quindi questo per noi è veramente veramente importante. Poi noi prima abbiamo parlato di consapevolezza, un'altra cosa davvero importante, e su questo le nuove generazioni sono aiutate veramente poco, ma anche noi siamo stati aiutati poco, come i nostri genitori sono stati aiutati molto meno di noi, a capire quali sono i nostri talenti, quali sono le nostre passioni. Io prima parlavo con delle ragazze qui fuori e si parlava che università prendere, che università non prendere, quali sono i lavori del futuro. Io la cosa che dico sempre è cercate di capire quali sono le cose in cui poter eccellere, cioè che vi piacciono talmente tanto che voi non potete smettere di pensare a come migliorare quel settore, quell'ambito, quella determinata conoscenza. Cioè, io ho studiato ingegneria energetica e ho fatto una fatica immensa. Non era la mia strada. Cioè, io avevo compagni e compagne che magari tornavano a casa e si mettevano a studiare oppure cercavano online altri esercizi, altre cose. Io non ce l'avevo quella passione. Peccato, perché di ingegneri energetici ce ne sarebbe bisogno. Ma infatti non è che dico che, cioè, il punto è che per me, cioè, quella era una strada giusta, era ovviamente una strada giusta, cioè ingegneria energetica, wow, cioè la frontiera dell'innovazione, ma non era la mia. E io lì non ho avuto nessuno che mi potesse aiutare, no? A dire: guarda che è importante che capisci cosa piace a te, perché comunque è la cosa più importante. Poi puoi fare tutti i lavori che vuoi, ma se ti piacciono, se li stai facendo con una cognizione sia di quello che piace a te, sia dell'impatto che puoi avere sugli altri, fai molto meglio quel lavoro, fai molto meglio quella facoltà, fai molto meglio tante altre cose. Quindi la parte della consapevolezza è una cosa veramente importante, sia su se stessi e sia sul mondo, però facciamo fatica a volte a averla su di noi, quindi è molto anche difficile averla al di fuori. Quindi so che sembra un discorso molto lontano e aleatorio, però è la base di tutto, anche perché viviamo in un mondo in cui l'intelligenza artificiale va sempre più veloce, abbiamo algoritmi che in alcuni casi sanno consigliarci meglio di noi anche come vestirci, quindi è veramente importante sapere chi siamo, dove stiamo e dove vogliamo andare. A qualcuno servirebbe ChatGPT per vestirsi, frequentando tanti eventi vedo a volte delle cose. Consapevolezza, dicevi. Eri consapevole sicuramente delle tue possibilità, dei tuoi sogni, delle tue ambizioni, ma anche dei rischi e delle difficoltà che magari potevi affrontare, avresti potuto affrontare creando una realtà come Start to Impact. Quali sono stati i rischi che hai percepito, le difficoltà che hai percepito fin dall'inizio? Guarda, noi abbiamo iniziato come due pazzi, perché l'ho fatto insieme l'ho cofondata insieme a Gerardo Liguori, che poi è diventato mio marito, ma questo è un dettaglio. E noi quando abbiamo iniziato abbiamo lasciato le nostre carriere, perché abbiamo detto: ok, c'è la disoccupazione giovanile al 40%, entrambi avevamo fatto comunque università tradizionali e avevamo cambiato, diciamo, un settore
apprendendo competenze digitali, e entrambi avevamo avuto una crescita lavorativa molto molto veloce, e come vi ho detto prima io non è che sono proprio un genio, no? Quindi ho detto, cioè, ma se io ho fatto questa carriera così veloce non è perché chissà che cosa ho, ma avevo delle competenze che poche altre persone in Italia avevano, quindi ero comunque chiamata a fare cose che per me era, oddio, cioè follia, no? E quindi ecco, questo era, appunto dicevo, ai tempi c'era la disoccupazione giovanile al 40%, e questo mismatching assurdo soprattutto sulle competenze digitali, quindi abbiamo detto ok, fermiamo tutto, e quindi abbiamo lasciato le nostre carriere e abbiamo iniziato come due pazzi ad andare in giro per le scuole a dire a tutti i giovani: guardate che esistono altre decine di mondi del lavoro, di mercati del lavoro che non vengono semplicemente conosciuti. Quindi noi quando abbiamo iniziato, cioè, non è che abbiamo fatto proprio una valutazione dei rischi come oggi una persona sana di mente farebbe, cioè abbiamo iniziato perché abbiamo detto ok, questo è un problema, questo problema va risolto. Vai. Sì, no, cioè veramente come due pazzi, però effettivamente poi la vita mi ha dimostrato che quando fai una cosa in coerenza con quello che sei, con i tuoi valori, quando fai qualcosa per risolvere un problema, per aiutare delle persone, in un modo o nell'altro vieni ripagato. Ti ritrovi, Ale, nell'esperienza di Virginia con Will o rischi simili? No, io decisamente non sono uno che fa molte analisi di rischio all'inizio, mi lancio abbastanza kamikaze sulle cose, però credo che ci sia un aspetto in più che forse vale la pena toccare, visto la centralità del tema anche della leadership, e cioè la consapevolezza che dice adesso Virginia delle nuove generazioni di loro stessi, delle loro identità, delle diverse identità, del sentirsi come dire, adeguato in un contesto molto competitivo, con dei percorsi che non sono lineari. I curriculum che molto spesso mi capitava di vedere in Will avevano dei percorsi strani rispetto magari a quello che era, no, a cui ero abituato io, molto lineare, e questo è un dato, come dire, bellissimo, perché è un arricchimento di competenze, di diversità, però quelle poi identità, quelle diversità vanno gestite, e credo che questo nuovo approccio alla leadership sia poi lo stimolo che arriva dalle nuove generazioni, cioè schemi verticistici, lineari, o hai fatto questo o non vai bene, o rispondi signor sì o non va bene, questa roba qua non funziona più. E così come le organizzazioni aziendali, tutte le maggiori aziende oggi sono organizzate di fatto a piattaforma, cioè abilitano attraverso una rete piuttosto che il vertice comanda e il resto esegue, e anche frutto di questa spinta identitaria, di voglia di partecipazione, di voglia identitaria. La cosa più bella, ad esempio in Will, è che l'abbiamo basata tutta sui valori aziendali. Uno di questi è che non esistono dogmi ma solo tesi supportate dai dati, e questo permette all'ultima persona che è entrata nel team da 2 ore di alzare la mano in una riunione e dire: scusate, tutti molto con delle opinioni molto forti, tutti molto, come dire, esagitati nel dire quali sono i dati, perché sennò diventa una riunione di secondo me, io credo, lascia fare, fai dire a me e comanda il capo. Ecco, la cosa bella è avere qualunque persona all'interno dell'organizzazione aziendale che è in grado di dire: so quali sono i valori, richiamo all'ordine perché dobbiamo aderire ai valori sulle quali noi ci stiamo unendo, e prima di tutto ci si sente quasi una community, prima ancora che magari un'azienda, una realtà che deve produrre del valore economico. E questa cosa è meravigliosa. Quando qualcuno viene intervistato, e non so quanto vi capita di fare colloqui a dei Gen Z, è un inferno fare colloqui Gen Z, sembra che devi convincerli a venire a lavorare per te, ed effettivamente vanno convinti a venire a lavorare nelle aziende, nelle realtà che insomma, in questo caso che mi è capitato di creare, ed è bello, e ti chiedono perché, cosa fate, qual è la cultura interna. Esco un po' stanco da questi colloqui, però esco anche rafforzato, e credo che sia uno schema di leadership molto diverso da quello che siamo abituati a vedere. Grande stimolo. Comunque questa chiesa ispira positività, sarà per le vostre conversazioni, ma davvero bravi. Un applauso, direi, per mezzare questa conversazione. E abbiamo parlato, sollevato, ma neanche tanto marginalmente, direi, il tema della formazione della leadership, di come formare nuovi leader, come formare ragazzi e ragazze che sanno affrontare il futuro con il vento in poppa, diciamo. E abbiamo intervistato a questo proposito
riprendendo il tema Stati Uniti, perché è stato un po' il leitmotiv di questa giornata, il professor Dante Roschini e l'Harvard Business School, con cui abbiamo fatto una chiacchierata molto, molto bella sul futuro del capitalismo americano, ma soprattutto focalizzandoci sul modello di formazione statunitense, che vede una grande compenetrazione tra settore pubblico e privato e quindi tra capitali pubblici e privati, con un'integrazione fondamentale tra istituti di formazione e aziende. Quindi vi presenterei lui e poi andrei da Serenella Sferza e Nicolò Calandri per continuare sul filone americano. Prego. Il modello ha un'influenza significativa sul sistema educativo, ne plasma la struttura, le priorità, i risultati. Alcuni elementi che secondo me vale la pena identificare sono i seguenti. Il primo è che il sistema educativo americano ha un approccio che è orientato al mercato, in un certo senso. C'è molta concorrenza tra le istituzioni, c'è quindi scelta da parte degli studenti e dei loro genitori, e quindi questo sprona in un certo senso appunto una concorrenza, una competizione che porta a un miglioramento. L'istruzione superiore, diciamo così, è considerata un'industria in un certo senso, quindi la competizione di cui prima è per studenti, docenti, finanziamenti, quindi stimola, diciamo così, l'innovazione, il miglioramento della qualità, però porta anche a costi elevati, quindi costi elevati delle rette, e quindi introduce degli elementi di disuguaglianze di cui ovviamente si fa molto parlare. Tra questi appunto nasce il concetto, l'idea del finanziamento e di come vengono assegnate le risorse e come dicevo prima c'è un problema di disuguaglianza in quanto in particolare nelle scuole pubbliche il finanziamento è legato alle tasse sulle proprietà locali e quindi questo crea automaticamente delle disparità nella qualità dell'istruzione, nelle risorse tra aree più benestanti e meno benestanti e quindi ci sono qui delle disuguaglianze importanti. Le scuole si affidano molto a finanziamenti e donazioni privati, quindi questi ovviamente fanno una grande differenza perché consentono ad alcune scuole di avere delle risorse che sono molto elevate, però è chiaro che anche queste portano delle problematiche, da quella delle disuguaglianze ovviamente per le scuole che hanno accesso a questi finanziamenti e quelle che non le hanno, e poi apre delle tematiche su quello che può essere l'impatto, l'influenza da parte dei donatori sulle priorità di ricerca, di insegnamento di alcune di queste istituzioni. Abbiamo visto, credo tutti sui giornali ultimamente, anche nella mia istituzione, alcune di questi dibattiti. L'altro fatto che metterei in luce è il fatto che negli Stati Uniti c'è un'attenzione e un'enfasi sul curriculum e lo sviluppo delle competenze, in particolare un'enfasi sulle competenze commercializzabili. Quindi c'è le richieste dei datori di lavoro vengono inserite all'interno dei curriculum e in particolare ovviamente negli ultimi anni la grande esplosione delle discipline di STEM, e quindi tutto quello che riguarda la scienza, la tecnologia, l'ingegneria, la matematica, eccetera. Questo però da un lato porta a un grande sviluppo della tecnologia, che sarà un elemento fondamentale dello sviluppo economico dei prossimi anni nel mondo, dall'altro magari porta però una riduzione dell'attenzione su discipline umanistiche che hanno invece anche la loro importanza, quindi lì c'è una questione aperta. E l'altro elemento appunto dell'attenzione è che con questo modello diciamo americano c'è una focalizzazione e incoraggia un'educazione all'imprenditorialità, quindi un forte accento su quelle che sono appunto competenze aziendali e presa di rischio. L'altra cosa da discutere forse è anche il fatto che ci sia un'attenzione alla misurabilità dei risultati,
quindi l'utilizzo di test standardizzati per capire meglio le prestazioni degli studenti, dei docenti, dell'efficacia delle scuole. È un po' un riflesso, diciamo così, dell'approccio capitalistico alla quality assurance. Questo si ritrova anche nelle scuole. E poi vengono viste le scuole come un investimento, quindi c'è quasi delle considerazioni di ritorno sull'investimento in termini di guadagni futuri, prospettive lavorative, eccetera. Questo influenza sia le scelte educative che il valore percepito di diverse lauree o istituzioni. E quindi ecco, questi sono un po' gli elementi che sono distintivi del sistema educativo americano, con molto privato, molta enfasi alla commercializzazione, un sistema che è caratterizzato comunque da alcune disuguaglianze, ecco, questo va rilevato. E comunque rimane, l'educazione superiore in particolare, rimane secondo me uno dei vantaggi competitivi del paese. Ecco. Un quadro molto diverso dipinto da professor Roscini rispetto alla formazione in Italia. Virginia, cosa dici? Tu che ti occupi proprio di formazione. Beh, sicuramente sì, nel senso, ovviamente il fatto che ci siano investimenti, cioè che qualcuno veda la formazione come un investimento, diciamo che in Italia lo diciamo, ma non lo facciamo così tanto, posso dirlo? Puoi dirlo, puoi dirlo. Siamo registrati comunque, quindi Sì, no, io chiedevo per te se posso dirlo, io se fossi in piazza lo direi senza problemi, cioè perché sono a casa tua. Quindi ecco, diciamo che sì, ci sarebbero molte cose che andrebbero sicuramente migliorate del sistema, ma su talmente tanti aspetti differenti che se anche domani mi dicessi guarda vai, cioè il ministro delle istruzioni, io non saprei da dove iniziare, forse Alessandro su questo può aiutarci, però effettivamente, cioè nel senso, io tra l'altro la cosa che vedo in Italia e penso che in America sia un po', negli Stati Uniti sia un po' meno, è la rigidità dei programmi. Cioè noi ci siamo interfacciati con università che volevano fare magari delle collaborazioni con noi e noi comunque, io faccio innovazione, ok? Quindi se devo insegnarti, non lo so, digital marketing o sviluppo web, se domani cambia il modo in cui devi fare le ads su Google, io entro una settimana devo averti cambiato il corso su cui tu stai studiando, e questa cosa in un sistema educativo strutturato è più complesso, quantomeno, ok? Quindi almeno per quanto riguarda, cioè io mi occupo di formazione ma io parlo della parte innovazione, ok? Non voglio parlare di formazione a 360 gradi, però ecco questi sono temi comunque importanti. Però forse il tema è proprio allargabile a 360 gradi, proprio perché l'integrazione con queste tecnologie va a toccare moltissime materie, moltissime discipline che non sono anche direttamente inerenti a quello. Sì, ogni volta che dico un elenco di 3 poi me ne dimentico una, però ci provo. Siccome ci sono 3 aspetti che vengono fuori anche dall'intervento che abbiamo appena ascoltato. Il primo è quello della misurazione dell'apprendimento e della capacità di insegnamento, e questa cosa è molto spesso difficile da mettere nel dibattito pubblico quando si parla di istruzione. Il secondo ovviamente è quello dell'adeguamento, della capacità di stare al passo del cambiamento che si diceva prima. C'è anche un riflesso per cui la scuola dovrebbe fare tutto, dall'educazione sessuale, civica, affettiva, eccetera, 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 il tutto nello stesso numero di ore con programmi sempre più lunghi, e questa cosa ovviamente non è possibile. E il terzo, e così ce l'ho fatta ricordarmeli tutti e 3, è secondo me il metodo anzitutto di insegnamento, e credo che sia uno dei primi momenti in cui potremmo insegnare un approccio diverso di leadership, di consapevolezza di sé, di consapevolezza delle proprie diversità, e invece perdiamo questa occasione perché è estremamente frontale, ti impari da pagina 10 a pagina 15, 25, 35, quel che è, la porti più o meno a memoria,
senza neanche capire più di tanto quello che mi ripeti, basta che mi ripeti. A me è capitato di tenere un corso, anche la cosa che non sono capace di insegnare, quindi ho smesso immediatamente, ma quello che mi ha stupito è che gli studenti, in quel caso era una triennale, parlavano con una lingua che non usano e non sapevano cosa stavano dicendo, però mi dicevano ordunque. Ma perché devi dire ordunque mentre non stai capendo cosa dici? No? Capisci quello che la forma è importante. No, e non serve a niente se non sai cosa stai dicendo, perché hanno fatto la presentazione di un'azienda di Lyft, il principale competitor di Uber, cioè un colosso mondiale, e mi ha detto che guadagnava 3.000, e quando io gli ho detto 3.000 cosa, mi ha guardato spaesata. Allora ho detto aspetta, facciamo insieme, quanto paghi di affitto? 250 euro, a parte che era l'unica che paga 250 euro a Milano di un affitto, ma non so dove dormiva. Lascia la casa fra poco, che tu sappia, una persona la prendo io. Esatto, e ho detto 250, e faccio, quindi all'anno quanto fa? Mi ha detto, beh, noi non facciamo matematica, facciamo turismo. Ho detto, beh, te lo dico io, fa quasi 3.000, ti pare che studi in un'azienda che vale quanto la tua stanza in coabitazione a Milano? Eppure usava parole pseudo difficili. Ecco, credo che questa cosa qua sia il primo momento in cui perdiamo consapevolezza di noi stessi e anche organizzare in maniera logica il nostro pensiero e capire come noi possiamo magari avere delle difficoltà di apprendimento, apprendiamo in maniera diversa, quali sono le nostre possibilità. Io mi sono ritrovato moltissimo in quello che diceva Virginia, al contrario, nel senso io non mi sono mai chiesto che cosa mi piacesse fare, fino a un certo punto. A un certo punto mi sono chiesto, ma io cosa vorrei fare da grande? Ed era troppo tardi perché avevo già finito l'università, e quindi da lì ho incominciato ad arrabattarmi e nessuno mi aveva aiutato. Io sono cresciuto in un paesino minuscolo sotto l'aeroporto della Malpensa e nessuno mi ha mai guidato, e io ho galleggiato in un flusso. Ecco, questa cosa forse la scuola avrebbe potuto aiutarmi di più a farmi delle domande, a capire che potevo cercare di fare cose che mi piacevano anziché fare così, navigando, seguendo gli altri. Professoressa Sferza, se collegata, si ritrova con la... buongiorno di nuovo. Si ritrova con la visione del professor Roscini, dalla visione MIT Italy. Allora, io conosco, a parte che conosco il professor Roscini da parecchio tempo, a parte che tra l'MIT e Harvard ci sono un paio di rivalità storiche, si diceva alcuni anni fa che non uno dei problemi dell'MIT, ma un problema con la formazione all'MIT è che gli scienziati dell'MIT finivano a lavorare per i managers formati da Harvard e quindi dal professor Roscini. Cosa non terribile, però che abbiamo cercato di rimediare negli ultimi anni, in particolare cercando di migliorare il modo in cui l'MIT insegna la scienza che produce at home. L'MIT chiaramente sa fare scienza, ma il problema di come insegnarla non è ovviamente facile, e il problema di come e se si possa insegnare la leadership secondo me è ancora piuttosto open. Vorrei in questo momento sottolineare un paio di cose. L'MIT è molto famoso come una scuola di ingegneria che produce scienziati, però al suo interno è molto aperto e lascia molte opzioni ai propri studenti. Per esempio, nel primo anno di ammissione all'MIT gli studenti non possono dichiarare un major, una specializzazione, ma sono costretti a fare tutta una serie di corsi ed esami che vanno da chimica, biologia, filosofia, scienze politiche, economia, e solo al secondo anno possono scegliere il loro major. L'altra cosa è che l'MIT ha cercato di risolvere, secondo me, abbastanza bene il problema di come insegnare la leadership, spostando ancora di più il proprio insegnamento sul fare, cioè gli studenti dell'MIT imparano facendo. E secondo me questo è forse l'unico modo per insegnare sia contenuto che leadership.
Poi possiamo parlare magari anche di più di cosa fa l'MIT Italy, il quale aggiunge una dimensione internazionale e globale a questo imparare facendo, spedendo gli studenti dell'MIT a fare ricerche e a lavorare in giro per il mondo, e nel mio caso l'Italia. Però mi pare che sia una soluzione abbastanza originale, che è un po' differenziata da quanto accade in altre università anche come Harvard e piuttosto diversa dall'Italia. Si dice che uno studente dell'MIT, a seconda del corso in cui si specializza, non esce dall'MIT senza avere risolto tra i 5.000 e i 10.000 problem sets, e questo credo che sia ancora una cosa abbastanza distintiva che non accade altrove. Grazie professoressa. Sì, l'MIT è un istituto di assoluto prestigio. Diciamo che quando confrontiamo magari il sistema universitario, i campioni italiani con i campioni americani, il confronto è sempre difficoltoso, perché è chiaro che poi ci si appoggia ad un sistema di, come diceva anche il professor Roschini, no? di fluidità del capitale privato e pubblico di investimento che facilita questo tipo di investimenti in formazione. È così in effetti? Sì, però vorrei anche sottolineare una cosa, e poi Nicolò sarà importante sentire la sua visione, avendo sperimentato recentemente entrambi i sistemi. Cioè, quando si parla dell'MIT si tratta di una etichetta molto conosciuta, ma anche di un universo piccolissimo. L'MIT ha 11.000 studenti, di cui meno di 5.000 sono undergraduates. Ogni anno all'MIT fanno domanda quasi 30.000 studenti per venire come undergraduates, dei quali meno del 5% vengono ammessi. Quindi siamo un universo estremamente privilegiato che cerca di, con tutta una serie di aiuti economici che l'MIT si può permettere, di attenuare le disuguaglianze nell'accesso. E questo lo fa abbastanza effettivamente, però appunto è una realtà molto privilegiata, e quindi il confronto con realtà italiane è difficilissimo, perché le realtà di eccellenza italiane come il Politecnico, per dire, sono estremamente più grandi, e bisogna anche vedere dall'altro lato che quando gli studenti italiani, non tantissimi, ma arrivano all'MIT, vanno benissimo, perché si trovano abituati a navigare tra 1 milione di difficoltà e si trovano immessi, non so come dire, cioè in una situazione in cui hanno accesso a risorse e libertà di movimento prima inimmaginabili. Quindi secondo me le istituzioni italiane fanno un lavoro di formazione molto buono, soprattutto se si pensa in uno schema comparativo ai numeri relativi. Ha giustamente citato Nicolò Calandri, che ha sperimentato entrambi i sistemi formativi. A questo punto lo chiamiamo in causa. Nicolò, tu hai fondato 3B e hai esperito formazione sia in Italia che negli Stati Uniti, e quindi ci potresti dare, direi, in modo molto preciso una panoramica di quella che è la tua esperienza e un confronto tra i due sistemi. Ecco, quale magari ti ha permesso di coltivare questa attività di più, quali di meno, e con quali benefici sei uscito da entrambi i sistemi? Sì, buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto è una mia visione soggettiva, quindi non sarà mai la verità assoluta. Io ho sviluppato, ero al Politecnico di Milano, stavo facendo un dottorato in ingegneria elettronica, in particolare elettronica quantistica, quindi facevamo sensoristica per analizzare lo spazio profondo, i fotoni, la correlazione quantistica dell'energia, eccetera, eccetera. E a un certo punto mi sono trovato un'opportunità molto interessante, che è il progetto Rocca. È un progetto che ti permette di sottomettere una tua candidatura. Se trovi un professore dell'MIT interessato al tuo progetto, poi dopo uno screening sei sponsorizzato per continuare il tuo percorso di dottorato all'MIT. E così ho fatto. Quindi da lì sono passato dal Politecnico di Milano, dove le difficoltà economiche nella ricerca erano enormi, nel senso che avevo
oggettivamente il percorso di dottorato bloccato perché i fondi, il $500.000, $1 milione che servivano non stanno arrivando dai bandi. Ovviamente vivevamo di grant, di capacità di scrivere grant. In quel momento eravamo bloccati e ho sbloccato un dottorato accelerando tantissimo dall'altra parte. Quindi cosa abbiamo fatto? Sono arrivato all'MIT, ho avuto un laboratorio tutto mio, nel senso che avevo fisicamente accesso a tutta la strumentazione necessaria per fare quegli studi che in Italia erano pressoché impossibili in quelle tempistiche con quei costi. Quindi quello che ho sperimentato è sicuramente una differente capacità economica di sviluppare l'idea. E in alcune applicazioni come le applicazioni satellitari, le applicazioni quantistiche, dove i costi dei consumabili, i costi della ricerca sono abnormi, serve sicuramente qualcuno che abbia una capacità. L'altra cosa che io mi ricordo, questa cosa poi magari era solo peculiare, io mi ricordo che l'MIT aveva sempre le porte aperte ed è qualcosa che mi ha sempre dato sicurezza. Porte aperte vuol dire che se entravo a mezzanotte potevo andare in laboratorio, cosa che ogni tanto facevo perché gli esperimenti duravano tanto, però c'era sempre la porta aperta senza la guardia, quindi c'era una fiducia all'interno del campus che veniva data allo studente e al ricercatore importante. Questo ti permetteva di essere sicuro di quello che facevi. Per me era fondamentale. Quindi se dovessi dirti il lato economico è importante, ma la formazione invece che ho avuto al Politecnico, la formazione accademica è impressionante. Quando siamo arrivati, perché eravamo un gruppo di ragazzi, pensavamo di essere gli ultimi del campus, no? Quelli che arrivano dal Politecnico un po' indietro, quando in realtà abbiamo capito che la formazione che il Politecnico ci ha dato in quei 5 anni, più una parte di dottorato, era ineccepibile. Eravamo allo stesso livello, se non, ovviamente poi le comparazioni sono difficili, però ci sentivamo a nostro agio, riuscivamo a dialogare negli stessi termini, negli stessi modi, di chi magari aveva fatto un'università eccellente, come l'MIT. Quindi in realtà il Politecnico, a parte questa piccola questione del budget, mi ha permesso di arrivare molto, molto in alto a livello di conoscenza e di scienza. Ha introdotto il tema, diciamo così, scottante, cioè il tema del brain drain. Alla fine tu effettivamente sei andato negli Stati Uniti e è lì che hai trovato le risorse però per portare poi a termine i tuoi esperimenti, le tue iniziative, no? Quindi mi viene a dire, perché una formazione così ottima come quella che hai ricevuto al Politecnico, è una domanda che rivolgo anche ad Alessandra e Virginia, che sono qui con noi, debba essere, diciamo, non sprecata, ma anzi utilizzata, massimizzata in un altro paese? Questa è una domanda spontanea, secondo me, che sorge. Prima vai tu, Nicolò, poi Virginia, Alessandro. Ma possiamo anche dire comunque che un passaggio di conoscenza non fa mai male, quindi portare un po' di esperienza al Politecnico all'MIT è comunque qualcosa di valore anche per il Politecnico, nel senso che poi i paper che abbiamo scritto li abbiamo scritti a 4 mani, quindi MIT e Politecnico, quindi è diventata una joint venture verso la ricerca. Sicuramente i primi 2 anni di dottorato per me sono stati molto pesanti. Il dover centellinare ogni singolo esperimento, non poter fare quello che vuoi, quindi per arrivare a un risultato che magari è disruptive, che permette di fare un salto colossale all'interno della ricerca, perché ti mancano i fondi, è frustrante. E lo abbiamo vissuto tutti nel nostro laboratorio, però questo ti dà una forza in più. Riuscire a scavalcare gli ostacoli senza vedere sempre la soluzione economica, ma cercando di ingegnerizzare e di capire in che modo si può arrivare a una soluzione in un altro modo. Questo ti apre la mente, ti fa capire che puoi fare qualcosa non per forza con la parte economica, riesci a farlo magari anche senza. Ovviamente se l'avessi avuta si sarebbe andati un po' più veloci. Virginia? Tra l'altro vorrei dire che Nicolò, che tra l'altro siamo amici, poi è tornato in Italia e oggi ha un'azienda bellissima in Italia, quindi è stato, diciamo, una fuga, ha preso delle
competenze, conoscenze e poi è rientrato per fare in Italia. Cioè, noi a volte diciamo, vediamo male appunto questa fuga, no? Perché diciamo, c'è la fuga dei cervelli, noi li formiamo, i nostri sono i meglio formati e poi mettono a terra le cose al di fuori. Diciamo che secondo me questa è da una parte è una cosa molto bella, perché diamo la possibilità a persone di uscire e comunque quando tu vai fuori in un altro, soprattutto un altro paese, ma anche un altro continente, vedi la realtà in un modo diverso e quando poi torni arricchito e quell'arricchimento lo riporti anche in quello che fai tutti i giorni. Questo è veramente il caso di Niccolò, che poi cioè, Niccolò fa parte di quelle persone che io stimo tanto, perché una di quelle persone che è riuscita a fare un'azienda che ha un impatto positivo, quindi unisce il fatturato, cioè una cosa che dico sempre, noi valutiamo le aziende solo per quanto fatturano, no? Però c'è anche tutta un'altra parte che è di impatto ambientale, sociale, che non viene considerata altrettanto. Invece ecco, Niccolò fa parte di quegli imprenditori che riescono a fatturare, far crescere l'azienda e al contempo avere un impatto positivo, nel suo caso sull'ambiente. Quindi ecco, io penso che sia comunque importante andare fuori e poi chi vuole tornare, e penso che comunque sia un arricchimento per tutti. Sì, sono d'accordissimo su questo punto. Alessandro? Credo che sia la cosa più importante, cioè la fuga dei cervelli non è preoccupante se il saldo poi rimane positivo, cioè la nostra capacità di riattrarli, ma gli stipendi sono molto bassi in termini di opportunità professionali, sono bassi anche le borse di ricerca, eccetera, quindi più che l'uscita è la nostra capacità di riattrarne sia il talento, diciamo, il cervello italiano che è andato via, ma anche i cervelli stranieri che facciamo molta fatica ad attrarre in generale. Credo che questa sia la principale preoccupazione. Leggevo qualche giorno fa sul Sole 24 Ore che è andato semideserto, sostanzialmente un bando per ricercatori, appunto per provare a farli tornare ricercatori che avevano fatto un'esperienza all'estero, e questo era andato semideserto. Quindi la nostra incapacità di attrarre talenti è la cosa più preoccupante, quindi non l'uscita ma il saldo finale. Posso poi forse aggiungere anch'io Prego, che professoressa, prego. uno dei misteri che non riesco a capire, per quanto cerchi di capire con economisti e altri esperti, è il livello dei salari italiani, che sono estremamente scoraggianti per i giovani e secondo me è uno degli svantaggi, uno degli ostacoli principali che si oppongono alla trasformazione dalla fuga alla circolazione dei cervelli. All'MIT ci sono attualmente 3 o 4 studenti che conosco, alcuni graduate student, postgraduates, che sarebbero interessatissimi a venire a lavorare in Italia. Una, tra l'altro, ha preso un posto di ricercatrice postdoc al Politecnico, e ci sono un sacco di possibilità per l'Italia di attrarre cervelli alla ricerca di un posto dove andare, che magari non sono gli Stati Uniti e magari non sono i paesi da cui provengono, spesso da paesi dell'est dell'Europa, per i quali l'Italia potrebbe essere estremamente attraente se migliorassero appunto le condizioni di ingresso nel mercato del lavoro per i giovani ricercatori e laureati. No, è il punto dolente, direi, quello dei salari. Forse lo lascerei un attimo da parte, perché altrimenti entriamo in un tunnel di negatività. Ecco, vorrei tenere il lato positivo, ma il lato positivo in realtà c'è, perché adesso mi rivolgo al pubblico. Nei giorni scorsi ci è venuta appunto questa idea di coinvolgere in questo dibattito delle giovani studentesse dell'Istituto ISI a Roma Design, che ha sede anche a Pordenone, per chiedere loro qual è la visione e la prospettiva riguardo al percorso formativo che stanno facendo e quali opportunità il futuro raccoglie e presenta per loro. E inoltre anche quali sfide, no, possono incontrare queste ragazze e ragazzi che fanno parte della Gen Z nel percorso professionale futuro, considerato lo scenario che abbiamo delineato. Quindi Sucheta Pfeiffer, Matilde Rogato e Elena Perfetto, è il vostro momento. Ci siamo incontrati prima, eravate emozionati. Questo segnale non so se è segnale divino o tecnologico, non lo so, considerato l'ambiente. Sucheta, inizia tu.
Cosa ne pensi dell'Italia e della tua formazione qui? Allora, sicuramente in un futuro... Se vuoi alzati pure per parlare. Piacere a tutti, sono Suceta. E allora, sicuramente in un futuro mi vedo direzionata a rimanere in Italia, perché secondo me l'Italia, studiando design, è un ottimo punto di partenza, e anche e soprattutto perché si cerca molto più spesso il prodotto made in Italy. Quindi diciamo che il mio prospetto per il futuro è quello di rimanere qui. E Ele, se vuoi... Buon pomeriggio a tutti, io sono Elena e anch'io frequento l'Università di Design a Pordenone, e la mia idea sul lavoro è molto ampia e penso che il lavoro per i giovani sia una sfida da affrontare il prima possibile nella vita, nel senso che il lavoro dà la possibilità di incontrare nuovi ostacoli e saperli affrontare, e io personalmente sono intenzionata a iniziare la mia carriera lavorativa in Italia. Se poi un giorno mi capiterà l'occasione di appunto spostarmi all'estero, io ovviamente approfitterò, appunto anche perché, come è stato detto prima, l'estero può essere un'opportunità per rientrare poi in Italia con maggiori conoscenze e soprattutto imparando anche e approfondendo una nuova lingua, e questo è sempre molto più positivo, ecco. Buon pomeriggio, io sono Matilde, anch'io sono qui con le mie colleghe dell'ISIA di Roma Design. Io invece, al contrario loro, sono molto più indirizzata verso l'estero. Mi piacerebbe prima fare un'esperienza fuori dall'Italia, perché credo che dia maggiori competenze, ci siano maggiori possibilità, ma se un giorno dovessi avere un'opportunità lavorativamente parlando molto buona, sarei felicissima di poter tornare in Italia. Grazie ragazzi per la vostra opinioni. Diciamo che è un misto di resto in Italia e non resto in Italia, ibrido. Un consiglio a Virginia D'Alessandro: cosa vi ha spinto ad attivare la vostra attività, quello che avete creato, il valore che avete creato qua in Italia? Quali sono i fattori che vi hanno convinto a rimanere, pur avendo comunque una visione molto internazionale? Sì. Vado io. Allora faccio così. La prima cosa da questi 3 interventi è che se avessimo chiesto probabilmente a 3 persone delle generazioni precedenti rispetto alle ragazze che hanno parlato di rivolgersi a dei giovani, avrebbero detto andate via, no? E cioè, ogni tanto gira quel video del lascia questo paese, e invece è la dimostrazione che generazioni più giovani sono più ottimiste rispetto alle generazioni precedenti. E il riassunto mi piace che, no, come dire, non so se lei selezionate così perfettamente, come dire, in una scala di resto, forse resto. No, giuro che non lo sapevo, ho fatto solo la domanda ma non sapevo l'esito. Perfettamente, come dire, allineate in questo percorso, e come dire, credo che la linea, il filo rosso sia fate quello che volete, l'importante, come dire, no, non voglio dire sistema paese che è un'espressione terrificante, la capacità del paese, che sia l'istruzione, quindi la ricerca, che sia invece il lavoro, deve essere in grado di riattrarvi e crearvi un dubbio se potete, volete tornare un giorno oppure no. Tutti i miei amici che sono andati a lavorare all'estero, la gran parte dei miei amici che sono andati a lavorare all'estero, o tornano per eroismo praticamente, dicendo vabbè mi taglio lo stipendio di X e quindi torno, oppure non tornano, e questa cosa secondo me è inaccettabile. Quindi voi dovete fare quello che volete, sono le condizioni intorno alle generazioni precedenti, in particolare in questo momento, che devono lavorare per creare le condizioni di mettervi dei dubbi domani mattina se stare dove sarete o ritornare in Italia. Io ho avuto un'esperienza all'estero, sono stato un paio di anni all'estero, sono tornato, sono molto felice, non ho mai pensato di fare l'azienda da un'altra parte, ho pensato forse in piccolo quando ho fatto la mia azienda, e questo è sicuramente stato, come dire, una forma di nanismo che probabilmente non avrei avuto se avessi raccolto soldi in America, però dall'altra parte ho avuto la fortuna di raccogliere 1,2 milioni
sulla carta, perché c'era solo una presentazione in PowerPoint, e questa cosa l'ho fatta perché ero a Milano. Se fossi stato da un'altra parte d'Italia questa cosa non sarebbe successa. Quindi, come al solito, è la possibilità di essere vicini dei centri, dei poli di attrazione di capitali e di opportunità, e la cultura intorno a me. E di nuovo il mio network è stato un enorme privilegio, perché i miei amici fanno startup, investono in startup, e quindi l'unica cosa che mi dicono è che sono un fifone, che devo fare di più, spingere di più. Quindi, come dire, sono stato molto stimolato. Non so quanto questa cosa sia l'humus ovunque nel nostro paese, ma dato che ho iniziato facendo il tecno entusiasta prima, finisco facendo tecno entusiasta anche adesso, dico che il digitale accorcia anche questo tipo di distanze, di diseguaglianze, perché i talenti sono equamente distribuiti, sono le opportunità a non esserlo, e deve essere priorità di ognuno di contribuire a distribuire meglio le opportunità. Il digitale può chiudere queste diseguaglianze in partenza. Virginia? Allora, sul fare impresa in Italia, io non posso negare che è complesso fare impresa, ma è complesso fare impresa in generale. In Italia poi ci sono delle altre problematiche, nel senso delle altre difficoltà. Però c'è un però, nel senso che oggi dove c'è un problema c'è una soluzione, dove c'è una difficoltà ci sono meno persone che ci si infilano, non so come dire. Quindi io anche sento di aver avuto un po' una forma di nanismo, nel senso che quando ho iniziato pensando solo all'Italia, non avevo quella cosa di dire voglio farla worldwide, no? Io ho detto noi, perché avevamo anche iniziato perché volevamo risolvere il problema della disoccupazione giovanile in Italia, quindi per me non è stato un pensiero quello di dire lo vado a fare dalla Spagna o lo vado a fare, non lo so, dove pago meno tasse. Non è proprio stata una variabile, perché la mia missione era quella ed era strettamente legata al paese in cui ero e al paese in cui sono. Quindi questa secondo me è una cosa molto importante. Poi ovviamente se oggi mi dici ok, domani devi internazionalizzare, dico ok, forse la base l'avrei dovuta mettere da qualche altra parte, perché poi con gli investitori, una serie di cose. Però secondo me torna sempre il fatto che io ho colto un problema che c'era in Italia e l'ho trasformato in un'opportunità. Quindi mai, come dire, neanche né rinnegare e neanche mai piangersi addosso, no? Ora siamo nello spazio dell'ottimismo, però per me l'ottimismo non è il guardare il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Non è che, a me quando mi chiedono sei ottimista, io dico no, però io se vedo il bicchiere che è a metà, non è che dico è mezzo pieno o mezzo vuoto, dico ok, comunque va riempito. Capito? Questo per me è ottimismo. Perché sei un ingegnere, però, poi la tua formazione. Sì. Beh, abbiamo direi dato un bel po' di positività a questa sessione. Prenderei 2 o 3 interventi, 2 o 3 domande dal pubblico, se ce ne sono, così chiudiamo con delle domande, prego, e poi con gli interventi conclusivi. Buongiorno, io sono spesso in India e quando incontro un imprenditore in India, nel 98% dei casi è più giovane di mio figlio. E quanto la presenza ingombrante di noi boomer nelle aziende crea difficoltà ai giovani di scegliere il loro futuro, secondo voi? Io per la mia azienda non posso parlare, quindi a questa domanda non posso rispondere, quindi lascio a voi. La stai lasciando a me? Grazie. No, grazie. Allora, io diciamo che ho sempre avuto esperienze imprenditoriali, quindi non posso rispondere direttamente sulla presenza ingombrante di manager in aziende più senior. Grazie. Però ecco, io la cosa che vedo è che io vedo tanto questa cosa, nel senso, se noi fossimo negli Stati Uniti, nessuno ci avrebbe detto che siamo dei giovani imprenditori, siamo dei vecchi imprenditori. Però ecco, io ho sempre la tendenza a livello umano di non dare mai la responsabilità delle mie azioni o delle mie non azioni all'esterno. Quando io mi trovo ostacolata,
non dico però quella persona mi sta ostacolando, ok, no, io cerco di buttare giù il muro nel momento in cui ho una difficoltà. Come? Perché l'azienda è occupata fino a uno quando ci muore sopra. Però questa è un'era in cui ci sono talmente tanti problemi da risolvere che stanno nascendo tantissime aziende, quindi si può andare a cercare lavoro in aziende nuove, più innovative, in cui la presenza delle persone più senior è inferiore. Quindi secondo me è anche responsabilità dei singoli andarsi a cercare e a creare la propria strada. Ecco. Cioè io penso che finché noi ci lamentiamo di non avere spazio, non avremo spazio. Quando inizieremo a crearci lo spazio ci sarà. Credo che sia vero quello che dice Virginia, c'è effettivamente però questa cosa, questa presenza ingombrante. Credo che il problema, io ho avuto un percorso diciamo in linea con quello che diceva adesso Virginia, nel senso che non ho mai lavorato per grandi aziende, tutte le aziende dove ho lavorato erano grandi a livello globale, ma il team italiano era piccolo perché ho lavorato in Airbnb, in Lime, insomma tutte cose erano gestibili e l'età media era piuttosto bassa. Credo che il problema sia in questo caso che si obbligano le generazioni più giovani ad essere molto forti e dire vabbè allora mi faccio il mio percorso, vado in una realtà con maggiore rischio eccetera eccetera eccetera, ma è proprio una questione culturale perché che però viene insegnata molto presto, cioè per quello dicevo la scuola, perché i giovani che vedo, questa mattina mi sono arrabbiato mentre facevo un colloquio a una ragazza e gli ho detto parla come un essere umano e non parlare come una macchina o come un verbale, no? Parla come un essere umano, dimmi le cose in maniera normale, chi sei, cosa vuoi fare, e invece troppo spesso l'insegnamento è vabbè buono adesso mi ci metto 10 anni, devo stare in scia e poi magari dopo 10-15 anni farò il mio percorso. Io dico in maniera un po' colorita a tutti quelli che lavorano con me, intorno a me nel team, che mi devono staccare la carne in maniera positiva, nel senso in maniera equa, cioè sulle competenze ce la si gioca, ci si diverte, si è tutti allo stesso piano. Troppo spesso invece impariamo a dire vabbè, sono condannato e sto lì, buono. Credo che questa cosa forzi, come dire, selezioni solo chi ha magari un po' più di coraggio, più libertà di rischiare, perché non tutti possono, come dire, unire al coraggio anche il dire mi posso permettere di lavorare in una startup che magari fra 6 mesi sono a spasso o fare la mia azienda, appunto di farsi un percorso alternativo. Questa cosa c'è una crescente consapevolezza di questo ruolo ingombrante, non c'è la cultura per attivare un cambiamento, le generazioni più giovani devono però forzarlo, quello sì. Aggiungerei una cosa su questo punto, che con alcune delle aziende con cui ho lavorato ho visto purtroppo questo trend, cioè il fatto che noi o i giovani che vengono dopo di noi sono abituati tutto sommato a vivere in questa cultura, no? Del devo aspettare un tot di tempo per avere più responsabilità, tanto che addirittura si lavora e si fa meglio non per aiutare l'azienda a crescere nel proprio business o nella propria mission, raggiungere la propria visione imprenditoriale, ma solamente per avere la posizione, il che è drammatico perché poi chiaramente uno lavora per questo tipo di formalità, chiamiamole così, e non per poi l'obiettivo e la performance che alla fine è quello che poi crea valore per un'azienda. Professoressa Sferza. Sì, io non una cosa che chiedo sempre agli studenti dell'MIT prima di mandarli in Italia è fino a quando secondo voi si è giovani? E la risposta che mi danno è 22-23 anni. Tenete presente che in genere all'MIT ci si laurea tra i 21 e i 22, la laurea undergraduate che da noi dura 4 anni. E io gli dico sempre, guardate che quando andate in Italia, in realtà se fate la stessa domanda, la risposta è 40-45, magari anche un po' più in là, cioè l'idea della gioventù è molto più estesa e io trovo che non per essere negativa ci sia un grosso potenziale, però c'è anche ancora una gerarchia molto più forte di quanto non esista negli Stati Uniti, soprattutto all'interno dell'università.
Per citare uno dei un premio Nobel dell'MIT italiano, Franco Modigliani, lui diceva sempre: quello che attira i giovani di tutti i paesi all'MIT non è solo la disponibilità di strumentazione, eccetera, eccetera, ma è anche la libertà di usarli. Come diceva Nicolò, le porte sono aperte e tutti possono avere accesso alla strumentazione e ai laboratori e essere considerati più o meno uguali ai docenti, soprattutto se sono graduate student, fino a che non provano la loro incompetenza. Quindi secondo me l'Italia ha ancora un problema di gerarchia molto più forte, anche basata sull'età, in parte basata sulle strutture delle imprese e su un sistema di human relations che è di una pesantezza e di una mancanza di trasparenza e flessibilità infinita vista dal di fuori. Poi i giovani sono invece molto preparati e hanno un sacco di talenti, quindi secondo me non è una battaglia persa, ma una battaglia ancora da combattere e da vincere. Assolutamente. È una questione, come dicevamo, appunto di cultura. Intanto Virginia e Alessandro la ringraziano perché essendo under 40 possono quindi definirsi giovani. Non sono in Italia, però in Italia, negli Stati Uniti no. Non negli Stati Uniti, ma in Italia sì, quantomeno. Dunque, abbiamo tempo per un ultimissimo intervento dal pubblico. Se c'è qualcuno che vuole fare una domanda, un intervento, una riflessione su questo tema, su questi temi, anzi, perché ne abbiamo sollevati davvero tanti, ne vedo là uno. Prendiamo quest'ultima domanda, l'ultimo intervento e poi andiamo ai saluti conclusivi. Sì, funziona. Vorrei intanto fare una puntualizzazione sul termine fuga dei cervelli. Secondo me è corretto perché esprime un certo pregiudizio di abbandonare un luogo dove si sta bene, circondati da attenzione familiare, un ambiente protetto, eccetera. Mentre il termine più appropriato è fertilizzazione dei cervelli, perché come quando vai all'estero, anche se non vai all'MIT, a Stanford o dove vuoi, vai in un altro ambiente, è sempre un'esperienza non solo di tipo tecnologico, scientifico, ma anche umano, sociale, perché incontri un sacco di persone, di ragazzi di diverse nazioni, coi quali puoi socializzare e quindi cambiare completamente il tuo atteggiamento mentale che poi si rifletterà nelle competenze imprenditoriali, nel rapporto con una società molto più aperta, molto più interattiva. Dico questo perché l'esperienza di mio figlio, che dopo essersi laureato al Poli Milano, adesso sta facendo un PhD in Belgio, non sarà una nazione che tutti tengono di prima scelta, però sta facendo tutta una serie di esperienze collaterali di tipo sociale con amici di varie nazioni, gira, hanno fondato un complessino e fanno tante esperienze che nel complesso rappresentano questa nuova mentalità giovanile nell'affrontare un mondo in continuo cambiamento, dove non conta solo più l'aspetto tecnologico, ma l'aspetto sociale, l'interazione, il network, eccetera. Quindi l'aspetto sociale come elemento fondamentale, oltre ai finanziamenti, del scegliere un paese piuttosto che un altro per creare un'impresa, un'attività. Che l'aspetto sociale, l'apprendere una lingua, certo, sentirsi poi dopo un periodo iniziale in grado di competere con questi ragazzi che magari conoscono solo la loro lingua locale, come succede molto spesso in America, e ti dà un vantaggio in più. Commistione culturale è un valore, siamo d'accordo, no, Virginia e Alessandro? Sì, questa che è facile la prendo prima io. No, sono molto d'accordo, ma credo che la cosa debba essere estesa e allargata anche se uno non va fuori a fare un PhD, ma una qualunque esperienza fuori di casa mi sembra un valore aggiunto, nel senso che ti trovi a imparare come funziona la metro di un altro paese, a chiedere come funziona per tornare a casa, a risolvere tutta una serie di problemi che sono lontani dal tuo, appunto, diciamo, la tua abitudine, la tua rete di safety net, no? La tua rete di salvataggio che di solito hai quotidianamente. Credo che questo sia una ricchezza in generale, che sia l'Erasmus, che sia andare a fare un'esperienza lavorativa di qualunque genere all'estero, credo che sia una cosa che arricchisce. Il problema è sempre
far tornare, e non far tornare tutti a Milano o a Roma, nei centri, nelle principali città, ma che ritornino anche con interesse, con qualcosa da fare, qualcosa da restituire nei centri più piccoli, nei borghi, perché insieme a una popolazione che invecchia, cioè, e che rimane nei centri più piccoli, i più giovani se ne vanno, quindi la popolazione, vuol dire, media si alza ancora di più come età media in questi piccoli centri, il risultato è che diventano ancora più, diciamo, ancora meno attrattivi ed è una spirale terrificante. Bisogna tornare e dare del valore. Aggiungo un aspetto che non è di brain drain, ma è di capacità di attrazione. Io ho lavorato prima di fare l'imprenditore in una serie di aziende tecnologiche, diciamo così, o con loro ho lavorato da consulente. I team italiani delle varie Google, Airbnb, Uber, eccetera, in larghissima parte non sono profili tecnici. Vuol dire che sono profili che fanno marketing, che fanno public policy, che fanno comunicazione, che fanno questo genere di lavori. E io facevo public policy, quindi come dire, sono parte di questi qua. Non sono profili che poi lasciano particolare ricchezza. Gli ingegneri sono a Parigi, sono qualcosa a Berlino, sono altrove, e questo è un problema perché non c'è lo spillover. Quando qualcuno di questi ingegneri si licenzia dall'Airbnb, dalle Google, dalle Lime, dalle varie aziende tecnologiche, fonderà una startup e la fonderà dove era a lavorare nell'ufficio, e quindi a Parigi, a Berlino, magari a Londra, e troppo poco a Milano. Già andarsene da queste realtà è difficile perché strapagano, ci sono i biscotti gratis e il biliardino, e in più, come dire, se c'è poco spillover, anche questa è una grandissima perdita di valore. Cito Federico, dobbiamo fare un reshoring di ingegneri a questo punto. Virginia, e poi chiudiamo. Guarda, io l'ho detto prima quanto sia importante andare, contaminarsi, quindi su questo non mi voglio assolutamente ripetere. Lo spunto sul ripopolare anche i piccoli borghi, le province, cioè io quello sono assolutamente, cioè è una cosa che vorrei cogliere, perché penso che sia davvero importante non soltanto per i piccoli borghi, per le province eccetera, ma anche per noi stessi, nel momento in cui ci accorgiamo, e ritorno al tema di prima sulla consapevolezza, che non ci rende felici, o comunque che la vita di città, cioè la vita di città non è fatta necessariamente per tutti, e secondo me l'era in cui stiamo andando ci aiuta a essere più morbidi da questo punto di vista, e a sapere che possiamo crearci delle opportunità o avere delle opportunità anche lavorando da piccoli centri, e questo appunto è sempre un ritornare a chi sei, all'essere umano. Cioè io ad esempio quando vivevo a Roma, e ero anche privilegiata nella vita a Roma perché io avevo ufficio e casa a un civico di distanza, ok? Però per andare in palestra ci mettevo mezz'ora, per andare a trovare le mie amiche ci mettevo un'ora, e vivevo nel traffico. Quindi quando poi ho avuto l'occasione di dire io non voglio, cioè mi sono guardata allo specchio e ho detto io non voglio questa vita, anche se non fa figo dire non vivo in una grande città, non mi interessa, perché non è quella la cosa che mi nutre, no? Io preferisco in una pausa pranzo andare a fare una passeggiata in montagna o sul fiume o stare nella natura. Quindi io penso, ecco, questo è anche l'epoca e l'era giusta per, nel momento in cui ci guardiamo e cerchiamo di capire chi siamo, di andare incontro a quello che siamo e di agire di conseguenza. Ecco, io questo penso che sia una cosa veramente importante e che ognuno di noi può iniziare a fare proprio grazie all'era che stiamo vivendo e a tutti i cambiamenti e a tutta la tecnologia che abbiamo in questo momento. Grazie. Bene, grazie Alessandro, grazie Virginia. Ah, c'è un ultimo intervento, dai, prendiamolo, dai. Ce ne sono due. Due? Allora, se siete, sono due interventi rapidissimi, ragazzi, mi raccomando. Tutti adesso. Adesso avete, insomma, mi avete fatto venire molte riflessioni in mente. Allora, intanto riguardo al ripopolamento appunto dei piccoli borghi, ma in che modo? Perché per esempio Virginia viveva a Roma, Alessandro parlava che era comunque a Milano, dove era un ambiente pieno di start-up, quindi in che modo? Intendete allora prima si parte dalle città grandi e poi si va ai piccoli borghi? Come si fa a partire dai piccoli borghi, comunque a partire da realtà più piccole? Come magari addirittura può anche essere una città, anche Udine stessa, non ha ovviamente la portata di Milano o di Roma. E un altro discorso che mi è venuto in mente prima è che dicevate che appunto i giovani devono avere coraggio e servirebbe anche un po' a prendere i rischi. Per a me, soprattutto in Italia, siccome anche il tasso di fertilità è molto basso, mi viene in mente, ma questo come lo possiamo conciliare
con una possibile con un futuro familiare di fatto, perché sappiamo che il tasso di fertilità è molto basso e se comunque noi siamo considerati giovani ancora a 40-45 anni, questo insomma rende molto complicata la situazione. Tema della denatalità complicato, Ci vuole un altro forum per discuterlo, però bello spunto. Prendiamo l'altro intervento e poi risposte, poi chiudiamo. Buongiorno, sono uno studente di ISIA, faccio design al primo anno e volevo raccontare un po' la mia opinione riguardo a questo aspetto. Io credo che l'Italia dia una buona base per ciò che noi stiamo studiando riguardante intanto design, grazie alla storia che è avvenuta, alle varie imprese importanti che ci sono state. E riguardo a questo, penso che comunque sia utile andare fuori all'estero non solo per avere un'istruzione, ma anche conoscere stili di vita o modi di fare design, ma può essere anche qualsiasi altra cosa, che ci possono riempire culturalmente e avere una mentalità diversa. Poi sul fatto se io voglio rimanere o no all'estero o tornare in Italia, penso che quello sia un po' soggettivo. Voglio dire, o anche magari in Italia devi vedere quale delle due opzioni, se all'estero o l'Italia, ti può migliorare la vita, diciamo. Io magari se vado a studiare all'estero, sto con persone, conosco persone, amici, che poi alla fine potrei innamorarmi, diciamo, tra virgolette, perché voglio stare con loro. Se io infatti tutto per adesso, scusate, Calma. Finora ho vissuto in Italia e magari io mi sono stancato, tra virgolette, di vivere le stesse cose, eccetera. Voglio un po' esplorare il mondo. Questo magari potrebbe cambiare in futuro. Cioè, io intanto vorrei andare all'estero, vivere lì, creare qualcosa lì. Poi il fatto di tornare in Italia è più magari rivolto ad un fatto sentimentale, che mi manca qualcosa. Certo. Questo. Grazie. E risposte rapide perché l'autonomia... Posso magari rispondere un po' anch'io a questo? Prego. Cioè, il mio lavoro sostanzialmente è quello di mandare studenti e docenti dell'MIT in Italia a sperimentare l'eccellenza italiana. Quindi è stato un lavoro inizialmente molto difficile, adesso è un po' più facile. Mando circa 150 studenti dell'MIT ogni anno a insegnare, fare ricerca o lavorare presso imprese italiane. Parecchi, tra l'altro, vengono nel Friuli Venezia Giulia e parecchi anche a Udine, in alcune scuole a insegnare soggetti STEM e soprattutto a far vedere come queste materie si insegnano all'MIT. Io credo che per loro la scelta di stare in Italia o di fermarsi in Italia a lungo periodo sia in molti casi non una scelta, ma io stessa poi ho fatto il percorso inverso, perché arrivata all'MIT poi ho trovato affetti, famiglia, eccetera, e sono rimasta qui senza averlo mai deciso. Secondo me è importante andare all'estero perché anche se uno si è in una realtà di eccellenza come l'MIT, questa eccellenza non la si può mantenere senza una flessibilità, un'agilità culturale, una capacità di capire contesti, modi di vivere, modi di lavorare, modi di pensare, acquisire trasversalità. Ed è un modo per crearsi delle scelte nella vita e darsi anche un po' di stress, perché lo stress fa bene, cioè lo stress abitua a pensare, abitua a trovare nuove soluzioni, trasversabilità. Secondo me non è andare o restare, ma è dovunque si sia a crescere il range delle scelte che uno può avere. E poi ognuno lo applica come può e come gli viene meglio, però non è una scelta a priori rimanere, restare e appunto darsi una più grande capacità di scelta e di avere impatto sul proprio futuro. Certo. Alessandro, Virginia? Vado a scalare la parete rocciosa, quella di là. Cerco di essere rapida. Tu hai chiesto una cosa, no? Hai detto parlate di grandi città, di piccoli centri, da dove partire. Ovviamente se una persona non ha competenze, non ha esperienza, partire dal piccolo centro
è una difficoltà in più, quindi io per esempio anche quando parlo con tantissimi miei studenti e studentesse dicono io voglio lavorare da remoto dal mio paesino della Puglia, io dico sì, benissimo, hai delle competenze che te lo permettono perché stai studiando delle cose che poche persone, cioè nel senso in cui c'è tanta richiesta e poche persone con quelle competenze, quindi potenzialmente te lo puoi permettere di lavorare anche alla prima esperienza dal paesino magari del sud. Però io questa è una cosa che non consiglio perché comunque per la crescita della carriera è molto importante avere vicino dei senior che ti aiutano a crescere, poi ritorni, poi lavori da remoto da dove vuoi. Quindi diciamo che su questo io mi sento di consigliare entra in un'azienda in cui c'è un senior più grande con cui fare esperienza, dove vuoi apprendere e poi decidi dove andare. E questo però si lega molto anche con esistono oggi tantissimi lavori che magari non sono così conosciuti, ma in cui c'è ancora tanta richiesta e poche persone con le competenze. Quindi quando io parlo non è che sono ottimista perché voglio essere ottimista, è che oggettivamente vivo in un micromondo di digitale e di innovazione in cui ci sono molte più opportunità. E io questo lo devo dire perché sennò sembro l'idealista, non è così. Ci sono ambiti meno conosciuti in cui ci sono tante opportunità e quindi tante possibilità di movimento e anche quello che dicevo prima a delle studentesse, che diceva anche Alessandro, cioè oggi lui fa i colloqui e le persone fanno i colloqui a lui. Quando hai delle competenze che poche altre persone hanno, sei tu a scegliere l'azienda, non è il viceversa. Tutto sta a andate a prendere quelle competenze e cioè quello che fa comunque differenza. È chiaro che prendere competenze che hanno altre migliaia di persone anche solo in Italia, certo quella è una strada in salita. Secondo me, provo a darti una risposta più sistemica se vuoi, posto che sono d'accordo con quello che dicevi. Mi piacciono molto le tue risposte sistemiche. No, ci provo. No, sono d'accordo, quindi come dire, ampio. Il primo evento che abbiamo fatto con NOS, che è questa cosa nuova che abbiamo fatto, abbiamo avuto un panel che doveva essere di 45 minuti, è durato un'ora e mezza sulle aree interne, perché delle 300 persone che c'erano, 100 hanno fatto domande ed è un tema gigantesco. Credo che l'output sia stato eliminare l'obbligo a partire e poter invece godere di un diritto, di una possibilità a restare. Questo cosa vuol dire? Quello che diceva la professoressa, cioè avere il ventaglio delle possibilità, e il ventaglio per le possibilità ampio per tutti, non solo per persone particolarmente qualificate, eccetera. La possibilità di restare e di avere delle opportunità. Credo che questo, ad esempio, da dove partire? Dalla banda larga, perché se tu non hai internet, se tu non puoi comunicare, non hai tecnologia di base, non ci puoi stare nel paesino, punto e basta, sei isolato. Se invece si abilita con delle infrastrutture, allora questa cosa è più possibile e tu puoi decidere di restare. Credo che questo sia il derby da chiedere. Non ho invece, però questa è una richiesta che devi fare alla politica, no? Di portare la banda larga. Non ho invece capito la questione natalità e prendere più rischi. Credo ci sia un problema di propensione al rischio ed è quello che si diceva stamattina. C'è stata una slide bellissima sul bisogno di sperimentare, il bambino che sperimenta e l'adulto che perde l'abilità a sperimentare, ma il passaggio successivo che è stato detto era quello della sicurezza psicologica nel sperimentare e quindi fallire, e questo è dato dalla misurazione. Tu devi poter fallire, nel senso che prendi dei rischi, sbagli e vai da un'altra parte. Se il mercato del lavoro non è mobile, non è attivo, liquido, non puoi sbagliare perché sei a gamba all'aria. Se fai una startup e vai male, vai a gamba all'aria, sei fregata di nuovo. È cultura che c'è intorno a te in termini di propensione al rischio, e questo è slegato però dall'età anagrafica. Fa molto arrabbiare quando non c'è propensione al rischio fra i più giovani, perché essere giovani, così finiamo un po' arrabbiati, ma essere giovani non è una qualità di per sé, perché essere giovani è una condizione anagrafica. Essere giovani diventa una qualità se tu prendi la carica che hai dovuta al tuo essere giovane e la trasformi in propensione al rischio, in voglia di fare, in spirito innovativo, e a dire al boomer che è persona ingombranti, che si diceva prima, dire ho un'idea e vale la pena che tu ti sieda con me, fatti da parte, facevo con la mano ma l'ho ammorbidita, diciamo, discutiamone insieme quantomeno.
Grazie professoressa Sferza, grazie Niccolò Calandri che ci sono collegati con noi, grazie a Virginia e grazie ad Alessandro davvero per questa bellissima chiacchierata e grazie a tutti voi. Prima di chiudere però direi di chiamare Federico Rampini, il nostro direttore scientifico, e poi il presidente Giovanni D'Apozzo per i saluti conclusivi di questa seconda edizione di Open Dialogues. Federico, the floor is yours, the podium is yours. Voi state pure qua. Sarò breve, sono felice che anche questa seconda edizione abbia premiato la geniale intuizione di Giovanni D'Apozzo, e cioè l'idea che Udine è il luogo giusto per parlare di questi temi. Insomma, abbiamo messo tanta carne al fuoco, geopolitica, ma a che punto è il mondo contemporaneo con 2 guerre, tutte e 2 dietro gli angoli qua, economia internazionale, in che situazione siamo, e sono contento che 2 ore fa è uscito un dato dagli Stati Uniti che ha confermato quello che vi dicevo ieri, 275.000 posti di lavoro al netto dei licenziamenti aggiunti in un solo mese dall'economia americana, che continua a essere un modello che andrebbe studiato, no? Infatti una delle ragioni per cui tanti giovani italiani sono attirati, almeno da un'esperienza, quando anche fosse temporanea, negli Stati Uniti è capire perché là funziona. C'è qualche cosa di misterioso in un paese che poi vede affrontarsi per la sfida, la corsa alla Casa Bianca, 2 ottuagenari pieni di difetti e esecrati dall'altra metà del paese. Invece nell'economia continuano ad esserci evidentemente delle risorse formidabili, una ricetta che funziona, non è la stessa ricetta che dirige l'economia italiana, e quindi molti giovani hanno voglia di andare a vedere sul posto e toccare con mano cosa c'è di diverso in un paese che corre, che continua a correre in quel modo. Domani a quest'ora, se i miei calcoli sono esatti, io sarò già più o meno a metà dell'Oceano Atlantico e starò riempiendo un taccuino Moleskine di appunti delle idee che mi avete dato. Tutti, relatori, pubblico, domande, interventi. Abbiamo aperto anche tante finestre nuove. Stamattina ho ascoltato con molto interesse un economista brasiliano. Ieri nei nostri dialoghi si è affacciata almeno un paio di volte l'Arabia Saudita. Lo dico perché magari se ci saranno prossime edizioni, e questo dipende da voi, magari allargheremo lo sguardo anche a nuovi mondi, perché ce ne sono tanti e tanti e tanti ancora da scoprire. Del resto alcuni di voi, quelli che fanno gli imprenditori, magari sono capi di piccole multinazionali tascabili, io li sto incrociando ogni volta che vado in uno di questi mondi. L'anno scorso ho fatto 3 viaggi piuttosto impegnativi: Egitto, Sudafrica e Taiwan, mai una volta che non abbia incrociato delle rappresentanze di aziende italiane molto molto presenti su quei territori. Un mese fa ero in Arabia Saudita e lì addirittura non sapevo più chi accontentare, perché imprenditori italiani che mi tiravano per la giacchetta per farmi visitare i loro cantieri, i loro progetti, le loro centrali, i loro disegni di città avveniristiche del futuro. Quindi, e questa è la terra giusta per parlare di queste cose. Dove sta andando il mondo, dove sta andando l'economia globale, perché qui avete nel vostro DNA, non importa quali generazioni, avete nel vostro DNA l'esportazione, l'investimento all'estero, l'internazionalizzazione. Quindi siamo veramente, non a caso, all'incrocio fra 3 imperi, austro-ungarico, potenze slaviche e Serenissima. Siete abituati a confrontarvi con delle frontiere mobili e delle sfide che vengono da lontanissimo, alle quali bisogna adattarsi continuamente. Quindi è stato una 2 giorni molto intensa, molto. Io ancora ho molto da scrivere per radunare tutte le idee che mi avete dato e spero che continueremo su questa strada. Grazie davvero per tutta l'energia che ci avete messo e l'ospitalità. Presidente Giovanni D'Apozzo, prego.
Bene, grazie. Chiudiamo il sipario di questa seconda edizione, ma avremo la terza edizione nel prossimo anno sicuramente, e ti ringrazio Federico per aver creduto a questo progetto. Ringrazio gli amici dell'European House Ambrosetti e voglio ringraziare anche il mio staff della Camera di Commercio che ci ha reso possibile queste 2 giornate organizzate in modo più così impeccabile, uno staff formato al 100% da personale femminile. Ed è importante dirlo oggi, non vuole essere retorica, perché ci deve essere la consapevolezza, molti hanno detto che questa giornata dovrebbe essere replicata 365 giorni all'anno, di quanto è stato fatto, di quanto dovrà essere fatto, ma di quanto, e questo è emerso anche negli incontri di questi giorni, il sistema occidentale è stata l'espressione proprio più forte nel futuro per quello che è la valorizzazione delle nostre mogli, dei nostri figli, delle nostre figlie. Questo è importantissimo e nella nostra regione io sono orgoglioso di rappresentare che la media delle imprenditrici femminili è nettamente superiore alla media italiana, alla media del Veneto e quant'altro. Molto deve essere ancora fatto, però ci stiamo lavorando. Ordunque, caro Tommasi e cara Tosti, dopo 2 giornate dove abbiamo parlato di guerra tra Russia e Ucraina, dove abbiamo parlato della guerra del Golfo, dei problemi del Medio Oriente, dell'Iran, di possibili scenari atomici e quant'altro, finalmente un panel, no Federico, di un po' entusiasmo. E questo è molto positivo perché questo entusiasmo è stato trasmesso soprattutto di fronte a una platea di ragazzi che saranno loro la classe dirigente nel prossimo futuro. Open Dialogue for the Future è un'iniziativa, ma l'ha illustrata il dottor Rampini, che vuole portare a Udine come focus ogni anno, quindi siamo al 2° anno, quindi ci sarà terza, quarta, quinta, sesta edizione. Se non saremo noi ci sarà qualcun altro, ma noi faremo il possibile per esserci, per portare Udine come punto di riferimento delle discussioni geopolitiche che sono connesse alla geoeconomia. Ma non voglio entrare in questo contesto, voglio ricordare soprattutto ai ragazzi 3 parole che sono state anche rimarcate dal sindaco nel suo intervento. Open Dialogue Future. Sono 3 parole che voi ragazzi dovete un po' imprimere nella vostra mente, perché i sistemi devono essere aperti, i sistemi chiusi non portano da nessuna parte, sotto ogni aspetto, sotto ogni profilo, quindi sociale, economico, relazionale, internazionale. Dialogue. Bisogna parlare, se non ci si confronta, se non ci si raffronta in modo civile, questo è molto importante, non c'è l'interconnessione, lo scambio di quelli che sono punti di vista tutti legittimi, ma poi ci deve emergere una sintesi. Futuro. Il futuro è futuro. Noi dobbiamo essere ancorati alle nostre radici, questo è molto importante. Dobbiamo vivere con intensità e passione l'oggi. Il vostro compito oggi è studiare, io lo dico a mio figlio, dandogli qualche pegata nel sedere, deve studiare, portare a casa dei risultati, questo è l'oggi, ma sapendo che nel futuro c'è quello che ci avete raccontato voi, c'è la competenza, c'è la velocità dei cambiamenti alla quale dobbiamo abituarci, ci deve essere una grande curiosità. Essere curiosi è la cosa più affascinante per
affrontare i cambiamenti che hanno una velocità alla quale non eravamo abituati e soprattutto, l'ha ricordato la dottoressa l'ingegner Tosti, le competenze. E questo senza aver paura dei cambiamenti. C'era, non so quante di voi hanno notato, dietro Calandri c'era un manifesto, Follow Your Dreams, poi c'era cancellato, e questo è molto importante perché giustamente bisogna che ci sia un'aspirazione, un sogno, un disegno che dovete perseguire, chiaramente questo rappresenterà il vostro futuro. La terza edizione, cari amici collaboratori della Camera di Commercio, da domani ci mettiamo a lavorare e con questa conclusione della seconda edizione io vi saluto tutti e vi ringrazio per la vostra partecipazione.